Amici di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio dall'esterno dello stadio Maradona. È la vigilia anche del compleanno di Diego Armando Maradona, per questo motivo dalle 13:30 ci sarà la cerimonia con Stefano Ceci, con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e con una cerimonia proprio in onore del compleanno di Diego, che sarà domani, ma è soprattutto il giorno di Napoli-Sassuolo. Non si direbbe, ma siamo al 29 di ottobre e il clima è molto caldo qui all'esterno dello stadio. All'interno c'è il nostro Marco Lombardi, anche per testimoniarci ciò che accade con la cerimonia, che purtroppo non si può riprendere, ma chiaramente vi aggiorneremo anche su quel che accade all'interno dello stadio Maradona in questo prepartita di Napoli-Sassuolo. Chiaramente, prima di andare a intercettare qualche tifoso che sta arrivando in questi momenti, si sta popolando anche l'esterno dello stadio Diego Armando Maradona con i tornelli che sono stati aperti già dalle ore 12 proprio per permettere l'afflusso dei tifosi all'interno dello stadio e godersi anche questo momento preparato dalla SSC Napoli. Chiaramente è il giorno di Napoli-Sassuolo, si attendono le formazioni ufficiali del match, c'è tanta attesa per le formazioni ufficiali del match perché nelle ultime ore è circolata la possibilità che Stanislav Lobotka non parta dal primo minuto, una possibilità secondo me molto remota, però staremo a vedere quello che accade. Se il nostro Marco Giordano ci concede un minuto, sta arrivando così, 1 minuto e mezzo, perché poi c'è la cerimonia, altrimenti chiama a soldi Salvio Passante. Buongiorno al collega Marco Giordano. Eccoci qui ragazzi, come state? Bene, dai. Bene. Giornata calda, dicevo, 29 ottobre, incredibile. Sono tutto sudato. Marco, provavo a parlare della formazione. Qualcuno addirittura oggi parla della possibilità di far riposare Lobotka, mi sembra molto remoto. Non ci credo, cioè almeno dall'inizio non ci credo. Gestione ovviamente del minutaggio sì, poi a seconda di come evidentemente va la partita. Non sottovalutate il Sassuolo, ragazzi, non va assolutamente sottovalutato. È vero che è a metà classifica, ma è una squadra che gioca un calcio ritmico, è una squadra che sta recuperando calciatori. È vero che non ci sarà Berardi, ma la presenza di Traoré è importante. Traoré è, secondo me, un ottimo calciatore, uno da livello superiore rispetto al Sassuolo. Lorientè è un calciatore che mi piace molto. Ci sono diversi... c'è il napoletano D'Andrea. Vero. Per lui sarà una partita speciale, anzi specialissima. È chiaro che il Sassuolo è meno forte del Napoli, è scontato, cioè proprio banale da dire, però non è mai facile, bisogna prendere la partita con le molle. So di dire una banalità, ma è assolutamente così e non credo che Spalletti voglia perdere margine. Cioè ragazzi, guardiamoci la classifica, il Napoli ha 3 punti dal Milan, frutto dello scontro diretto vinto. Non è che questo percorso di 9 vittorie, 2 pareggi ha fatto il vuoto alle spalle del Napoli, che tu dici vabbè, capita l'incidente, capita. No, bisogna vincere, punto. E quindi Spalletti sicuramente cercherà di trovare la migliore formazione possibile. Sono abbastanza convinto che giochi anche Osimhen, poi sarò smentito dai fatti. E ovviamente torna Kvara, perché torna Kvara. E ci sono dei punti fermi sui quali andare ad agire. E poi smettiamola di pensare alla questione, cioè noi il minutaggio lo dobbiamo vedere nel complesso. Poi è chiaro che a fine stagione ci saranno 12, 13, 14 giocatori che avranno giocato più degli altri. Questo è scontato, succede in tutte le squadre del mondo. Però la gestione del minutaggio è importante, considerando se riposi 20, 30, 40 minuti. Questa è una cosa sulla quale bisogna porre l'accento, senza dubbio. Tu che sei sicuramente più esperto e bravo di me dal punto di vista tattico, possiamo azzardare e dire che è più complicata quasi oggi che quella con l'Atalanta, da qui alla sosta, diciamo, per quello che mostra il calcio di Dionisio? Allora, è una riflessione interessante, perché l'Atalanta ha smesso di pressarti come ti pressava prima. Il Sassuolo, che ha la mente libera, se ne frega e ti viene a prendere. Lo ha fatto col Verona nella rimonta che poi ha completato contro il Verona, e proprio il secondo gol del Sassuolo contro il Verona è il frutto di una doppia pressione, quella sulla prima uscita che il Verona non è riuscito a completare e quindi ha lanciato lungo, e sul lancio lungo pressione forte, recupero palla del terzino, palla a Traoré che poi la mette in mezzo e segna Frattesi. Questo è un po' l'emblema del Sassuolo, una squadra che giocherà molto alto. Io non credo che il Sassuolo venga a fare le barricate, quindi se la partita si apre potrebbe essere anche divertente da godersela la partita. Capiamo che tipo di atteggiamento avrà il Sassuolo, però sicuramente se manterrà la sua fisionomia è chiaro che potrebbe essere difficile anche capire se questo Sassuolo, venendoti a prendere, potrebbe provare a interrompere subito la tua manovra, e se avrà la forza
tornare indietro con qualità come fa il Napoli, che è maestro in questo aspetto qui, e poi evidentemente andare a riattaccare. Quindi dal punto di vista tattico la tua riflessione è esatta. Sapevo di andare sul sicuro, ti ringrazio, ti lascio seguire la cerimonia. Grazie a voi, buon lavoro, un saluto. Grazie Marco, grazie a Marco Giordano, collega che ci ha insomma anche illustrato quella che potrebbe essere la chiave tattica della partita per andare già all'interno di quella che è la gara e capire qualcosa di più di quello che sarà il match di oggi. Intanto, come vi dicevo, inizia a popolarsi l'esterno della curva B, tribuna Posillipo come zona, e chiaramente c'è tanta attesa, molti si sono anticipati proprio per quello che vi dicevamo sinora, ovvero la cerimonia dedicata a Diego Armando Maradona, che domani avrebbe compiuto gli anni, e il Napoli lo celebra oggi approfittando del match di Napoli-Sassuolo. Poi la giornata si concluderà con l'evento da D'Angelo Santa Caterina con gli ex compagni di Diego, insomma con tante sorprese che vi documenteremo anche oggi con Calcio Napoli 24, ringraziando i colleghi che saranno lì, Claudio Russo e Marco Lombardi, che vi faranno, insomma vi accompagneranno anche nell'evento di stasera, quindi seguiteci fino a tardi. Tra l'altro Marco Giordano citava D'Andrea, giovane calciatore proprio del Sassuolo, napoletano di Ponticelli, che ieri su YouTube trovate l'intervista al papà di D'Andrea, emozionatissimo, belle immagini anche quelle da vedere, che chiaramente potrebbe giocare per la prima volta davanti al pubblico del Maradona, e il papà ci ha confessato, ma non voglio anticiparvi nulla perché chi non l'ha ancora vista può godersela sul nostro canale YouTube, ha anticipato che lo portava allo stadio da piccolo, sono tifosi del Napoli in famiglia, quindi sarà bello anche vedere questa cosa qui. Intanto il nostro Marco Lombardi è già all'interno, ci aggiorna con qualche immagine. C'è solitamente dove c'è il logo Lete in tribuna Posillipo, sul terreno di gioco dove c'è praticamente la pista d'atletica, è stato posizionato un grosso telone con un'immagine di Diego Armando Maradona, cerimonia che sta iniziando in questi minuti. Io chiaramente invierò tutto il materiale, lo dico in diretta al nostro Emanuele Bernardo, che ringrazio in cabina di regia, ne approfitto anche per ringraziare Biagio Barone che è con noi qui all'esterno dello stadio, e quindi tutte le immagini di ciò che accade ve le mostreremo man mano, ve le racconterò io da qui, e poi chiaramente non appena potremo, ok perfetto, arriva anche le immagini a Emanuele Bernardo, perfetto, siamo perfettamente allineati, e quindi vi mostreremo anche ciò che accade all'interno dello stadio. In questo momento è partita la canzone La mano de Dios, e quindi si comincia, inizia la cerimonia così. Vi ricordo Ceci, Clementino e tanti ospiti. Buongiorno. Come va? Benissimo. Come ti chiami? Di Cristian. Cristian. Sì. Cristian, ma è la prima volta allo stadio o no? Sì. Prima volta? Sì. Sei emozionato? Sì, sì. Sei felice? Vieni pure tu, vieni, come ti chiami? Pasquale, guarda lì. Ma chi segna oggi? Dai, dimmelo tu, me lo vado a giocare subito. Napoli. Chi segna? Chi calciatore ti piace di più? Facciamo così. Maradona, eh? Allora ti lascio andare perché la cerimonia è iniziata. Ciao ragazzi, in questo momento, ciao. Ciao. Allora, ci sono un po' di tifosi. Prego, venite. Fa caldo, molto caldo, sembra di essere ad agosto, invece è il 29 ottobre. Ma potevano fare di sera questa partita, però era più comodo per tutti e perlomeno più fresco. Noi ci avvicinavamo al giorno del compleanno di Maradona. Ma chi meglio di lei ci può raccontare qualcosa, qualche aneddoto di quel tempo? Bei tempi, ci siamo divertiti. Io mi trovavo nelle curve B, mi senti male dall'emozione dello scudetto. Vabbè, comunque è una storia passata. Adesso io, prima di andare all'aldilà, vorrei cercare, non lo dite nemmeno. Vorrei cercare, perché Napoli non c'è due senza tre, un terzo scudetto ha già tre, quindi può essere l'anno buono. Cioè, cos'è che lei, che ne ha visti tanti, cos'è che le sembra diverso quest'anno dagli altri anni? Vedo che c'è un trascinatore nella squadra che trascina gli altri giocatori assieme a lui, come una volta era Maradona, che è Giordano, di Napoli, Careca, si divertivano a giocare con lui, e vedo che adesso si stanno divertendo giocando con
Kvaratskhelia. Si sono riuscito e a invece dirlo. per l'allenatore, io chiaramente non ero di quell'epoca, ma che atteggiamento aveva Bianchi in primis e invece cosa vede di Spalletti che può essere davvero un allenatore da scudetto? Io vedo qualcosa in Spalletti di Bianchi, perché Bianchi è anche un tipo chiuso, magari qualche battuta la faceva, Spalletti forse ne fa qualcheduna in più, però vedo che ci sta una severità in questo Spalletti che rispecchia un po' Bianchi. Vorrei dire un'altra cosa, adesso con questi giocatori che noi abbiamo ci sta l'abbondanza ed è difficile magari cercarli di metterli tutti insieme. A me farebbe piacere vederli tutti e quattro, i quattro dell'Ave Maria, i quattro moschettieri. Che sono? Che sarebbe Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Simeone o Osimhen, tutti e quattro. Ma scusate, perché un Paris Saint-Germain Ci fa giocare tutti. ci sta Messi, Mbappé, quindi pure là ci stanno dei giocatori, perché il giocatore di classe, il giocatore che ha forza riesce a fare qualsiasi ruolo, e quindi noi ci divertiamo ancora di più e stiamo più, dice, ma poi casomai facciamo il corner se fa male qualcuno, poi si trova in difficoltà, allora si tiene sempre uno sulla panchina per cercare di mantenere questa situazione. A noi non ce ne importa, siamo forti lo stesso, perché Kvaratskhelia lo deve sempre far giocare. Io vi riporto sullo scudetto perché è la mia curiosità. Facciamo che veramente sia l'anno buono, no? Lei cosa si ricorda in particolare di quella festa scudetto e secondo lei cosa potrebbe succedere in città in questo caso? E guarda che sono passati quasi 40 anni, e quindi io il primo scudetto l'ho visto a 40 anni, perché io sono un tifoso del 53, però sono nato il 43, tutto Q3, è giusto? Quindi 2023. Quasi io vedo che l'anno è buono, ho i brividi a pensarci, per ricordarmi magari 40 anni in meno nella mia vita, perché io ad aprile farò 80 anni, quindi il premio mio che 40 più 40 festeggiamo. Andiamo proprio giusto, forza Napoli sempre. Come si chiama? Non le ho chiesto il nome. Io mi chiamo Rosario Stefano e sono tifoso dal 53, con Maradona 2 scudetti già viste, e mo con Spalletti e Kvaratskhelia, Simeone, Raspador. Ci speriamo a vedere il terzo, perciò con il Napoli sempre su, che vincono tutte le partite bene, è divertente, da di 30 anni non posso aspettare perché non so se si stanno ancora qua. Grazie a tutti. Rosario, ti ringrazio, ti saluto chiedendo, visto che non sei scaramantico mi sembra, un pronostico per oggi. No, io non faccio mai pronostico, dico che facciamo una bella partita, ci divertiamo. Vai così. Buona partita. Grazie a lei. La scaramanzia. Vai, la scaramanzia. vai. Eccola qua. Forza Napoli! Grazie. Ciao a tutti. Intanto prosegue la cerimonia all'interno dello stadio e Emanuele Bernardo mi conferma che le stiamo anche mostrando in diretta. Ha parlato Ceci, stanno entrando anche gli ex calciatori del Napoli invitati allo stadio per oggi, insomma c'è questa cerimonia e devo dire è sicuramente anche un bello che il Napoli mostri affetto, riconoscenza nei confronti di Maradona, chiaramente senza entrare nelle polemiche del caso, qualsiasi testimonianza, questo è il mio personalissimo parere, nei confronti di Diego Maradona è sempre ben accetto. Il signore è qui. Dobbiamo dire due parole su questa partita. Venite. Siete bravi, quindi vi guardo anche in televisione. Per me è un piacere soltanto ascoltarvi. Noi siamo bravi solo se siamo in vostra compagnia. No, ma è un piacere ascoltarvi veramente. Mi sono fermato perché conosco la televisione, insomma, complimenti veramente. Come si chiama? Giuseppe. No, ho ascoltato è bella quella testimonianza, perché poi io sono 96. Allora, lei è 96, io sono 58 e ho vissuto da abbonato, non da scemo, da abbonamento, insomma, sia il primo che il secondo scudetto, quindi tu l'hai proprio Maradona. Quindi, sto vivendo questo momento, ma già ho vissuto quello del 2018 e già quello del non so quale altro anno pure, anche l'anno scorso, con un po'
che poi mi sono dovuto svegliare da un sogno che avevamo. Qual è la differenza? Lei ha chiesto prima qual è la differenza, io ho ascoltato. La differenza tra questo e quel Napoli, e questo Napoli non ha... Noi parliamo, no, allora Ubi Maior minor cessat. Il viaggio ci mostra anche le immagini. Giusto. Lei diceva la differenza? È che quel Napoli era un Napoli di campioni, aveva un campionissimo, un fuoriclasse che era Maradona, per cui noi venivamo allo stadio soprattutto per lui. Ecco il Napoli, ascoltiamo. Beh, è sempre bello, poi chiaramente quando passano praticamente all'ingresso fra la curva B e l'ingresso negli spogliatoi, poi lì davvero ci sono ogni volta centinaia e centinaia di tifosi ad attenderlo. Io quest'anno non ho perso nessuna partita del Napoli, anche in trasferta, se non un paio. Sono stato a Roma la settimana scorsa, in mezzo ai romanisti. Perché lei in che settore era? Io ero in tribuna. Ah, non ci siamo beccati, io ero all'esterno della tribuna. Io ho cercato di vedere. Allora, devo dire la verità, eravamo veramente accerchiati, quindi noi, la collega Italia Mela, Emanuele Parlato, ci siamo messi più o meno vicini per evitare. Mi cercavo, per la verità, perché quando si è fuori casa una testimonianza a me fa piacere darla, perché è come se ci compattassimo. Anche perché eravamo pochi e io mi sono trovato in mezzo ai romanisti, non mi sono trovato tanto bene. Io sono una persona, voglio dire che e quindi non ho urlato neanche quando abbiamo segnato, ma facevo vedere, ma mi hanno sgamato stesso. Va bene, detto questo, qual è? Negli anni 80 con Maradona avevamo tanti campionissimi e un fuoriclasse, quindi si andava allo stadio con l'idea di Maradona, e per noi Maradona era Maradona, è stato un sogno. Questo è un Napoli diverso, non ha prime donne. Adesso questo Carasquelia, d'accordo, però non è un protagonista ancora. È uno che per esempio ha accettato la panchina senza alcun problema. Non prende la scena, ok. Forse questo è bene, perché è la classe operaia, diciamo così, è ancora una classe operaia. Dopodiché il Napoli gioca benissimo. Posso dire, se ne parla poco, ma anche quando viene sostituito non dà mai alcun tipo di problema. Sia se è assegnato, sia se non è stato protagonista, lui non pensa al suo essere protagonista nella gara, ma alla partita e a far vincere il abbiamo notato tutti che nessun giocatore fa polemiche. Certo, ci aiutano i risultati, quando arrivano i risultati, però sono consapevoli i giocatori, i calciatori, di avere una concorrenza al loro interno. Cioè Raspadori, per dire, sa che non è che è l'unica, c'ha Osimhen, c'ha Simeone, l'unico forse che non ha un'alternativa seria è Lobotka, ma è difficile, anzi quasi impossibile, in qualunque squadra mondiale trovare due registi dello stesso livello. Io penso che anche oggi giochi titolare, ma dovesse non giocare titolare Lobotka, per lei ad oggi chi è il sostituto? Io punterei, ma per Gaetano, un fatto lo sapevo. Gaetano, ma un po' perché è napoletano, un po' perché bisogna lanciare i giovani. Se lui non vede Demme ancora perché è infortunato o perché non rientra nei suoi piani, e vedo che sta lanciando Gaetano, punta su Gaetano, perché praticamente Gaetano potrebbe essere quel giocatore che all'improvviso esplode e ce lo ritroviamo in casa. Dopodiché io sono convinto che il Napoli, io per Scaranzi pure non voglio fare pronostici, quindi non voglio dire risultati, però l'ultima cosa che voglio dire è questa: io sto vivendo, mi permetto di dire, forse sono troppo enfatico, un sogno. Cioè il Napoli ogni volta che gioca ci fa divertire. Io mi voglio divertire, partita dopo partita. Già questo mi riempie di gioia, vedere il Napoli che gioca bene e che va avanti, che vince, va a testa alta. Poi quello che vorrà il Padre Eterno alla fine del campionato si vede. Però se io metterei la firma per mi divertire da mo' fino a fine campionato, così, perché è una gioia immensa. Hai una settimana, il tifoso la vive con gioia. A volte sai, l'unica cosa che la riflessione da fare è che, come diceva giustamente prima il collega Marco Giordano, alla fine siamo solo a 3 punti dal Milan, nonostante un campionato clamoroso finora. Che abbiamo fatto a Milano grazie a quello di Simone, che se non avessimo avuto una pantina così forte, queste partite l'anno scorso noi perdevamo o le pareggiavamo, se ci andava bene, pure in casa col Bologna, con lo Spezia noi non le avremmo vinte. Questo che significa? Che c'è una forza mentale e anche una forza dei giocatori. Bisogna dare atto a De Laurentiis, al di là di tutte le critiche che gli sono state fatte, magari perché noi siamo esigenti. Però quest'anno giunto la società ha messo a disposizione di Spalletti una Ferrari, una macchina perfetta, non so se è una Ferrari, ma una macchina perfetta. Adesso tocca a Spalletti, al pilota, portarla fino al traguardo. L'unica ultima cosa, se verrà il momento che qualche risultato non vede, è normale, capiterà. Là ci vede la maturità. Ha cominciato a me, lo dico a me stessa, la maturità, perché quello è il momento in cui possiamo sbloccare. Sbloccando si sblocca pure Spalletti.
E non dobbiamo criticare. E non dobbiamo criticare, se non in maniera sana e costruttiva, Sì, chiaro. e senza polemiche come sapete fare voi, cioè sempre guardando in là, il bicchiere sempre pieno e dove si può andare a Ma lei sa benissimo che si dirà ma perché non ha messo Simeone, ma perché... Ora ci sono alle spalle 12 partite dove i cambi sono tutti giusti. Bravo, che alla fine l'importante è che il timoniere non sbrocchi. Io la lascio con una bella notizia perché mi hanno appena detto che Anguissa gioca titolare. Ah, ecco, il rientro è fondamentale, ma quello secondo me Anguissa ancora, cioè lui e Lobotka sono la vera anima, cioè il centrocampo del Napoli quest'anno è fenomenale. Qualunque addetto ai lavori dice il centrocampo del Napoli non ha eguali nel mondo. E secondo me a Liverpool ci hanno appena una bella vittoria. Io ci sarò, vediamo. Vado, partiamo domani mattina. Allora se vado anche io. ci Grazie. vediamo. Volete venire? Volete venire a parlare di questo grande Napoli? Va bene. Buongiorno. Buongiorno, Nome? buongiorno. Alfonso. Alfonso, allora, innanzitutto ci è arrivata una buona notizia in attesa delle formazioni ufficiali. Sembra che giocherà Anguissa, scusami, dal primo minuto, finalmente rientra. Finalmente, anche se dobbiamo dire la verità, quest'anno è un gruppo fortemente compatto e se manca qualcuno non si sente tanta la differenza, però meglio che rientra, dai. Oggi poi c'è questa cerimonia per Maradona, c'è questo bel momento anche del ricordo del compleanno di Diego. Tu che ricordo hai, che esperienza vuoi raccontare? Magari anche, non so, eri piccolo probabilmente. Ero piccolo, avevo appena 4 anni, 5 e ricordo che ci fu, io quando ero piccolo non mi ricordavo se era successo qualcosa di bello o di brutto? Brutto di bello, poi crescendo ho capito che era una cosa molto molto bella. E invece per la partita di oggi che partita ti aspetti? A volte, sai, queste partite sono quelle che nascondono più insidie, perché poi il Sassuolo è una squadra che gioca bene, ha tanti giovani e forse non ha nulla da perdere. Sì, penso che faranno una partita a viso aperto anche loro perché non hanno niente da perdere, quindi noi se giochiamo come giochiamo penso che non ce n'è per nessuno, poi non si sa mai. Io te lo chiedo, ma penso tu sia un po' scaramantico, un pronostico? Un pronostico penso 3-1 per il Napoli. Sì. Ti ringrazio, buona partita. Grazie, buona giornata, grazie. Ciao. Allora, ho un po', scusatemi se ho un po' ignorato i vostri commenti, ma chiaramente qui fuori è bello anche vivere l'esterno dello stadio con tutto ciò che accade. Parlano di bel recupero di Anguissa nei commenti, Settimo ce lo scrive, e poi chiaramente si parla anche della possibilità di vedere la cerimonia di Diego. In questo momento parte l'Ole Diego. Vi aggiorno anche su quello che sta accadendo all'interno. Ci sono anche il sindaco Manfredi e l'assessore Ferrante, hanno parlato poco fa, grazie al nostro Marco Lombardi che ci sta aggiornando. Salvatore Bagni ha detto: vorrei parlare dell'umanità di Diego, della persona Diego, si sono sempre messe in risalto solo le cose negative di lui, invece vanno sottolineate tutte le cose positive. Abbiamo parlato tante notti invece, sono onorato di averlo conosciuto e di averci giocato insieme. Queste le parole di Bagni, vi riporto anche quelle che sono state le parole di Nando De Napoli. È lo stadio dove ho vinto 2 scudetti, questo per me è uno stadio immenso, favoloso, dice De Napoli. Ho giocato con dei giocatori importanti che mi hanno anche fatto arrivare in nazionale, devo ringraziarli se sono arrivato fin lì, grazie di tutto, sempre Forza Napoli, ci scrive Nando, ci dice Nando De Napoli dall'interno dello stadio in questa cerimonia che c'è stata con Diego Armando Maradona. Intanto ha parlato anche Gianfranco Zola, parte il coro per Diego. Vogliamo far intervenire la signora? Venite signora, venite qui in diretta, mi avvicino io. Buon pomeriggio innanzitutto. Guardate lì. Ah, voleva far vedere la maglia, vi facciamo vedere la maglia di Maradona. Oggi ci vuole. È stato il più grande campione del mondo, calciatore del mondo. Ma lei ci può raccontare un po' quegli anni? Perché io sono 96, quindi praticamente... No, io sono 47. Comunque mi ricordavo quando vedevo il Napoli con Sivori all'epoca. Poi mi è passata la fantasia. Poi invece quest'anno
Io sto in Calabria pure perché mio figlio ha un bar in Calabria, però ora sono tutti juventini. Lì sì. E che succede? Si sta divertendo quest'anno. Che succede? Ma già ancora ma Calabria, ma quando va a Calabria ci metto le scorte in faccia. In due bar di mio figlio c'era chiesto. Ma posso dire, io credo che voi che avete vissuto quegli anni sapete dirci di più se ci sono similitudini con quest'anno e quali sono le sensazioni positive, perché credo che quell'anno avevate delle sensazioni positive. Sì, con Maradona sì. Ma quest'anno sono fiduciosi, ci prendiamo lo scudetto quest'anno. Sono sicuro che ci prendiamo lo scudetto. Ma possiamo dire che è anche merito di Spalletti? Lei che ha visto quegli anni, Bianchi, sì, cosa ha Spalletti, no, che Spalletti può portare uno scudetto? Spalletti mi piace come fa a fare il gioco e mi piace pure come organizza i giocatori, perché noi lo scudetto ce l'abbiamo pigliato quando Steve Sarli e non l'abbiamo pigliato, non so perché è meglio che non parliamo, però vabbè, davanti agli occhi di tutti ciò che è accaduto. Tutto quanto, essere nostro, mi piace, non dici mi stai fissare. Comunque è sparito che lo scudetto e poi me ne sono scesi da tavola perché sono stati anni un po'. Ma invece poi avevo combattuto pure con il bar di mio figlio che sono juventini. È un covo di juventini. Sì, mamma mia. Non vede l'ora di andare. Sì, perché la già mettere uno schiaffo in faccia, che sta maglia mette in bar di mio figlio che è un bar grandissimo. Ci fa 4 risate. Oggi vinciamo, le posso chiedere un pronostico? No, vinciamo oggi, non perdiamo con il Sassuolo. Ci saluta con un bel Forza Napoli e un saluto a Dio, domani è il compleanno. Sì, un saluto Forza Napoli e un saluto a Diego, il nostro calciatore più grande del mondo, è stato Diego Maradona. Grazie, buona partita. Grazie mille. Vuoi venire? Buongiorno. Ciao, come stai? Buongiorno a te, bene, tu come stai? Bene. Rispondo io alla domanda. No, perché poi noi siamo giovani, quindi noi dobbiamo affidarci completamente a voi. Voi non avete visto ciò che noi abbiamo visto. Noi abbiamo visto l'assoluto. Oltre l'assoluto non c'è niente nel calcio, quindi noi siamo stati più fortunati. Però ti rispondo alla domanda: cosa ha Spalletti? Spalletti ha, oltre ad essere un grande competente di calcio, ha la gestione che aveva Ottavio Bianchi l'anno in cui noi abbiamo vinto il campionato. Quest'anno vinceremo il campionato perché Spalletti sta gestendo uomini, società e anche noi tifosi. Ma posso dire anche l'ambiente, perché credo che Spalletti, e poi mi dirai tu quello che pensi facendo una similitudine con quegli anni, mi sembra aver capito quali tasti toccare, quali non toccare, quando esaltare la piazza e quando invece tenere tutti coi piedi per terra. Sì, è così. Probabilmente lui viene dalla scuola Ancelotti nella gestione, perché noi superiori a Spalletti abbiamo avuto solo Ancelotti, il top di tutti i tempi secondo me in Italia, però è andata come è andata. Spalletti, che viene da quella scuola, è in grado di gestire l'ambiente, la società e anche noi tifosi. Somiglia molto ad Albertino Bigonni e Ottavio Bianchi, che erano due personaggi molto simili tra loro e a cui secondo me Spalletti fa riferimento per la gestione di questo campionato. Napoli vincerà il campionato tranquillissimamente quest'anno, che è una squadra con 3 top giocatori e tutti gli altri che hanno un livello di gioco di calcio molto elevato, quindi siamo tra le squadre più forti d'Europa quest'anno. Posso parlare un po' con te anche della squadra attuale? Dai, noi che siamo più vicini a questa squadra, grazie intanto a papà, giusto? Allora, la prima bella notizia che mi arriva: non ci sono ancora le formazioni ufficiali, però Anguissa dovrebbe giocare dal primo minuto e quindi già una notizia importante. Qualcuno parlava di riposo per Lobotka, io non ci credo perché credo sia molto importante. Tu che valutazione fai su questo? Guarda, Lobotka è fondamentale nella misura in cui c'è bisogno di fare un certo tipo di gioco e di portare avanti una continuità di risultati. È un uomo imprescindibile in questo momento, io non lo cambierei né mo' né mai, e anzi sono sorpreso di come gli abbia concesso un riposo limitato nella partita di mercoledì. Io pensavo uscisse prima. O addirittura sul 2-0 lui ha avuto il timore che non fosse ancora chiusa, perché inizio secondo tempo siamo entrati un po' col freno, col braccino corto. Sì, però guarda, faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché se c'è un aspetto che va migliorato è questo della gestione degli uomini. Spalletti
non ha sbagliato nulla, ha avuto un solo piccolo buco, una sola piccola falla, e apro al fiume di discussioni, anche perché sono un giornalista come te, quindi la polemica è anche un po' il bello di questo mestiere, il sale della vita, è la gestione degli uomini. Anghissà è stato fuori tutte queste partite perché lui non l'ha dosato nella giusta maniera, e io questo lo dico senza nessun tipo di problema. A volte togliere un calciatore 10 minuti prima ti fa la differenza, e infortuni muscolari come quelli di Anghissà e di Rachmani sono frutto di una gestione di minutaggio secondo me errata. Non ti chiedo il risultato quindi, però ti chiedo se ti fa più paura la partita di oggi o quella con l'Atalanta. Diciamo, sulla carta l'Atalanta è più forte, però per la tipologia di partite secondo me sono molto diverse. Guarda, per me è più questa, per un motivo, perché l'Atalanta è una squadra che ha accusato molto secondo me il colpo dalla sconfitta con la Lazio, ha retto fino a che ha potuto, anche in maniera inaspettata, sentitemi di dirlo, ma è una squadra che si avvierà verso una leggera fase calante, per quello che penso io. Il Sassuolo è una squadra ostica, antipatica, allenata bene, con dei... non ha nulla da perdere. Non ha nulla da perdere, con dei talenti importanti. Laurienté è uno dei migliori crack del campionato, e il Sassuolo insegna, vedete noi che abbiamo preso dal Sassuolo, insomma. Adesso stanno lanciando D'Andrea che è napoletano, Cedric che è giovanissimo, Cedric, e ragazzi non dimentichiamoci la Spadori e Scamacca venduti a peso d'oro. Oltretutto sarà necessario l'ambiente per quanto riguarda oggi, perché sappiamo un po' la corrente a cui appartiene il Sassuolo, di conseguenza ci vorrà un ambiente più caldo che mai, e non dico altro. Vi auguro buona partita. Grazie. Ciao. Grazie. Magari ci vediamo nel posto. Assolutamente. Buongiorno. Ciao Ciro Novellino. Ciao Ciro Novellino, a me mi pensi proprio? Anche a te. Anche a me, ok. Allora voglio dire una cosa, sul fatto della vendita dei biglietti Atalanta-Napoli. È stata proprio una vergogna proprio. Allora, posso dire la mia, poi magari mi sbaglio. Allora, Ticket One è da problemi, Viva Ticket è da problemi. Non è che secondo te ci sono così tanti tifosi che provano a prendere il biglietto e questi siti vanno in sovraccarico? Probabilmente è così, sicuramente li devono gestire meglio, però io credo, e diciamo parlo di tutti quelli che mi hanno contattato, che erano così tanti tifosi del Napoli che cercavano il biglietto con l'Atalanta, che era ovvio che qualcuno rimanesse fuori. Cioè 1.700, mandini 2.000-3.000 taglianti, come la Salernitana. La Lazio ha mandato 500, nessuno ci va. C'è una cosa vergognosa. La prossima che aspetto qual è? Me la sai dire? L'Inter, dopo la sosta. Che non ci fanno andare. No, è vietata sia ai campani, solo con Fidelity, esclusi i campani. Quindi solo chi non è residente in Campania può andare con Fidelity Card. Io che abito qua sulla Fidelity Card non puoi andare. Ciro, chi va a Bergamo? A Bergamo va Marco Lombardi. Vabbè, non ci va Ciro Novellino. Ma non ho capito, qua è Ciro Novellino 24. Vabbè, è numero 1 Ciro Novellino. Parliamo un po' della partita di oggi, che partita ti aspetti? 4-0. 4-0 secco? Secco proprio, loro dicono 4-1. No, 4-0. Quest'anno il Napoli non gliela fa bene a nessuno. Secondo te chi gioca titolare alla fine? Anguissà gioca? No, lo conserva con Liverpool, penso. Liverpool e Bergamo. Perché oggi il Sassuolo non è che... Non ti allontanare che dopo tornati, però credo che loro poi devono entrare allo stadio. Venite. Non davanti. Venite pure voi, non è che mandate solo lui e voi. Vai. Nomi. Umberto. Vittorio. Gennaro. Enrico. Agostino. Dove la vedete? Anche Tonino che fa finta di nulla. Capitano. Megabet Boys. Ah, perfetto. Sta lì, vi osserva. Dove la vedete? In Tribuna Posillipo. Che partita vi aspettate innanzitutto? Ma 4-1. Ma tu dovevi dire qualcosa, credo che tutti ti volevano fare un video. No, volevamo pubblicizzare la nostra sala fatto. in Megabet Boys. L'abbiamo fatto. I numeri 1 della scommessa. Perfetto. Ragazzi, probabilmente gioca Anguissà al primo minuto, quindi rientra. Al posto di Ndombele. Sì. Secondo voi è giusto rischiarlo già oggi? È più importante oggi di Bergamo? Magari... Tutte le partite sono importanti. Sì. Non bisogna mollare mai. Bisogna restare sul pezzo. Ragazzi, buona partita. Ciao. Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto oggi c'è questa cerimonia a Maradona e per chi è più grande di me, io sono 96, non posso che farvi Io ho 70 anni, ho visto tante partite di Maradona, ma proprio tante. Un ricordo di quell'epoca. È un ricordo, ho visto il gol contro la Lazio, dalla curva,
il gol contro la Juve, quel gol impossibile che abbiamo preso tanta di quell'acqua quella giornata. Una volta si partiva da mattina e si arrivava la sera a casa, adesso è tutto 2 ore, 2 ore e mezza. Io vedo il Napoli da bambino, che avevo 10 anni, 11 anni quando sono venuto la prima volta allo stadio. E questo Napoli qua lo vedo più forte di tutti i Napoli che ho visto. Quale può essere la similitudine di questo Napoli con vedo una compattezza di squadre che non ho mai visto. Mai? Mai, nemmeno quando c'era Maradona. Forse quando c'era Maradona. Posso dire, quindi, per esempio, io non mi sbilancio e non lo farò, ma lei pensa che, diciamo, questo Napoli è così lanciato verso lo scudetto che può perderlo solo il Napoli? Se non si rompono i giocattoli, sì. Se c'è equilibrio fino alla fine, che i giocatori vanno d'accordo e non si mettono contro Spalletti, io penso che questo Napoli può fare grandi cose. Oltre Kvara e Kim, che sono sicuramente quelli che più stanno strappando l'occhio alla scena, chi è che in questa stagione la sta entusiasmando, che proprio può essere un trascinatore, oltre a quelli che già conosciamo? Senti, ti posso dire soltanto che io vedo Mario Rui come un leader, ma proprio come un leader, al di là dei Meret che stanno facendo bene e tutti quanti. Poi c'ho un'altra cosa, io ho cresciuto Lorenzo Insigne, ha fatto la scuola calcio da me. Okay. So che il valore che c'aveva, però ti posso dire che questi qua hanno pari valore a lui. Io gli ho consigliato 1000 volte di non lasciare Napoli. E cosa diceva? Che si erano rotti i giocattoli. Così proprio? Davvero. Con la squadra, con la società? Con la dirigenza, un po' con tutti. Lui abita a 200 metri da casa mia. Quindi anche la famiglia conosce bene? Sì, il padre ha lavorato con me. Ok. Vabbè, chiaramente lì c'è anche comunque una crescita professionale a cui tutti ambiscono. Sì, però sì. Quindi lei ci testimonia che non l'ha fatto per i soldi. Per lasciare, cioè per veramente per avere un'altra vita diversa da quella di Napoli, e penso che lo dimostrerà perché è un grande campione. Lei come si chiama, diciamo? Antonio Greco. La ringrazio, grazie mille di questa testimonianza. Un pronostico al volo, come finisce? Ma io non faccio mai pronostici. Vinciamo? Sono per tutte partite difficili. Vinciamo però? Io credo di sì. Grazie mille, grazie mille. Prego, venite. Diciamo che c'è tanto da dire. Hai tanto da dire, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, prima volta a Napoli? No, non è la prima volta, però non vengo da parecchio. Ti posso dire che sto vedendo un entusiasmo che prima non c'era mai. Nome? Alfonso. Ok, Alfonso. Quindi, entusiasmo tu dici anche nella tifoseria? No, io guardo proprio le persone, hanno un'espressione proprio diversa in volto, quindi credo che quest'anno sia la volta buona, c'è proprio un'area celeste intorno a noi. Può essere l'anno buono e sarà comunque complicato, perché poi alla fine siamo solo a 3 punti sul Milan. Diciamo che oggi è molto importante. Sì, sicuramente queste sono le partite un po' più difficili da gestire, e penso che come rivale abbiamo solo il Milan, è un po' l'Inter, perché poi tutto il resto sta dietro di noi. Non è ancora uscita la formazione ufficiale, dimmi la tua, però ti dico che Anguissa giocherà dal primo minuto. Questa è la notizia. Questa è una notizia, ok. Credo che bisogna gestire un po' le forze, perché comunque è una partita importante anche quella di martedì, che non bisogna trascurare per il primo posto, però credo che tranquillamente possiamo vincerla questa di oggi. Sei scaramantico, come lo fai un pronostico? Sono un po' scaramantico perché l'ultima partita Napoli-Verona abbiamo pareggiato 1-1 quando ci stavo io. Allora dopo quella partita. Allora facciamo una cosa, ci vediamo qua dopo la partita. No, te lo posso fare, oggi vinciamo 2-0 con doppietta di Lozano. Grazie. E voi fate solo il video? Venite. Eccoci qua, buongiorno, come ti chiami? Emanuele, voglio sapere da te innanzitutto chi è che ti sta entusiasmando di più in questa stagione? Kvaratskhelia, non avevo dubbi. Sì. Ma invece Simeone gli daresti un po' di spazio in più? Sì, anche perché dalle ultime prestazioni ha giocato molto bene, facendo dei gol decisivi per le vittorie del Napoli. Noi siamo più piccoli, lo scudetto non l'abbiamo ancora visto. Ma secondo te può essere veramente l'anno dello scudetto? Cioè, cosa vedi rispetto agli altri anni che ti fa pensare quest'anno vinciamo? Siamo molto più forti, l'entusiasmo? Perché c'è una forma fisica diversa, ma non si dice niente, perché qui a Napoli ogni parola non va mai detta sullo scudetto. Secondo te, io ti vedo tecnico perché mi hai dato una bella risposta sulla forma fisica. La sosta
per il mondiale ci aiuterà, perché chiaramente dopo inizia come se fosse un nuovo campionato, dopo la preparazione, quindi sei in forma, oppure secondo te eravamo così lanciati ora che era meglio continuare a giocare? No, secondo me ci sarà sempre più forma fisica, anche perché così i giocatori se non giocano il mondiale giocano qualche altra cosa e si riscaldano anche nel mentre dei mondiali, nella sosta. Grazie mille, un pronostico? 3-1 Napoli. Chi segna? Osimhen. Tutti e 3 gol? No, un gol. Un gol di Osimhen, poi gli altri non lo sappiamo, vediamo. Gol Giassani. Vediamo cosa accade. Grazie ragazzi, buona partita. Ciao a tutti. Che mi volevi dire? A proposito, di cosa? L'editore come si chiama vostro? Salvatore Passante. Salvatore, una cortesia. Vincenzo. L'esterno allo stadio. Io ormai lo so prima che me lo dici, già lo so. Dove vuoi andare a parare? Una volta solo per vedere. Una volta, per favore. È possibile? Possibile? Chiediamo. Vediamo se ti sarà. Ora facciamo proprio la richiesta ufficiale con una PEC. Non lo vedo, qua non lo vedo mai. Che dobbiamo fare? Forse una volta c'era e non c'eri, probabile. Hai fatto festa una volta, dici la verità. Sarebbe bello un duetto. Un duetto. Ciro, Crendina, mamma mia, la crema. Ride, se la ride. E cameraman Emanuele Bernardo. Quindi anche Biagio bocciato, io ho bocciato, Marco Lombardi. Seriamente, è possibile vedere Vincenzo qua? Facciamo una richiesta ufficiale. Vincenzo, se mi senti, fatti fare una volta l'esterno dello stadio del Napoli, una volta sola. Commentiamo insieme la formazione ufficiale: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui, Anguissà, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Lozano, Osimhen e Kvara. Allora, ti dico 4-0. I marcatori: 2 Osimhen, 1 Kvaratskhelia e 1 Lozano. E invece secondo te Zielinski, che è uno di quelli che in questa stagione finalmente sta dimostrando il suo valore, gli manca forse ancora qualche gol rispetto alle altre stagioni? Secondo te il vero motivo è la posizione, gioca più a centrocampo, aiuta più la squadra, è meno vicino alla porta? Ma se rischi segno o non segni, l'importante è che a noi servono i punti. Chiaro questo. L'importante è che vogliamo verso quella parola che non si dice, però. E invece uno che sta facendo molto bene quest'anno, al netto di un piccolo errore col Bologna, è Meret. Te l'aspettavi quest'anno? Eri un po' scettico secondo me. Ma io lo pigliavo a gennaio, come si chiama? Comunque lo prendevi. Come si chiama? Keylor Navas. Keylor Navas, lo pigliavo che mi piace come portiere. Però sai, adesso è in fiducia, sarebbe scortese, scorretto, anche nei confronti dello spogliatoio cambiare portiere a campionato in corso. Perché Meret è un buon portiere, però alle volte fa delle paperine proprio. Vabbè dai, solo una finora, ha fatto tante parate importanti. Sa chi vedere in porta del Napoli? Chi è? Emanuele Bernardo. Vicario. Emanuele Bernardo gioca in attacco, c'ha anche un bel piedino fatato. Ciro Novellino, direttore generale del Napoli. Direttore generale del Napoli, che tra l'altro sta cercando un direttore generale. Ma sei in studio? Sì, fra poco daremo la linea a lui, fra credo un quarto d'ora, 20 minuti. Ciro, guarda qua. Un bacio addirittura. Sì, frate a me, voglio bello passare sempre. Venite. Venga signore, venga. Venite. Non si paga. Non si paga. Lo dovete pagare per farlo di come mai? Allora, nome? Vincenzo, che partita ti aspetti? io mi aspetto la solita partita del Napoli, quella che gioca a pallone e ci fa divertire pure oggi, che è una cosa molto bella e simpatica. È uscita la formazione ufficiale e gioca Anguissà, quindi tornato. Perfetto. Giocano Mario Rui e Juan Jesus in difesa. Perfetto. E il tridente cambia completamente rispetto a mercoledì e giocano Kvara, Osimhen e Lozano. A me, qualsiasi giocatore che gioca adesso nel Napoli, credo che possiamo solo pensare a divertirci, perché saranno una garanzia concreta tutti i nostri giocatori. Non posso che chiederle un ricordo di quegli anni lì, oggi che c'è stata la cerimonia per Maradona, domani il compleanno. Lei che ricordo ha e qual è il legame con quegli anni a questa stagione, se c'è secondo lei? Per una questione di età posso ricordarla con un immenso piacere, perché ero partecipe al festeggiamento che si faceva in quei giorni e per tutto il periodo che Maradona c'è stato. Perciò Maradona è un grande, un dio, ed è una persona che è unica a tutti gli effetti. Quest'anno però ci divertiremo. Quale può essere il legame che lei vede nell'ambiente, nella squadra, nell'allenatore, nel trascinatore della squadra, che c'è fra quegli anni e
questo Napoli? Se c'è, La coesione, essere coesi e soprattutto aiutarsi l'uno con l'altro, la voglia di giocare a pallone, questo è molto importante, e grazie anche a uno Spalletti che sta mantenendo lo spogliatoio abbastanza forte. Auguri e buon Napoli. Grazie, un pronostico come finisce? Il Napoli. Non posso dire altro, vinceremo sicuramente. Grazie mille, grazie. Allora, ciao, buona partita. Grazie mille. Allora, formazione ufficiale, la ripetiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Kim Min-jae, quindi centrodestra, Kwon Jesus e Mario Rui, confermato. Terzino sinistro dopo la buona prestazione contro i Rangers. Per quanto riguarda il centrocampo, arrivano dei georgiani, in tanti tra l'altro. Proviamo anche a inquadrarli, Biagio, nel frattempo. Un pullman di georgiani con tanto di bandiere, maglie. Oggi Maradona se era vivo compieva l'età che ho io, 62 anni. 62 anni, domani avrebbe compiuto 62 anni. L'ho visto giocare io. Che mi racconti di quegli anni? Beh, bellissimo però, mamma mia. Peccato che non tornano indietro. Ho visto quegli anni bellissimi, scusa, Coppa Italia, hai voglia. Cioè, quando giocava Maradona, no? Tu avevi la sensazione che ogni giocata. Non era ancora nato Ciro. Ciro non era ancora nato. L'ho vissuto io. Voglio sapere la sensazione che avevi ogni volta che Maradona andava verso la porta. Vorrei salutare il cameraman che sta adesso come si chiama? Chi è successo? Il cameraman che sta Biagio qua. Barone. Biagio Barone che non lo saluto mai. Però il numero 1 è Emanuele Bernardo. Fatemelo dire, ragazzi. Emanuele Bernardo che domani parte con me alla volta di Liverpool. Quindi a Liverpool ci saremo io ed Emanuele Bernardo. Sei felice? Ma perché è un cameraman number one. Come lui è Ciro Novellino. Che coppia lui è Ciro Novellino? No, Ciro è bellissimo. Chip e Chop, il gatto e la volpe. No, perché sono due coppie bellissime, dai. Ciro è il numero 1 di Calcio Napoli 24. È la mascotte. Ti ringrazio. Ma tu invece in trasferta quando ti vediamo? Volevo venire a Bergamo, ma sono stati venduti i biglietti. In un secondo. In un secondo. La prossima sarebbe quale? Dopo c'è l'Inter che non si può andare, poi c'è Juve, Sampdoria forse Sampdoria, sì. Ciro Novellino? No, non lo so, mancano 3 mesi. Prossimo con la Sampdoria ce la facciamo. Ma mi vuoi fare un favore? Li vuoi andare a prendere e li porti qua? Vai, portameli qua. Un secondo solo, vediamo se riusciamo a portarli tutti e poi vengo da lei. Sarebbe sicuramente bello, Biagio. Abbiamo mandato in missione il nostro amico, vediamo se ce li riesce a portare, sarebbe divertente averli tutti qua. Un gruppo dalla Georgia, se riusciamo ad averli. Con le bandiere dalla Georgia, prova a vederli. Vediamo se possono venire. Vediamo se What's your name? In Georgia. Forza Quara. Forza Quara. Quara. How are you? Fine. And you? Are you here for Quara? Yes. From Georgia. From Georgia? Yes. Which city? Borjomi. Borjomi. What do you think? Legendary mineral water. Okay. And what do you think about this match? What do you think about this match? Who scored? Can be scored Kvaratskhelia today. Will Quara? Do you think you can score? I don't know. Okay, thank you. Forza Napoli. Oh, good. Eccoci qua, come stai innanzitutto? Bene, grazie, buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. Che partita ti aspetti? Oggi sembra facile ma non lo è. Bravo, questo stavo dicendo, oggi sembra sulla carta sembra facile ma non lo è, perché il Sassuolo è una squadra spigolosa, quindi bisogna scendere sempre in campo con la cattiveria agonistica giusta che siamo scesi fino a sono loro, no? Noi partecipiamo emotivamente, esatto. Empaticamente, esatto. Non so se lo sai perché sei arrivato da poco. Sì. Anguissa torna titolare. Anguissa torna titolare, questa è una bella notizia. Secondo me il mister Spalletti ha ritenuto guarito dall'infortunio che ha avuto e ha ritenuto opportuno schierarlo. Invece è completamente cambiato il tridente rispetto a mercoledì, giocano Lozano, Osimhen e Quara, te l'aspettavi? Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ma diciamo Lozano me lo sarei aspettato, ma
Osimhen. Magari pensavi che giocasse Raspadori, sì, vabbè, ma comunque mister Spalletti ha fatto le sue scelte, lui sa ritenuto opportuno vede meglio questi tre là davanti, perché ripeto, il Sassuolo è una squadra spigolosa, quindi è una buona squadra. Potrebbe anche entrare e segnare, dai, Raspadori. Speriamo di fare il gol dell'ex e di assistere a una bella partita come tutte le domeniche, come la Champions League e come tutto. Me lo dai un risultato? Ma so scaramantico. Diciamo però, speriamo di sì, ripeto, la partita è importante perché la squadra di Sassuolo è una squadra spigolosa. Se si scende in campo con quella mentalità che c'è fino adesso, portiamo a casa un bellissimo risultato, ecco. Speriamo, grazie a voi, buona forza Napoli. In bocca al lupo anche per oggi. Vediamo se vogliono intervenire loro. Venite. Nome? Luca, come finisce oggi? Andiamo da Roma per vedere il Napoli. Di sicuro vinci. Da Roma, forza Napoli. Biagio, quando cerca di avvicinarti, sennò ci passano tutti davanti per dopo. Allora, c'è tanto entusiasmo. Mancava la formazione del Sassuolo. Vediamo se è stata pubblicata, così che vi do anche la formazione ufficiale del Sassuolo. Anche nel Sassuolo c'erano alcuni dubbi, non è ancora stata comunicata la formazione ufficiale del Sassuolo. Vediamo anche quella che è la formazione degli ospiti, perché c'erano dei dubbi soprattutto in attacco, la possibilità che giocasse Traoré, la possibilità che potesse giocare anche il giovane D'Andrea, di cui ieri abbiamo intervistato il papà, e poi Biagio ci ha mostrato queste belle immagini qui dall'esterno dello stadio Maradona, con quella comunità di quella cittadina di cui non ricordo più il nome, Borgiomi mi sembra, georgiana, e mi diceva che era una fonte dell'acqua minerale. Come finisce? 3-0. Chi segna? Kvaratskhelia e Osimhen. Grande, buona partita. Ciao ragazzi. Vabbè ragazzi, ma Kvaratskhelia io lo capisco, è difficile. Sbagliano i telecronisti, Biagio, non possono sbagliare i tifosi, dai. Lasciamoli sbagliare, l'importante è che non sbagli Kvara. Forza Napoli. Ragazzi, nome, come finisce? 4-1 gol di Osimhen. Grazie, per te? Da dove viene? Vibo Valencia. Sei venuto per la partita? Certo. Ma in trasferta ci vai qualche volta? Non ci sono mai andato. Non ci sei mai andato? Ci devo andare. La Vibo Valencia sei venuto per questa partita? No. La Vibo Valencia non è buona. No, non è cosa sua. No. Ultima cosa, se è l'anno giusto. Se è l'anno giusto. No, preferisco non esprimermi. Non si dice. Ti ringrazio. Nome? Francesco. Ciao Francesco, grazie mille. Buona partita. Ciao, buona partita. Allora, ci vuoi dire la tua su questa partita? Vieni. Buon pomeriggio innanzitutto, come stai? Tutto bene, grazie. Allora, innanzitutto saluto mio fratello dalla regia. Lo salutiamo. E saluto Biagio. Lo salutiamo, il buon Emanuele. Emanuele che domani parte, ti mancherà? Mancherà, sì, comunque è fondamentale in famiglia, si sente la sua mancanza in casa. Allora, voglio sapere un po' da te cosa ne pensi della formazione innanzitutto. Gioca Anguissata al primo minuto, te l'aspettavi già subito? No, veramente sono rimasto contento perché comunque dà forza al Napoli, comunque è un pilastro a centrocampo, da grinta, è il punto centrale che ci serve. Guarda, io pensavo addirittura se lo riservasse per la partita di Bergamo con l'Atalanta, poi ci ho riflettuto ed è anche un po' quello che ho chiesto agli altri tifosi oggi. Paradossalmente è più complicata la partita di oggi che quella di Bergamo per come gioca il Sassuolo, per il fatto che non abbia nulla da perdere. Certo, sarà più dura perché comunque non ha nulla da perdere, come hai detto, e quindi diciamo ce la metterà tutta, anche perché giocare contro un grande Napoli diciamo c'è sempre una spinta in più, perché comunque confrontarsi con persone forti, giocatori di esperienza, e comunque come stiamo dimostrando in queste partite stiamo dando veramente filo da torcere a tutte le squadre, quindi qualsiasi squadretta diciamo si dà da fare, dai. Ci sono i sostenitori di Emanuele Bernardo, certo. Emanuele Bernardo che salutiamo. Un pronostico? Un pronostico un 2-0. Un 2-0? Sì. Buona partita, grazie. Grazie mille. E insomma non manca tantissimo ormai alla partita, è arrivata anche la formazione ufficiale del Sassuolo. La vuoi sapere?
Ma non c'è bisogno di dirlo, Emanuele è il numero uno. E questo mi è chiaro. La formazione del Sassuolo la vuoi sapere o non la vuoi sapere? Dimmelo, dai. Proprio così, se te la dico, se no non fa niente. Tanto 4-0 sicuro. Allora, consigli tra i pali. Toljan, Erlich, Ferrari e Rogerio la linea di difesa. Berardi no. Berardi non gioca, neanche convocato. Frattesi, Maximo Lopez e Torsved a centrocampo. Tridente con Seid, Laurentier e Pinamonti prima punta. Vabbè, l'ha detto per dire, ma oggi Napoli 4-0 sicuro. Scendono in campo, non scendono, non cambia niente. Quest'anno non ci stava nessuno proprio, ha maltuto Liverpool, ha chiamato. Ma se che aspettiamo qua, Inter e Juve, hanno buscato per loro. Inter vai prima là però. Buon cim pure là, cim. Sei sicuro? Te la senti, dai, è la stagione giusta. Sai chi mi fa godere me come telecronista, Rai? Repice. Repice. Lo sapevo. Quando Ormai ti conosco come le mie tasche. No, quando ha segnato col Milan, cioè, con la voce, la volta del Ciolito, Repice è un numero uno, ma è troppo bello. A proposito, ma uno come il Ciolito, Simeone, ti gasa il fatto che affronti le partite con tutta quella grinta, che sia argentino? Io dico una cosa, è meglio Simeone che Deulofeu. Ah, che dici tu, stavamo per prendere Deulofeu invece. Ma
Buon un piccolo Manuel Guardasole, che sicuramente ritroveremo da qui a breve. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, un saluto va da Emanuele Bernardo in cabina di regia. Live reaction che oggi ci vedrà protagonisti come al solito con 4 club che appunto entreranno da qui ad un po' in diretta negli studi di Calcio Napoli 24. Un Napoli che affronta il Sassuolo, un Napoli che cercherà ovviamente di portare a casa il risultato, che è quello ovviamente che si sperano appunto tutti i tifosi del Napoli. Il nostro Manuel Guardasole dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona vi ha appunto già annunciato quelle che sono le formazioni ufficiali. Io vado a riprenderle. Allora, eccoci qua. Allora, Napoli in campo con Alex Meret, Di Lorenzo, Kim Min-jae, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissà, Zelinski, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Queste appunto sono le formazioni, è la formazione ufficiale del Napoli. A disposizione Idasiak, Marfella, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedatka, solo in campo con Consigli, Toljan, Erlich, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Tosvet, Sede, Pinamonti e Lorientè. Questa appunto invece la formazione ufficiale per quanto concerne il Sassuolo. Un Napoli che scenderà in campo appunto da qui a sono le 14:14, quindi ancora 46 minuti prima del fischio d'inizio. In campo c'è anche la Primavera che sta affrontando appunto l'Udinese, gara che è ferma sullo 0-0. Hanno parlato oggi anche Zola, Bagni, Stefano Ceci. Noi a breve ovviamente proveremo a leggere un po' tutte le dichiarazioni appunto tutte le dichiarazioni appunto che sono all'interno di calcionapoli24.it. Allora, ha parlato Salvatore Bagni, l'ex centrocampista appunto del Napoli di Maradona. Vorrei parlare dell'umanità di Diego, dice della persona Diego, si sono sempre messe in risalto solo le cose negative di questa persona, invece vanno sottolineate tutte le cose positive. Abbiamo parlato tante notti, invece sono onorato di averlo conosciuto e di aver giocato appunto insieme. Poi di sicuro c'è appunto oggi un qualcosa di bello, di importante che accade allo stadio Diego Armando Maradona, perché lo sapete tutti, domani è il compleanno di Diego Armando Maradona, è quello che appunto si sta vedendo in questo momento sul terreno di gioco con questa festa che c'è stata e che Emanuele Bernardo vi sta mostrando negli scatti. C'è appunto un ricordo, domani è il compleanno di Diego Armando Maradona e quindi avremo appunto modo di farvi vedere nel dettaglio, oltre alle dichiarazioni che vi sto leggendo già grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e anche Marco Lombardi dall'interno dello stadio Diego Armando Maradona. Vi ho detto di Salvatore Bagni, c'è anche Gianfranco Zola. Zola anche ha parlato dal terreno di gioco dello stadio Maradona. Ho avuto la fortuna di vivere Diego, ho avuto la fortuna di vivere del tempo con lui, tempo bellissimo, ricco di apprendimento ed esperienza. Direi che è stata una delle ragioni per cui sono diventato il giocatore che sono diventato. Lo devo a Diego e a questo gruppo che mi ha fatto crescere tanto. Queste le parole di Gianfranco Zola, ma ha parlato anche Ceci.
Allora, vediamo un po', vado sempre al touch, eccolo qua, Stefano Ceci, il nostro Marco Lombardi, ha riportato le dichiarazioni dell'ex agente di Diego Armando Maradona. Maradona sognava uno stadio pieno di bambini, Diego invincibile eroe, sul campo tanti ex azzurri, con Decibel Bellini, ecco qua le sue dichiarazioni, ci sono Nando De Napoli, Salvatore Bagni, Pietro Puzzone, Enrico Zazzaro, Gianfranco Zola, Salvatore Carmando e Antonio Carannante. Ringrazio tutti i presenti, è una giornata particolare, Maradona amava i bambini e sognava uno stadio pieno di bambini, ringrazio quelli che sono venuti a dare il supporto e sono vicini a Diego e soprattutto Napoli e la città ed i tifosi che dopo tanti anni ancora ricordano il nostro invincibile eroe. Per me è una soddisfazione immensa festeggiare oggi il compleanno del mio grande amico Diego Armando Maradona. Queste le dichiarazioni appunto di Stefano Ceci. Abbiamo detto delle formazioni ufficiali su calcionapoli24.it, ovviamente potrete rivedere, o meglio potrete seguire quella che è la diretta testuale del match con il Sassuolo, ma seguiteci perché a breve cominceremo ad avere ovviamente in collegamento con il sottoscritto 4 club anche quest'oggi, avremo tanti amici, ne ritroveremo alcuni, conosceremo appunto altri e ci sarà ovviamente come al solito da divertirci all'interno della live reaction di Calcionapoli 24. Vi ricordo anche che nel post partita ritroveremo Marco Lombardi e Manuel Guardasole dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, ci invieranno ovviamente anche quella che è la mixed zone che vi mostreremo ovviamente in presa diretta, oltre a leggervi quelle che sono le conferenze stampa. Allora, vi ricordo che potete ovviamente come sempre seguirci sul canale 79 del digitale terrestre, Calcionapoli 24 TV, canale 79, digitale terrestre, ma anche appunto sul nostro canale YouTube, come sempre, lo sapete, siete sempre in tantissimi a seguirci, continuate sempre a farlo, vi aspetto, e sul nostro canale YouTube ovviamente potete anche scrivere i vostri messaggi, dove appunto io proverò ovviamente a leggerli tutti come di solito faccio sempre. Voglio andare a recuperarne qualcuno, vediamo un po' se riesco a leggere. Per esempio c'è Raffaele Pio Balzano, ciao Raffaele, ti saluto, un abbraccio, dice che non vuole fare pronostici. Michele De Rosa invece dice raga, finisce 4-1 per noi, segna anche Anghissà. Bravi Raff, dice Livio, ancora Kim Lorenzo, devono continuare così, Di Lorenzo, devono continuare così, dice Dong Kun Lee. Poi un anno più piccolo di me, questo non so a cosa si riferisce, andiamo a vedere. Grande Zola, dice Franco Figlio delle Stelle, purtroppo sono nato nel 91, non ho vissuto, Diego, che tristezza. Raffaele Pio Balzano. Poi ancora, ciao Napoli, un posto bellissimo, i napoletani sono molto attraenti, la Corea sostiene Napoli, è appunto un amico coreano. Poi ancora amici che ci seguono dall'estero, un saluto ovviamente a tutti. Vediamo qualche altro messaggio. Il Chucky Lozano, Alex Murphy, un messaggio da questo amico. Tra l'altro poi è venuta fuori una situazione abbastanza imbarazzante per il Chucky Lozano, perché abbiamo appunto appreso di una modella anche molto carina, la modella appunto messicana, che ha fatto una proposta indecente al nostro Chucky Lozano e non sarà felice ovviamente la compagna del messicano. Antimo di Foggia, forza Napoli sempre, Maradona è meglio Pelé, dice Raffaele Pio Balzano. Dove si può seguire la partita, caro Cristian Marino? Live reaction di Calcio Napoli 24, in diretta ovviamente con 4 club, qui commenteremo la gara, la racconteremo in diretta, c'è da divertirsi, resta sintonizzato sui canali di Calcio Napoli 24. Ancora, bravo Franco, Raffaele Pio Balzano, forza Napoli dall'Afghanistan, Riccardo Lo Sasso. Poi io lo dissi ad agosto, prima che iniziasse il campionato, che quest'anno è l'anno buono per il Napoli di vincere lo scudetto e voi non mi avete creduto e vi siete messi a ridere. Ora mi credete? Andiamo avanti così, caro ZD, e poi vediamo quello che succede, ma ovviamente la speranza è che si possa continuare a credere in un qualcosa di importante che è lo scudetto. Sarebbe davvero spettacolare per il Napoli riuscire a portare a casa il campionato in un anno che sembra, lo diciamo, sembra almeno per il momento un anno davvero molto positivo.
Vi ricordo ancora che su Calcionapoli 24 potete seguire anche quella che è la diretta testuale della gara della primavera, dove gli azzurrini stanno pareggiando in casa 0-0 contro l'Udinese. È una gara che vede il Napoli anche vicino al vantaggio con alcune occasioni, ma brividi anche per quanto concerne la porta degli azzurri. L'Udinese comunque è una squadra ostica da prendere sempre con le molle, che sia prima squadra o anche primavera per quanto concerne il settore giovanile. Allora, a breve ancora un po' avremo in collegamento anche i club che si collegheranno quest'oggi con noi e ci faranno appunto compagnia. Vi ricordo ancora, c'è per esempio Catania Tifa Napoli, Federico Celano, ciao caro amico, Forza Napoli dal Club Napoli di Firenze, lui si firma così, caro Club Napoli di Firenze. Scrivimi in privato Calcionapoli 24 sulla nostra bacheca oppure su quella del sottoscritto, che sia Facebook o Instagram, contattami in privato, perché come sapete tutti ormai le live reaction sono insieme ai club Napoli sparsi per il mondo, e io ovviamente voglio avere ospiti tutti i club Napoli che esistono, e piano piano ci arrivo, Chi non sono riuscito ancora a contattare, fatelo tranquillamente voi, contattatemi e non vi preoccupate che sarà mia premura ovviamente mettervi in collegamento con noi e darvi la possibilità di essere presenti nelle nostre live reaction. Allora, io ci credo, dice Riccardo Losasso, mostrerete la festa di Diego che già si è tenuta. A dire il vero, su calcionapoli24.it tutti i dettagli, come vedete, eccolo qua, il nostro Emanuele Bernardo, sempre preciso e puntuale come al solito, eccolo lì, lo vediamo sfilare le immagini con la festa che non si è tenuta proprio sul terreno di gioco, ma leggermente fuori, sostanzialmente accanto a quella che è la panchina del Napoli. La vedete alle spalle, ecco, della panchina del Napoli, con questa gigantografia che riguarda il volto di Diego Armando Maradona, e poi via via tutti gli ospiti, ci sono Zola, Bagni e tanti ex compagni di squadra di Diego Armando Maradona. La formazione del Sassuolo: Consigli, Toljan, Erlich, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Tosvet, Seide, Pinamonti e Laurienté. Questo Laurienté, che è un calciatore davvero molto interessante e che sta facendo davvero molto bene, ma il Napoli risponde con Emanuele Bernardo, ve la facciamo rivedere nuovamente, 4-2-3-1 il modulo, o meglio 4-3-3 più che 4-2-3-1 il modulo del Napoli. Meret, Di Lorenzo, Kim Min-jae, Juan Jesus e Mario Rui. Anghissà che torna titolare finalmente, ritroviamo Anghissà insieme a Lobotka e Piotr Zelinski. Lozano, Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, questi appunto sono i tre attaccanti. Torna titolare anche Victor Osimhen. Napoli che ha strapazzato i Glasgow Rangers in Champions League, Napoli che ha mostrato ancora una volta un superlativo Giovanni Simeone, e lasciatemi dire una cosa: Giovanni Simeone è un talento indiscusso del calcio, un calciatore che sa fare spogliatoio e che ha capito bene cosa vuol dire essere nel Napoli. Lui non ha gelosia nei confronti dei compagni di reparto, ma ha voglia di mettersi in mostra e dimostrare di essere un calciatore importante, ed è quello che ha fatto anche in occasione della gara di Champions, dove in pratica non giocava da 3 gare consecutive, è entrato, ha fatto 2 gol in 16 minuti di gioco, i primi 16 minuti, tra l'altro stabilendo anche un record, andando ad eguagliare un record del padre, perché insieme al padre sono gli unici 2 argentini ad aver segnato 4 gol nelle prime 4 gare giocate di Champions League, quindi un importante traguardo anche per questo calciatore. Per quanto riguarda i club, abbiamo appunto detto che andiamo da Manuel, torniamo da Manuel Guardasole. Eccoti Manuel, ti abbiamo perso per un po', ti ritroviamo. Non so se lo senti, ma c'è
Olè Diego, sulle note di La Mano de Dios. In questo momento il riscaldamento del Napoli a me ogni volta mette i brividi, Ciro. Io sono qui solo per salutarti, per ridarti la linea e ne approfitto per fare una cosa che raramente ho fatto, forse mai. Domani è il compleanno di Diego, oggi sarebbe stato quello di mia nonna, ovunque sia, tanti auguri a lei. Bravo Manuel, e io ti stringo forte e ti capisco. T'abbraccio Manuel, ci rivediamo dopo. A dopo. Ciao, grazie a Manuel Guardasole, Biagio Barone all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Non so, c'è anche Giacomino fuori all'esterno dello stadio. Non c'è Giacomino, c'è solo Biagio Barone insieme a Manuel Guardasole, Marco Lombardi già all'interno dello stadio Maradona, che vi ha mostrato quelle che sono le immagini della festa, perché domani è il compleanno di Diego Armando Maradona e avete sentito come si cantava all'interno e come si canta all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, a lui intitolato. Un abbraccio fortissimo a tutti i tifosi del Napoli, perché adesso c'è da divertirci, lo abbiamo fatto fino adesso con Manuel dall'esterno dello stadio e con gli amici presenti allo stadio, adesso però c'è da divertirci con i club. Franco Figlio delle Stelle dice: vado pure io, forza Napoli, raga, purtroppo non riesco a tenere TV e cellulare collegati. Ciao a tutti, a dopo. Sbagli Franco, perché il cellulare lo puoi tenere collegato su YouTube e vedi la partita allo stesso modo e ti diverti ancora di più. Fate così, 2 scudetti Maradona, Alex Murphy, un abbraccio. Allora, Aurelio De Laurentiis ha detto: mentre gli altri club erano in rosso, il Napoli ha realizzato un profitto. Non hai altra scelta che vendere il miglior giocatore del club, ciò significa che Kim Min-jae sarà venduto a un altro club nel 2023. Questo amico ha già tirato le somme. Io mi auguro di no, anche perché Kim Min-jae è un calciatore importante e devo essere sincero, il Napoli ha oggi non solo Kim Min-jae come calciatore importante, ma ne ha davvero tanti. Allora io ovviamente devo anche provare ad organizzarmi, visto che siamo entrati in diretta così improvvisamente. Sto anche attivando quello che è il canale YouTube sul mio portatile, in modo tale da poter appunto leggere anche lì i vostri messaggi, poter seguire il match che a breve comincerà, tra ovviamente circa 30 minuti, 31 minuti ci sarà il fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, che vi racconteremo nella live reaction di Calcio Napoli 24. Io ovviamente ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti quelli che ci stanno scrivendo i propri messaggi. Continuate ovviamente a farlo. Vinciamo 3-0, dice Masked, così dai, vinciamo 3-0, così bello, netto, pulito, senza creare nessun tipo di problema. Allora, Clara scrive questo amico, poi Zura fa un cuoricino, un 100, eccetera eccetera. Bravo Raffaele Pio Balzano, seguici sempre, mi raccomando. È stata pubblicata la formazione, dice questo amico, assolutamente sì, e le rileggiamo. Napoli in campo con Meret, Di Lorenzo, Kim Min-jae, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Zilischi, Lozano, Osimhen e Kvicia Kvaratskhelia. Sassuolo in campo con Consigli, Toljan, Erlich, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Tosvet, Sede, Pinamonti e Laurienté. Queste appunto le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi. Io vado subito a darvi un aggiornamento importante: gol fantastico, lancio di 60 metri e controllo preciso. Napoli Primavera in vantaggio contro l'Udinese. Al minuto 66 ha segnato Rossi. Potete ovviamente seguire la diretta testuale su calcionapoli24.it. Napoli in vantaggio quindi per 1-0. Voglio andare a leggere anche quelle che sono le dichiarazioni di De Napoli, Nando De Napoli, che ha parlato nella cerimonia appunto per Diego Armando Maradona. Eccolo qui. È lo stadio dove ho vinto 2 scudetti, questo per me è uno stadio immenso, favoloso. Ho giocato con dei giocatori importanti che mi hanno anche fatto arrivare in nazionale. Devo ringraziare loro se sono arrivato in nazionale, grazie di tutto. Sempre forza Napoli. Queste le parole di Nando De Napoli, che appunto è presente allo stadio Diego Armando Maradona per la festa in onore di Diego. Domani, lo ricordiamo, è il compleanno di Diego Armando Maradona.
Oggi c'è stato anche l'omaggio di Emanuele Calaiò nella giornata di ieri piuttosto che oggi a Castelvolturno, ha incontrato i calciatori del Napoli, ha assistito alla rifinitura anche si è intrattenuto con Cristiano Giuntoli e con ovviamente anche Kricia Kvaratskhelia. Intanto allora voglio vedere, ecco qui Carnevale, eccole qua le dichiarazioni di Andrea Carnevale. Dice: poter festeggiare lo scudetto nel nome di Diego sarebbe bellissimo, è una mancanza che si sente, credo che la strada sia tracciata, si vuole essere sempre scaramantici, ma per me non è così. I numeri dicono che il Napoli è la squadra migliore d'Italia insieme al Milan e in Europa ha mostrato una personalità senza precedenti. Vedo un gruppo straordinario all'anno della maturità, su ogni campo mostra la sua forza. E poi Spalletti sta sorridendo di più, non accade spesso. Questo quanto riporta appunto anche Andrea Carnevale per quanto concerne la lotta a scudetto, la volontà ovviamente da parte anche del club di andare a caccia di quelli che sono punti, di quelli che sono successi, di quella che è la volontà di vincere un campionato importante. Sarebbe davvero un qualcosa di straordinario per la città di Napoli. Napoli che comunque affronta una signora squadra, perché il Sassuolo è una signora squadra che ha messo in difficoltà in pratica tutte le formazioni che l'hanno affrontata. Un Napoli che ha voglia ovviamente di cercare però di continuare sulla striscia positiva che abbiamo appunto visto fino a questo momento, perché c'è voglia da parte degli azzurri di continuare appunto a giocare bene e a fare soprattutto risultato. Io intanto chiedo ausilio ad Emanuele Bernardo perché vedo che c'è qualche problema per quanto riguarda, fosse risolto, fermi tutti, è partito, quindi siamo a posto, speriamo che non si blocchi però. In modo tale da poter appunto ovviamente raccontarvi tutto in presa diretta. Intanto le squadre sono sul terreno di gioco, stanno effettuando le fasi di riscaldamento, torna in panchina Giovanni Simeone dopo la doppietta messa a segno con appunto i Glasgow Rangers. C'è anche Raspadori in panchina, c'è anche Gaetano che tanto bene ha fatto quando è entrato sul terreno di gioco. Allora, vi ricordo ovviamente amici, se non lo avete fatto fatelo adesso, andate ad iscrivervi sul canale YouTube di Calcionapoli 24, è semplice, non si paga nulla, tutto gratuito, Calcionapoli 24 non si paga nulla, vi offriamo un servizio gratuito, andate sul canale YouTube, cliccate su iscriviti, vi iscrivete al canale, campanellina per avere tutte le notizie in anteprima. Fasi di riscaldamento, c'è il Sassuolo in campo, c'è il Napoli in campo, c'è l'abbraccio nel frattempo di Jack Raspadori che è andato da Dionisi, l'allenatore del Sassuolo, suo ex allenatore. Tra l'altro qualche giorno fa, o meglio nella giornata di ieri, abbiamo raggiunto in esclusiva anche Andy Selva, ex calciatore anche del Sassuolo, tra l'altro ha fatto molto bene con il Sassuolo e intanto sta parlando anche Jack Raspadori ai microfoni di DAZN, a breve su Calcionapoli 24 le appunto dichiarazioni, ed Andy Selva ha rivelato che era andato ad assistere all'allenamento del Sassuolo in quel di Reggio Emilia quando c'era appunto Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo, vide un giovane ragazzo che faceva numeri straordinari, chiese al DG, al direttore appunto generale del Sassuolo Carnevali, ma chi è questo? E Carnevali disse: è un giovane venuto dalla primavera, ha dei numeri incredibili e ci puntiamo tantissimo. Quel ragazzino era Giacomo Raspadori, che oggi è appunto talento indiscusso del palcoscenico italiano e non soltanto, e che si sta mettendo in mostra ovviamente con la maglia del Napoli. Napoli che vuole ovviamente mettere al sicuro subito questo risultato e soprattutto
andare, intanto è arrivato il pareggio dell'Udinese, se non vado errato, dovrebbe essere arrivato il pareggio dell'Udinese, non lo vedo ancora sul nostro portale l'aggiornamento. Allora sì, cominciamo Emanuele ad entrare con i club, magari mettiti in contatto tu con l'altro club che manca per il collegamento, perché dobbiamo andare. Allora, abbiamo in collegamento il Club Napoli Brescia, il Club Napoli Pinerolo e il Club Napoli Teano. Eccoci qua, cominciamo da Pinerolo, andiamo a Pinerolo subito dai nostri amici. Ciao ragazzi, ben ritrovati, come andiamo? Ciao carissimo! Come state? Grazie dell'invito. Grazie a voi come sempre per la disponibilità, per noi ovviamente è un grande piacere avervi ospiti e ritrovarvi ovviamente qui nella live reaction di Calcio Napoli 24. È un onore per noi, siete veramente una trasmissione di assoluto livello, quindi siamo felici di essere con voi, grazie. Subito una domandina al volo, gioca Anghissà, anzi torna Anghissà finalmente. Sì, dovrebbe tornare, anche se io avrei preferito lasciarlo in panchina, lasciarlo riposare ancora. Però è un giocatore fondamentale per la squadra, quindi il mister lo vede tutti i giorni in allenamento, sa benissimo qual è la scelta migliore da fare. Comunque qualsiasi giocatore gioca in questo momento, il Napoli funziona come un orologio svizzero, quindi forza Napoli. Forza Napoli sempre ovviamente, grazie per il momento al Club Napoli Pinerolo. Vado a Brescia, c'è Roberto, dov'è Roberto Stanzione? Roberto! Eccolo là, ecco qua, il Club Napoli Brescia. Ci sono, vedo tante sciarpe. Arriva Roberto, dov'è Roberto? Tanto vedo che c'è la ragazza lì che si sta divertendo un mondo, abbiamo visto come sbadigliava in diretta. Ecco Robby, ciao Roberto! Ciao Ciro, tutto bene? Come si va? Tutto bene, Robby, senti, io voglio sapere subito alle tue spalle la ragazza con la maglia nera che stava sbadigliando due secondi fa, si stava divertendo tantissimo, vedo. È mia moglie quella lì, è mia moglie, tra virgolette. Come si chiama tua moglie? Sabina. Sabina, chiedile se si stava divertendo, perché abbiamo visto lo sbadiglio in diretta. Ha detto Ciro, stavi sbadigliando. Vabbè, diciamo che tanto la brutta figura è andata. Bravo. Senti Ciro, mi hai visto la nostra sede qui? Ma è spettacolare, io stavo notando tutte le sciarpe sulle sedie, che spettacolo. Grandissimo Robby, grandissimo. Ma ovviamente Roberto, tu adesso da quella postazione dovrai gestirmi tutto il club, voglio sentirvi cantare a ripetizione, Senti, ascolta, noi abbiamo fatto anche una torta in onore di Diego Armando Maradona, dopo ovviamente te la mostro in diretta. Però non me la fai mangiare, me la fai solo vedere. Però non te la faccio, ce la mangiamo noi per te. Ecco, bravo. Intanto sul terreno di gioco del Maradona c'è anche la statua di Diego Armando Maradona, quella che di solito è all'interno degli spogliatoi. Stiamo vedendo anche quelle che sono le immagini con il calco del piede consegnato ad Edo De Laurentiis. Ci sono Bagni, c'è Puzzone, c'è Carmando, vediamo tutti appunto gli ex. Roberto, io per il momento ti saluto, passo anche al Club Teano, ci ritroviamo tra pochissimo, poi dopo voglio vedere la torta, Ok, a dopo, Ciro. A dopo, andiamo a Teano, subito dagli amici di Teano, eccoli là, li vedo festosi. Ragazzi, quanto siete belli! Dai, Grandi, come andiamo ragazzi? Felici e contenti vi vedo. Tutto bene, grazie per l'invito. Ma grazie a voi ovviamente per la disponibilità. Forza Napoli! Sempre, mi raccomando, restate sintonizzati, uno vicino al cellulare per la diretta, voglio sentirvi cantare a breve, quindi riempiamo questo club. Perfetto.
A tra poco, grazie anche al Club Napoli Teano, attendiamo sempre il Club Napoli Marina di Camerota, che tra l'altro io vedo collegato su WhatsApp, ma non vedo ancora collegato all'interno della nostra diretta. Attendiamo anche il Club Napoli Marina di Camerota. Intanto io voglio tornare da Roberto, perché vedo che c'è un ospite vicino, Roberto. Allora andiamoci su. Ciro, lui è l'ultras del club. Troppo gentile. Noi lo chiamiamo scherzosamente Enzo Bello Bello, perché lui chiama tutti Bello Bello. È caduto tutto. È caduto tutto. È bello bello, ma è anche rotto. Eccolo lì. Ce la faremo. Ce la faremo, sì, scusa, un po' l'emozione sale, non fa male. Bello bello ti chiamano. Bello a te, sei tu che sei bello fresco. Facciamo così, tu sei bello io fresco. Vai, comprata, venduta. Bello, stiamo tratti. Ciro mi ha chiesto casino, eccoti servito, visto? Ma io voglio quanto più casino possibile, mi raccomando, e voglio vedere la torta. Dov'è la torta? Adesso arriva. I nostri amici a casa vogliono vedere la torta. Io intanto vado a Pinerolo anche, perché vedo gli amici di Pinerolo, al momento ne vedo uno soltanto, ti hanno lasciato solo a Pinerolo. Mi hanno lasciato solo, ma sono fuori, che oggi è una giornata splendida, ci sono 25 gradi. Hanno visto il sole, di la verità. Dietro di me qua c'è il nostro grande presidente Gian Domenico Lombardi. Ciao Press! Press, dici un po' la tua sulla partita, dai. Press, noi ci siamo sentiti 2 giorni fa e tu eri entusiasta di essere oggi in diretta con me. Io sono strafelice di averti con me. No, ma io sono contentissimo che voi ci continuate a chiamare, vuol dire che vi siete trovati bene con noi. Che dire, fa sempre piacere partecipare a queste cose insieme agli altri ragazzi, Roberto, ragazzi di Teano, vedo che ci saranno collegati i ragazzi di Marina di Camerota. Che dire, è bello vivere insieme questi momenti. Assolutamente d'accordo. Press, una domanda sulla formazione. Gioca Mario Rui a sinistra, non Olivera, gioca e torna anzi Anghissà in mezzo al campo, davanti gioca quel Vittorino lì, Osimhen, che in campionato ovviamente vuole tornare ad essere protagonista come fatto nell'ultimo turno. Basta che giochino da Napoli, chi c'è. Ecco, bravo. Ormai funziona tutto alla grande. Lapidario il presidente. Lapidario il presidente. Grazie Press, ci rivediamo fra poco. Ciao, a dopo. Grazie, vediamo un po', dove sta? Voglio tornare da Roberto, non mi abbandonare, Roberto, io c'ho una chicca per te. Robby, dov'è Roberto? Che sta dicendo Roberto? Lo sentiamo, vedo lo smalto. Non credo sia Roberto questo. Roberto? Posso prendere il telefono là in quadro? Vuole prendere il telefono, non so chi sia. Intanto attendiamo sempre il Club Marina di Camerota. Allora, voglio leggere anche, vi ricordo, chi segnerà il primo gol? Andate su Calcio Napoli 24, canale YouTube, rispondete al nostro sondaggio. Osimhen, Kvara, Lozano Silischi, andiamo a Teano, subito a Teano. C'è un amico, un giovane amico. Andiamo a Teano, subito. Attivate l'audio però. Teano, mi sentite? Teano. Buongiorno. Come andiamo? Come vi chiamate? Non vi mettete paura, non vi mangio. Stiamo in ansia prepartita. Press, ma mi dici una cosa, come si chiama il signore col cappello che sta indietreggiando, ha paura? No, zio Renato. Grande zio Renato. Zio Renato ce la fa la canzone di Renato Zero? Zio Renato, me lo fate un coro?
Io sono il tifoso più anziano del club. Grande zio Renato, uno di noi. Zio Renato, ma originale, ha ragione il presidente. Comprate oggetti originali, non vedete solo i calciatori. bravo zio Renato, ma io voglio la Cancolo, zio Renato, me lo dice un bel Forza Napoli? Di Forza Napoli. Bravo zio Renato, così vi voglio, canterini. Intanto c'è il signore dietro c'è il signore dietro che puliva il salotto, hai visto? Emanuele? Oh, eccolo qua. Ciao ragazzi. Ciao, come ti chiami? Certo che ti vedo. Come ti chiami? Carlo, mi chiamo Carlo. Carlo, di la verità. Stamattina Come? non vi sento ragazzi, non vi sento bene. Ho detto così, Carlo, ma stai venendo dalla tavola? Carlo, cosa ti sei mangiato, Carlo? Da Zudico. Sì che ti sento, Carlo, ti sento, stai venendo da Zudico. Carlo, però io vedo dalla mise che tu sei bello ciotto, ti sei mangiato pure il tavolino con le sedie prima. Il grandissimo Diego ha oggetto la sua carriera. È vero, hai ragione. Grazie per il momento agli amici del club napolitano, ci ritroviamo fra poco, restate lì. Da Diego alla fine della sua carriera. Ok, eccola, andiamo a Brescia. Manu, andiamo subito a Brescia, Manu. È arrivata la torta. Eccola qua la torta. Eccola. Guarda che spettacolo. Grande Roberto. Auguri Diego, spettacolare, grande Diego, sempre nei nostri cuori. Grande Robby, senti Robby, ma si sta riempiendo il club, io vedo ancora poca gente, voglio sentire i nostri soci sono sempre ritardatari, arrivano gli ultimi 10 minuti. Io ho una domanda per te, Robby, sai che cosa voglio chiederti? Ma tu lo sai che ce lo dicevamo tra me e te, non ci sente nessuno. Una modella messicana sì, ha fatto una proposta indecente a Lozano. Deve accettare subito. Subito, l'ho detto pure io ad Emanuele Bernardo qua in regia ha detto no, ma come? Subito deve accettare. Immediatamente, proprio a flash deve essere. Anche perché, devo essere sincero, abbiamo notato che merita anche la ragazza. Poi tra l'altro la proposta viene da lei, neanche da Lozano, bravo ragazzo. Mi raccomando, cambia discorso, c'è tua moglie che sta girando lì vicino. È appena passata le poi, tra parentesi, Ciro, Lozano non è neanche un granché poi come uomo. Ma sai com'è la cosa? Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. È vero. Sono d'accordo con te. Tra l'altro dovete sapere che con Roberto Stanzione e con gli amici del club Napoli Miami abbiamo passato una serata davvero divertente in un collegamento qualche sera fa. Tra l'altro io qualche volta devo riuscire, devo avere voi e anche Miami collegati insieme. Dobbiamo fare una festa grande, Sì, Ciro, noi abbiamo un gemellaggio con il club Napoli Miami, come bene tu saprai. Facciamo questa trasmissione il martedì sera alle 22 che va in onda su YouTube, sulla pagina del club Napoli Miami. Roberto, con Pietro da Miami. Ti fermo perché vi facciamo sentire una cosa. Vai. Eccolo qua, vi abbiamo fatto
li abbiamo portati anche all'interno e vi stiamo portando anche all'interno dello stadio Diego Armando Maradona. Roberto mi fa vedere una foto di Diego, che spettacolo, grande Roberto. Nel frattempo con Emanuele Bernardo proviamo a sentire anche Marina di Camerota, vediamo se probabilmente con questo sole stanno spapalanzati sulla spiaggia a prendersi il sole, proviamo magari a sentire anche Pinerolo, mi fa vedere l'altarino con Diego Armando, eccolo lì, se lo bacia, guarda, eccolo là, eccoli là, i nostri amici di Pinerolo con Diego Armando Maradona. Vi ricordo ovviamente che potete seguirci in TV, canale 79 del Digitale Terrestre, sul nostro canale YouTube ovviamente per la live reaction, potete scrivere i vostri messaggi. Ciao Raffaele Pio Balzano, un saluto da me e il mio amico Ciro, Forza Napoli, Naples Sirt, Chucky Lozano, io vengo dal Messico, Alex Murphy, buon pomeriggio Napoli, un saluto, Forza Napoli. Anghissà non gioca più. Come non gioca più? Anghissà gioca, chi te l'ha detto che non gioca più? Poi ancora oggi doppietta di Kvara, gol di Anghissà. Tanti amici georgiani che ci stanno appunto mandando i loro messaggi. Vado appunto a vedere anche quello che è il risultato della gara della Primavera, Fossing finale, Napoli Primavera che sta conducendo per 1-0 grazie al gol al 66esimo di Rossi. Fossing finale degli avversari, siamo al 92esimo, ormai il match sta per volgere al termine. Allora vediamo, bellissima torta, dice Raffaele Pio Balzano, con la torta dei nostri amici di Brescia. E ritorno a Brescia, c'è un altro ospite con Roberto. Andiamo, Ciro, quando ci sono le quote rosa, le quote rosa, bravo, noi siamo molto attenti alle quote rosa, e abbiamo qui la responsabile delle trasferte, Valentina Aporta, te la presento, Ciro. Buongiorno a tutti. Ciao, ben trovata. Ciao. Dimmi una cosa, lì sei accompagnata da marito, fidanzato? Sì, di solito sì. Perfetto, allora fai finta che non ci sia, perché voglio sapere da te il calciatore che vorresti portare a cena del Napoli, chi è? Ah, Kvara sicuramente. Ti hai parlato fine, il tuo? Sì. Ecco, brava. Ovviamente sarà felice il tuo fidanzato. Tantissimo, non te lo dico. Ci mancherebbe. Ma me lo dici? Ma Kvara è Kvara, Ciro. Kvara è Kvara. Ma guarda, ovvio. Dimmi, Ciro. No? Per quanto riguarda invece la formazione, sì. ma sei contenta che giochi Victor Osimhen? Sì, io in questo momento darei qualche chance in più a Simeone, però va bene così. Se Spalletti fino adesso ha deciso così, finora ha avuto ragione lui, quindi va bene così. Però ecco, Simeone mi dà proprio entusiasmo e gioia quando lo vedo giocare, quindi io sono una sua fan. Sei una sua fan, mi casa proprio quando lo vedo giocare, perché ci mette l'anima. Ci mette l'anima. Intanto vedo dietro tanti amici che stanno salutando, in alto lì alle spalle. Arrivano, vedo anche Maradona. Si sta riempiendo la sala, Ciro, come ti avevo detto sono ritardatari. Anche perché appena arrivano io voglio subito la festa grande. Esatto. Speriamo che il Napoli oggi faccia una bella goleada come suo solito nelle ultime partite. Esattamente, d'accordo con te. Restate lì ovviamente, a breve ritornerò anche da voi, vediamo. Ok, a dopo Ciro. A dopo, Teano si è allontanato, Marina di Camerota ha detto che abbiamo problemi, non so, eppure è così semplice entrare nella nostra diretta di Calcio Napoli 24, magari proviamo a recuperare il collegamento. A Teano ci sono gli applausi, che succede a Teano? A Pinerolo, che succede a Pinerolo? Andiamoci subito.
C'è grande emozione, ragazzi, c'è grande emozione, è una partita molto importante questa. Bisogna portarla a casa. Bisogna vincere. Voglio il coro, facciamo partire sto coro, forza, voglio sentirvi cantare. Ragazzi, salutiamo. Grandi. Grandi. Coro da stadio degli amici di Pinerolo, grandissimi, squadre che stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Napoli che è pronto a dare vita al match, si gioca una importante gara, quella tra Napoli e Sassuolo, e la vivremo ovviamente insieme ai nostri amici dei club e con tutti quelli che ci stanno scrivendo sul nostro canale YouTube. Allora, mi sembra di essere allo stadio, mamma mia che emozione, grazie Raffaele Pio Balzano, un abbraccio forte a te, tu che sei nostro amico affezionato. Se vinciamo saranno 10 vittorie in campionato, vero, anche la 13ª vittoria consecutiva per il Napoli tra campionato e Champions League. Un saluto anche agli amici del Brasile, Rodrigo Blini. Come sempre forza Napoli, Napoli my life, scrive questo amico. Viva Napoli, Rodrigo Blini. Squadra sul terreno di gioco, Napoli che gioca con la casacca, quella di Halloween, Napoli che è pronto a dare vita a questo match. I bambini si salutano, lasciano il terreno di gioco, le due squadre si stanno salutando adesso. C'è il capitano Giovanni Di Lorenzo che dà il 5 anche agli arbitri dopo averlo fatto con la squadra avversaria. Sassuolo in completo bianco e con linee verticali verdi, mentre eccolo lì, i capitani stanno appunto dando si scambiano il gagliardetto. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha il completo, come detto, di Halloween. Il Napoli gioca con il completo di Halloween, questa maglia che ovviamente poi nella prossima gara non sarà più utilizzata in quanto saremo già oltre Halloween. Dopodomani, lunedì, è appunto la notte di Halloween, la notte delle streghe, la notte di dolcetto o scherzetto che sicuramente i club faranno con i bambini in giro per l'Italia. Io vedo Roberto che c'è quasi anche il club di Marina di Camerota, Emanuele, quasi ce l'abbiamo. Ci proviamo. Squadre che sono pronte a dare il fischio d'inizio. Giriamo rapidamente, Emanuele, per i club. Andiamo da Roberto, che stai dicendo? Roberto ha tolto le cuffie. Robby, eccoti qua. Robby, avevi tolto le cuffie. Sì. Roberto, siamo pronti. Il Napoli si sta abbracciando. In questo abbraccio virtuale, anche voi, voglio il coro, adesso lo puoi far partire il coro, forza. Dai ragazzi, un bel coro, vai Enzo. Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Grandi, così vi voglio, belli, festosi e canterini. Andiamo anche a Pinerolo, Napoli che è pronto a dare il fischio d'inizio al match, e il Napoli proprio sul pallone. Gli amici di Pinerolo, eccoci qua, ragazzi, siete carichi? Parte il match, dai ragazzi, andiamo a vincere anche questa gara. Bisogna portarla a casa, siamo molto carichi, ma i ragazzi ci sono. Grandi, mentalità giusta, bravo a Pinerolo, anche a Teano, andiamo a Teano, vediamo se ci sentono a Teano. Ma io vedo, ma è frizzato il collegamento di Teano, bisogna ripristinare il collegamento anche a Teano. Intanto Sassuolo in possesso del pallone, c'è Consigli che tiene palla, c'è Luciano Spalletti che già
fa segno alla propria testa. Non è possibile fare questo, dice Spalletti a Cristiano Giuntoli. Sassuolo che tiene il possesso del pallone, saltato Lobotka, la palla arriva a Kim Min-jae, 48 secondi sul cronometro. Allora, Napoli che... Allora, c'è Kim Min-jae, c'è Lobotka, c'è appunto anche Giovanni Di Lorenzo. Adesso sul pallone prova a saltarlo Lozano ancora tiene palla Lozano. Attenzione al Sassuolo che si fa vedere davanti con Lorientè, attenzione, salta Di Lorenzo in area di rigore, Lorientè, Kim Min-jae ci mette una pezza, rischio grosso con Lorientè. Allora, intanto ci sono gli amici che ci scrivono messaggi, sempre più innamorato di questa maglia stile Halloween, dice Raffaele Pio Balzano. C'è tiro dalla bandierina per il Sassuolo con Lorientè proprio sul pallone, chiama lo schema, la mette in mezzo, attenzione, provato il colpo di tacco da Frattesi, palla che però termina in fallo laterale. Intanto Teano, stiamo recuperando il collegamento con gli amici di Teano, vedo una bella mano davanti all'inquadratura. Questo è il bello della diretta, Emanuele, il bello e il brutto della diretta. Intanto il pallone ancora tra i piedi del Sassuolo con il tocco all'indietro di Toljan per Consigli, che tiene il possesso, il lancio profondo, attenzione, passa il pallone, Meret la stava combinando grossa, l'ha presa male, tra l'altro la poteva anche tranquillamente gestire con le mani e Pinamonti commette fallo. Abbiamo recuperato il collegamento di Teano, eccoli là, li vedo adesso, amici di Teano, vi vedo e vi sento, mi sentite voi? Siete di nuovo frizzati però. Attenzione, e c'è il Napoli in vantaggio, subito Pinerolo, subito Brescia con Kim Min-jae, il pallone profondo per Giovanni Di Lorenzo, il traversone in mezzo, Napoli 1, Sassuolo 0, 4 minuti sul chilometro, l'ha segnata Vittorino Mio, e il Napoli è in vantaggio, ha segnato Victor Osimhen. Victor è stato bravo ad andare Giovanni Di Lorenzo fino in fondo, l'ha sfiorata soltanto Cristian Palasinellia, il pallone per Osimhen sul secondo palo ed è 1-0 Napoli. Possiamo andare anche al Maradona, Emanuele, vogliamo andare al Maradona a sentire la voce, eccolo lì, questo è il Maradona. Napoli 1, Sassuolo 0, apriamo il collegamento con tutti i club, sia con Brescia che con Teano che con Pinerolo. Ragazzi, mi sentite? Grande Ciro, grande Napoli, grande Victor Osimhen. E allora insieme a voi ha segnato per il Napoli con il numero 9 Victor Osimhen. Oh, grandi, ci abbiamo provato. E intanto Napoli ancora in avanti che attacca con Mario Lui tiene il possesso, cerca il traversone in mezzo ancora per Osimhen che prova ad alzarsi, arriva sul secondo palo, fuori dall'area di rigore Giovanni Di Lorenzo, controlla la sfera il capitano, cerca un compagno libero, lo trova in Irving Lozano, dietro ancora per Frank Zambo, Anghissà, Stanislav Lobotka si gira, dall'altro lato c'è Mario Lui, il pallone però è per
ancora Lozano a destra, dentro Penzelischi, Piotr la mette in mezzo, prova a servire un compagno, si alza la bandierina, posizione irregolare, Napoli in vantaggio 1-0, ha segnato Vittorino Mio, Victor Osimhen, Bruno Ventrone, gol Napoli My Life, Paolo Capasso, gol Dolcetto Bruno, dice Raffaele Bio Balzano, ancora gol Victor Osimhen, Enrico Cuorvo, Victor ha portato il Napoli in vantaggio, Din Don Dan, Diego è per te il gol di Osimhen, Pitti Pitti. Forza Napoli, Sacinta, Fernando, vai Napoli, Napoli My Live, segna per noi, gonfia la rete, questo è il messaggio di Enrico Cuorvo, fa paura Osimhen, scrive Mota Zampu, c'è Teano, li vedo, eccoli là, amici di Teano, mi sentite? Dai così, forza, festosi, fatemi sentire la vostra voce. Ragazzi, amici di Teano, mi sentite? Amici di Teano? Teano, un coro, Teano, voglio sentire la vostra voce. Non mi sentono a Teano, li vediamo nella penombra a Teano. Marina di Camerota invece sempre in attesa di Marina di Camerota. Non riusciamo proprio, ma vedo che è tornato bello. Intanto vedo mani nei capelli a Pinerolo. Quali capelli, vorrei sapere, caro amico mio di Pinerolo, che non ce li hai come me, i capelli. Mario Rui porta il pallone sulla fascia, si ferma, la sterzata, la conclusione, Consigli, la alza sopra la traversa. Quali capelli, che ti metti le mani nei capelli, non ce li hai. Ciro, se segna Mario Rui mi ritornano, mi crescono i capelli di nuovo. Sì, quella è una speranza, ma non accadrà. Purtroppo no. Io voglio andare a Brescia perché c'è bella a Brescia. Oh, Ciro, ale, la bolale, ale, la bolale, mi verrebbe da dire bel. Fresco sei tu, Ciro, bello, fresco. Ma che macchie, comunque lo sai, no? Che finiremo su TikTok, lo sai? Assolutamente. Intanto c'è Kim Min-jae, palla per Giovanni Di Lorenzo, Napoli che tiene ancora il possesso del pallone. Napoli, mi verrebbe da dire, lancio per Vittorino che la controlla male, ancora vicino al gol il Napoli. Vittorino Mio ci è andato ancora vicino, a Teano ho visto applausi ma non ho sentito le voci. Mi sentono a Teano, Emanuele? O entriamo soltanto nel club, nella penombra di Teano? Entriamo nella penombra, vediamo cosa si vede a Teano. Si vede soltanto una mano che si alza. Mi sentite a Teano? Teano, vedo un bel club, vedo gli amici, vedo un amico che si avvicina, poi scompare nell'inquadratura. Eccoli là, gli amici di Teano che ci fanno tanta compagnia. Andiamo a Pinerolo. Eccoci qua. Oh, Napoli che è passato in vantaggio. Vittorino, veramente partiti molto bene. Eppure lo sai, io stavo pensando il contrario, perché ho visto il Sassuolo venire su, quello di Ente che tra l'altro è da prendere con le molle. Ho avuto timore nei primi minuti. Sì, un discreto giocatore, ma abbiamo una difesa in questo momento imperforabile, ragazzi, quindi ci può stare. Alla fine devono giocare anche loro, ma la squadra è partita alla grande, giusta mentalità, stanno pressando alti, quindi stiamo andando molto bene. Ragazzi, se volete un pronostico, anzi no, non ve lo do. Ma cos'è una rivolta al pronostico? Ti stavano per picchiare fra poco. Esatto, volevano picchiarmi già due, quindi non dico niente, ragazzi. Rivolta a Pinerolo per il pronostico. Cosa mi fai vedere a Brescia? Roberto, chi è? C'è un'altra quota rosa che è membro del direttivo, Maria Prisco, il nostro tesoriere. Maria!
colei che mantiene, qua a Brescia si dicono i solc. Roberto, mi verrebbe da dire Exold. Ti saluta, è a Napoli lei però, brava, ma a Napoli, ma non allo stadio, perché non la vedo allo stadio. Non sei allo stadio, Maria però. No, non poteva esserci, però sta seguendo il Napoli. Grande Maria, grande Robby, intanto grande Maria. Vogliamo andare a sentire lo stadio. Ci vogliamo vai. Andiamo a sentire lo stadio mentre recuperiamo Teano, anzi andiamo prima a Teano, se no li riperdiamo di nuovo. Amici di Teano, presidente. Proviamo a mettere delle cuffie. Prendi le cuffie allora, prendi le cuffie così vi sento. Prendi un paio di cuffie. A volo. Intanto si è accesa anche la luce a Teano, è tornata la luce a Teano. Calcio d'angolo per il Napoli e poi andiamo da Biagio Barone all'esterno del Maradona, Emanuele. Allora, vediamo un po'. Il tiro dalla bandierina per il Napoli con Mario Rui che la mette in mezzo, la palla passa, attenzione, Kim non riesce a calciare, l'appoggio dietro per Kvicia Kvaratskhelia, ancora Kim in gelo, la pennellata in mezzo, Anghissà la gira, la palla termina sul fondo, ci è andato vicino il Napoli, tanto vedo a Teano che si stanno mettendo le cuffie e credo che le cuffie siano arrivate. Ok, ci siamo adesso. Mi senti? Dimmi, ci siamo, sì, finalmente. Eccoci qua. No, hanno urlato al gol, solo non avevo il microfono attivo. Voglio il tuo commento al gol di Simeone, Napoli in vantaggio. Senti qua, proprio il gol. Aspetta, Roberto, dov'è? Chiamiamo Roberto a Teano. Roberto! Grande Roberto, ecco, ha gridato e se n'è andato Roberto. Roberto ha gridato e se n'è andato. Sì, andiamo. Ma Osimhen che la sblocca subito, importantissimo, no? Come no? Speriamo di fare subito il raddoppio e di giocare come al solito. Lina Vernaccia dice questo gol è per Diego è per te, dice Lina Vernaccia. Poi ciao Ciro, ricordati dei tuoi fedelissimi in questa chat, ma certo Lina Vernaccia, un abbraccio forte, un bacione a te, anche Irene Nocera che ci sta guardando. Napoli dice buon pomeriggio, buon sabato Ciro, il Napoli vince 6-0, dice Irene Nocera. Tommaso Bava, ciao, segna anche Meretta, palla per Osimhen, attenzione all'area di rigore, Victor Osimhen al controllo, prova il dribbling, traversone, deviazione in calcio d'angolo. Vogliamo farla sta pazzia, Emanuele? Vogliamo andare dall'esterno del Maradona? Vogliamo andarlo a vedere dov'è? Io voglio andare a vedere dov'è, sono curioso, innanzitutto voglio sentire il Maradona però, più che lui, ma di solito si dice è lui o non è lui? Certo che è lui, Biagio Barone, ma che stai a fare Biagio? Ciao Ciro, sto ascoltando un po' i cori qui dello stadio Maradona che devo dire la verità sono molto caldi, soprattutto dopo il gol al quarto minuto di Osimhen, diciamo si è infiammato il Maradona dopo che era stato infiammato già prima, come ci ha raccontato il nostro guardasole, Manuel Guardasole. Si è infiammato dopo l'evento di Maradona. Biagio, lo stadio però San Paolo. Mi verrebbe da dire un uomo solo al comando, cioè tu con alle spalle lo stadio Maradona, un double B al comando. Esatto. Avevo cercato un po' qualche collaborazione, il nostro amico Giacomo Ferrone, però mi ha lasciato da solo. Ti ha lasciato da solo? Biagio, ma io vedo che ti giri torno. Ma c'è qualche ragazza che stai guardando o sei completamente da solo? Allora guarda, devo dire la verità, da quando inizia la partita passa qualcuno e non è niente male, però
nessuno si avvicina a noi, o forse perché siamo un po' più defilati, però nessuno si avvicina. Però Biagio, spero che per la prossima diretta, Biagio, ma nessuno si avvicina a noi, nel senso che nessuno si avvicina a te. Esatto. Diciamola tutta, caro non sono il Ciro Novellino. Il Biagio Ciro Novellino Barone è una con calamita tanto per di le ragazze, giacchetta io non oggi. sono il Ciro. Biagio Barone con tanto di giacchetta. Biagio, vogliamo sentire il Maradona? Fammelo sentire sto Maradona, sentiamo un po'. Ascoltate i cori del Maradona soprattutto. Grande. Vogliamo, ma io la butto lì, caro Emanuele Bernardo. Dimmi. Abbiamo problemi con il club Napoli Mariani Camerota, ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, ce la faremo secondo te? Non ce la faremo. La quarta finestra in alto è Biagio Barone dall'esterno dello stadio Maradona. Ora hai fatto il guaio, caro Biagio Barone. Ora resterai con me per tutta la diretta, per tutta la live reaction di Calcio Napoli 24. Ma almeno datemi una sedia. Una sedia, ma tanto ti appoggi all'auto che è alle tue spalle. Ho sentito in questo momento, perdonami Ciro, ho sentito in questo momento un po' una acclamazione da parte dello stadio, un applauso da parte dello stadio, quindi penso che tra poco vedrete qualcosa di eccezionale. Biagio, ma secondo me questa acclamazione che hai detto tu è l'ovazione per te, per il nostro Biagio Barone, per Double B. Eccolo qua, guardate quanto è bello. Roberto Stanzione, andiamo da Roberto. Robby, chi è questo amico accanto a te? Ciro, ti presento Antonio, che è un nostro socio. Vota Antonio, vota Antonio, è praticamente cresciuto qui in Lombardia, nel Bergamasco, però è nato giù, è il cuore napoletano e ha visto Maradona dal vivo. Lui c'ha anche una maglia, fagliela vedere Antonio. No, voglio vedere che maglia è, fammi vedere. Maglia Mars, epoca secondo scudetto. Grande. Eccoti Antonio. Vota Antonio. Antonio, domani è il compleanno, è il compleanno del Dio. Certo, lo so, non me lo dire che mi sono commosso. Un aneddoto che hai di Maradona da raccontare, di quell'epoca. Allora, io abitavo in un paese dove venivano tutti i giocatori a fare l'allenamento prima delle partite, che si chiama Zingogna. E quell'anno lì, quando è arrivato Maradona, c'erano come minimo alza un po' la voce, 5-6 km di colonna, e questo, vedendolo palleggiare con l'arancio, con la pallina da tennis, guai, è stato emozionante. Poi i bergamaschi lo prendevano un po' in giro perché era troppo forte, niente, noi è un dio, niente, guarda. Mi viene da piangere, guarda, Ciro. Ma si sente, hai la voce rotta dall'emozione. Ciao. No, non dico niente, guarda, Ciro. Ma tanto ti rifarai subito perché c'è da mangiare la torta. L'ho visto anche sugli stadi, niente, guarda, per me è stato magico. Sì, ma noi abbiamo fatto una torta, diceva Ciro, ti rifai mangiandola a fine primo tempo, no? Va bene, dai. Ok. Ovviamente dopo, Roberto, organizzati, perché dopo voglio te e tutto il club collegato all'intervallo che mangia la torta. Cioè, assolutamente. Intanto seguiamo il Napoli avanti. Qui c'è qua la seria e ha licenziato ancora la risultanza. Subito da Biagio al pallone, andiamo da Biagio con Anghissà il pallone dentro per Kvicia, qua la scheria, Clara che la mette da Osimhen, 2-0, Vittorino mio, andiamo da Biagio pallone subito. Biagio, voglio sentire il Maradona, Biagio. Allora, ora in questo momento il nostro Decibel ha annunciato questo gol. Biagio, ti voglio un bene nell'anima, ma voglio sentire il Maradona. Che bello, subito a Teano, corriamo a Teano, 2-0 per il Napoli, Vittorino mio.
voglio a Teano, collo subito anche a Pinerolo, andiamo a Pinerolo, eccoli là, quanto sono belli, ragazzi, tutti festosi, su! Grandi, intanto seguiamo Pietro Zelischi che porta palla, ancora Piotr prova a saltare un avversario, non ci riesce. Vogliamo andare da Biagio Barone, voglio il commento tecnico del gol del Napoli, perché Biagio Barone, attenzione che il Sassuolo in avanti con Pinamonti, Alex Meret, che intervento del nostro portierone, bravo Alex Meret, quello non era Pinamonti, ma il Napoli si è salvato con l'intervento di Meret. Andiamo da Biagio Barone. Emanuele Biagio. Allora Ciro, Biagio, voglio il commento tecnico al gol che tu sicuramente avrai visto. No, non ho visto perché sono all'esterno dello stadio Maradona, non sono all'interno, però ti posso dire una cosa, che all'urlo di decibel ho sentito i decibel dello stadio e è un'emozione fortissima qui fuori, questo ti posso dire. Questa partita è una partita molto importante per il Napoli, 12ª consecutiva, si avvia verso la 12ª vittoria consecutiva del Napoli, 13ª chiedo scusa, è bello, questo ti posso dire. Biagio, ovviamente sai, no, che dopo finiremo ovunque su tutti i social, lo sai, no? Assolutamente sì, lo so. Cioè, io non aspettavo altro, caro Biagio Barone. Non aspettavi altro che me, secondo me. Certo, Biagio, dopo ti voglio seduto sull'auto. Addirittura seduto sull'auto alle mie spalle. Facciamo così, mi siedo sull'auto e racconto poco. Biagio, Emanuele, vogliamo dare a Biagio quel che è di Biagio, ma tu stai facendo da regista e da inviato in questo momento. Esatto, proprio così. Giacomino dov'è? E Giacomino penso che si sta godendo la partita da casa. Ah, bravo Giacomino! Mi ha scritto qualche messaggio, quindi penso che si sta godendo la tua live reaction da casa. Quindi bravo Giacomino, bravo, segui la live reaction di Calcionapoli 24 mentre Biagio Barone è a lavorare fuori dallo stadio. Bellissimo. Abbiamo tra l'altro a maniche lunghe con questa giacca. Con questa giacca a maniche lunghe, con questo caldo, diciamo che è un po' osato. Esatto. Roberto Stanzione, andiamo un attimo a Brescia, resta lì, Biagio. Robby, eccoci. Ce l'hai una domanda per Biagio Barone? Se n'è andato. Sì, Biagio. Ce l'ho. Se n'è andato Biagio. Biagio. Ti sento? Quanto ha tremato fuori grotta più sul primo gol? La domanda. Ha tremato fuori grotta più sul primo gol o sul secondo gol? Biagio, senti, ha tremato lo stadio Maradona e fuori grotta, ha tremato più sul primo gol o sul secondo gol? Sul secondo gol ti direi, perché è stata una cosa veramente molto bella, non me l'aspettavo, sincero io. Non te l'aspettavi, grande, non ti aspettavi che esultassero più sul secondo gol? No, non mi aspettavo tutta questa ovazione che c'è stata dallo stadio Maradona. Biagio, scusami, ma Biagio, da qui sulla nostra chat mi chiedono se hai mangiato. Sì, ho mangiato, assolutamente. No, perché volevano sapere cosa tenevi nel panino. Nel panino avevo 100 grammi di prosciutto cotto. Roberto, 100 grammi di prosciutto cotto, anche contati, Mamma mia, sta a dieta allora, sta a dieta? Sì, come si mantiene vicino al tavolino Biagio Barone. Intanto seguiamo un po' il match, c'è Mario Rui l'esterno a cercare Piotr Zelischi, il controllo di Zelischi all'indietro, poi Stanislav Lobotka per Juan Jesus, poi c'è Kim Min-jae, Anghissà sulla sfera, ancora Kim Min-jae, il coreano che appoggia per ancora Juan Jesus. Ciro, mi hanno regalato la maglietta di Diego Armando Maradona con il numero 10 con 2 scudetti, Irene Nocera
Che bella Irene, bella maglia, complimenti. Anghissà, la palla è per Giovannino Di Lorenzo, l'appoggio è per Mario Rui in posizione insolita centrale, poi si butta dentro con Kvala si accentra, ancora Kvala, prova a saltare un avversario, Kvala fa tutto da solo, Kvala poi cerca il filtrante per Zelinski, c'è fallo, c'è calcio di punizione e l'azione così sfuma. Giro per i club, intanto è scomparso Biagio. Poi è andato Biagio, ci ha lasciato vedere le auto Biagio Barone, così. Giro per i club, andiamo a Pinerolo, dagli amici di Pinerolo. Ragazzi, allora, minuto 26 sul cronometro, 2-0 Napoli, a voi la parola. No, fermi tutti. Voglio sapere a Pinerolo, la signora alle vostre spalle, come si chiama e chi è? Anna Maria, la moglie di Rocco, parlate bene. Anna Maria, vieni qui, Anna Maria, vieni. Saluta un po'. Anna Maria, noi vogliamo il commento rosa alla partita, 2-0 del Napoli, doppietta di Osimhen, 26 minuti sul cronometro, a te la parola, dimmi un po', raccontami che Napoli stai vedendo. Allora, le dico solo questo, ero in ritardo per l'inizio della partita, sono entrata un minuto dopo, hanno fatto gol. Mio marito mi ha chiesto di uscire e rientrare di nuovo. Andiamo avanti così tutta la partita. Anna Maria, allora Anna Maria, mi dispiace, ma mi verrebbe da dire guardala fuori la partita. Bravo, infatti, è la stessa cosa che ha detto mio marito. Forza Napoli da tutte le quote rosa del Napoli Club Pinerolo. Grazie. Ripassami il presidente. Press, voglio il commento tecnico. Voglio il commento tecnico a questi 27 minuti. Non esiste commento tecnico, solo cuore. Però Press, devi portare l'altro auricolare anche nell'orecchio, altrimenti non ti sento dal microfono, troppo lontano. Ecco, bravo, vai. Dicevo, nessun commento tecnico, solo cuore dobbiamo mettere in campo e portare a casa la vittoria. Commenti tecnici li facciamo alla fine. Intanto vedo l'altarino con Maradona. Consigli ha rischiato qui sul pressing di Kubica. Andiamo a Teano. Teano, mi sentite? Teano lo vedo frizzato, chissà se mi sentono. Attenzione al Sassuolo davanti con Tosvert che appoggia a Lorentier, area di rigore, attenzione il sinistro, Alex Meret ci mette ancora una pezza. Teano, mi senti? Teano? Oh, grande! 28 minuti di gioco, che primo tempo è secondo te questo? 2-0 per il Napoli, ci stiamo divertendo tanto. Siamo forti e quest'anno non ce lo toglie nessuno! Grandi! Guarda lì. Grandi. Andiamo a Brescia, andiamo da Robby. Robby, mi fa partire il coro. Robby, guarda lì quanto siete belli. Voglio il coro. Bello coro. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Ma è proprio bello. Napoli torna campione. Bello è un ultra in giacchetta. Bello, devi sapere che gira a tutti gli stadi a fare l'Ultras per il Napoli Club Brescia. Grandissimo, bello. Ma tra l'altro poi con sta giacchetta è spettacolare. È spettacolare, lui è un agente immobiliare, è sempre in tenuta lavoro, capito? Qualsiasi cosa succede, lui è pronto a venderti appartamenti, mattoni, tutto, quello che vuoi. Grandissimo. Robby, commento anche con te, 30 minuti sul cronometro, 2-0 per il Napoli, Osimhen doppietta, subito, giusto per annichilire il Sassuolo. Sì, Ciro, il Napoli sulla falsariga di queste ultime uscite, ottimo Napoli che attacca con tutti i suoi uomini, 4-3-3, ragazzi che si scambiano di posizione, gli esterni che tagliano, uno spettacolo vedere questo Napoli giocare.
e Osimhen come terminale offensivo è ritornato finalmente sui suoi livelli, 2 gol a partita, è quello che deve fare Osimhen, deve essere il bomber di questa squadra. Oggi mi sa che fa una bella tripletta. Esatto, speriamo bene. Allora facciamo in questo modo. Roberto, ti metto un po' in difficoltà. Vai. Allora, se Osimhen oggi fa tripletta, ti mando l'indirizzo e voglio la sciarpa del club. Assolutamente. È andata. Promesso. Ci diamo la mano. Ci diamo la mano. È andata. Anche a Pinerolo, quando segno pure a Pinerolo. 2 sciarpe, anche Pinerolo. Giro anche a Pinerolo, mandami l'indirizzo via WhatsApp che ti giriamo, ti mandiamo la sciarpa ufficiale del Napoli. Ci sto. Piacere, la salute, presidente. Intanto si beve a Pinerolo. Bravi così vi voglio. C'è tiro la bandierina per il Napoli, c'è Osimhen che è pronto ad andare a segno per il terzo gol, pronti le sciarpe, al traversone Osimhen, l'ha messa di poco al lato, per poco. Quasi sciarpa di Osimhen, quasi sciarpe di Osimhen, ancora calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo, no, c'è un tocco di mano, attenzione perché forse c'è rigore, andiamo al Maradona, andiamo da Biagio. Dimmi Ciro. Biagio, l'hai visto il tocco di mano? No, perché ancora la vista della X ancora non ce l'ho. Biagio, ma scusa, ma tu devi vedere il tocco di mano. Non sono all'interno dello stadio, quindi non ti so dire se c'è stato tocco di mano. Attenzione a Kvicia con la scheda all'appoggio per Anghissà la mette per Osimhen, troppo profondo, palla che termina sul fondo. Da Biagio Barone voglio il commento tecnico alla partita. Biagio, che minuti stai vedendo? Minuto 32 sul cronometro. Il minuto 32 sul cronometro dall'esterno, quindi ascolta un poco i cori che ci sono all'interno dello stadio, come hai detto tu prima. Allora Biagio, facciamo in questo modo. Biagio, facciamo in questo modo. Dimmi. 32 minuti sul cronometro, 33 adesso. Cosa hai capito dall'esterno dello stadio Maradona? Vediamo se sei attento. 2-0 per il Napoli. E basta, solo questo hai capito? Doppietta di Osimhen. Basta, non hai capito nient'altro? Forse qualche azione sbagliata sotto porta, però nient'altro di più. Intanto vedo che stai facendo la lotta con le mosche. Esatto. Ma i nostri amici da casa ci continuano a chiedere perché non guardi in telecamera e guardi da un'altra parte. Sto guardando in telecamera, cioè guardo intorno. Ma cosa c'è lì intorno, Biagio? Sei troppo distratto. Ci sono tante auto. Tante auto. Biagio Barone, tu lo sai, no, che oggi hai deciso di passare il guaio. Ok, penso che c'è stata qualche ottima azione del Napoli, perché c'è stato un applauso da tutto lo stadio. Grande Biagio Barone. Era per te, Biagio, l'applauso. Ah, ok, non sapevo. Tanto è Giovanni Di Lorenzo che controlla con il petto il pallone, la perde con l'Oriente Pinamonti si accentra, la conclusione, l'applauso era per il terzo intervento di Alex Meret, che in 3 occasioni è andato a neutralizzare le sortite avanzate. Qui c'è l'errore del capitano Giovanni Di Lorenzo che si fa soffiare il pallone dal Man Lorientè, ma Alex Meret in tuffo va a bloccare. Allora vi ricordo, ne colgo l'occasione poi torno subito a Brescia perché vedo una maglia quella di Halloween dello scorso anno. Voglio ricordarvi che dopo ovviamente la diretta, qui la live reaction, torneremo dall'esterno dello stadio di Armando Maradona salutando Biagio Barone e ritrovando invece Manuel Guardasole e Marco Lombardi. Ci sarà anche la mixed zone. Vi ricordo intanto però Mario lui la mette in mezzo, calcio d'angolo per il Napoli. Vado subito a Brescia. Ciro, allora qua abbiamo Michele Catena, un altro nostro socio che vive a Benevento. Ciao Ciro, è un ex direttore sportivo della squadra Forza e Coraggio in eccellenza, quindi è un addetto ai lavori, se ne intende di calcio. Direttore, allora non posso dare del tu, devo dare del lei al direttore sportivo. Assolutamente mi devi dare del tu, Ciro, dai, dammi del tu.
Napoli! Ancora la marcatura per il 3-0, il pallone per Kvicia, Kvaratskhelia, 3-0 subito Maradona, andiamo a sentire l'esplosione dello stadio, andiamo da Biagio. Grande Napoli, 3-0 ha segnato. Apriamo i club e anche Biagio, perché insieme ai club adesso voglio sentire. Per il Napoli ha segnato con il numero 77 Kvicia. Biagio, anche tu! Kvicia! Grandi! Biagio, non ti abbiamo sentito! Chi ha segnato per il Napoli? Kvaratskhelia. No, Biagio, devo sentirti insieme ai club. Per il Napoli ha segnato con il numero 77 Kvicia. Allora Ciro, ti interrompo perché c'è un coro fortissimo qui al Maradona. Sentiamolo, Biagio, sentiamo. Grande Biagio, io torno subito a Brescia. Andiamo dal nostro amico direttore sportivo. 3-0 per il Napoli. Fare un commento a questa gara diventa semplice, però voglio sapere, caro amico mio, ma stiamo giocando, Ciro, ma non bellissimo. Quando uno gioca così ti viene la voglia di vedere una partita, e il Napoli quest'anno ci sta facendo divertire, guarda. Veramente ci sta facendo divertire. Intanto se fosse fallo, no, non c'è fallo per il Napoli. Victor Osimhen si lamenta per un tocco di mano. Intanto qui vedo, secondo me questo era fallo, anche se Osimhen allarga un po' le gambe, ma in precedenza qui c'è fuori gioco. Kvara no, quindi la posizione è regolare. Napoli, questo è il gol di Kvicia Kvaratskhelia. Io vorrei rivedere l'azione di prima, perché secondo me intanto vedo Pinerolo che mi chiede la linea. Andiamo a Pinerolo, cosa succede? C'è infatti ragazzi, c'è una bolgia qui, ragazzi, non si capisce nulla. Rigore del Napoli. Abbiamo tutto, però io adesso lo vedo con 30 minuti di ritardo adesso. Posso fare... No, è calcio di punizione, non è rigore. Calcio di punizione per il Napoli. Punizione per il Napoli sul lato destro dell'attacco. Ci sono Mario Rui e Piotr Zielinski sul pallone, ci sono tanti amici che scrivono Forza Napoli, Kvara, Forza Napoli signori, Massimo Riccio, Kvara, poi c'è Vamos, Massimo Riccio, c'è anche Forza Milan, dice Mirko Versace. Vabbè, contento tu. Mario Rui la mette in mezzo, la conclusione. Che cosa ha fatto? Kvara? Andiamo a Teano, che sta succedendo a Teano? Che succede a Teano? Questa Napoli ci fa divertire, e anche ho l'occasione per salutare gli amici di Brescia e Pinerolo. Siete grandissimi, ma siete grandissimi, vi amiamo. Grande, vi vedo belli festosi, è così che vi voglio, belli e festosi. Dobbiamo fare altri 3 gol, scrive Asia Meta. Aniello Montuori dice ci stiamo soltanto divertendo, altro quadro di Maradona, guarda lì, guarda, che bello Diego. Intanto non svegliateci più, scrive Nico Giangio, tanto Kim Min-jae tiene il possesso del pallone,
Anghissà, porta palla lui, Frank Zambo, Anghissà, accelera lui, palla al piede, l'appoggio per Kvara serve Mario Dui ancora per Kvara ancora per Mario Dui serve Stanislav Lobotka tiene il possesso, l'appoggio e lo scarico è per Mario Dui, all'indietro per Juan Jesus, il servizio è su Kim Min-jae. C'è ancora Piotr Zelinski, scarica su Lozano, lo trova a destra libero, all'indietro per Piotr Zelinski per Stanislav Lobotka all'indietro per Juan Jesus, che Ic Napoli mi verrebbe da dire. Possiamo dire Ic Napoli? E allora diciamolo, Ic Napoli, palla in mezzo per Victor Osimhen, lo facciamo diventare un tormentone, Emanuele. Ic Napoli, lo facciamo diventare un tormentone, ci proviamo. Ragazzi, Roberto, lo facciamo diventare un tormentone questo Ic Napoli? Ciro, io aggiungerei Wanam che Napoli. Wanam che Napoli è. Tiri l'acqua al mulino tuo. È normale. Intanto, e allora proviamo. Vai, ci sto. Wanam che Napoli. Wanam che Napoli. Bravo, così, Wanam che Napoli, così. Tira la bandierina per il Napoli con Zelinski, c'è tutto lo stadio che sta applaudendo. Voglio morire, godo, ti amo Napoli, Anthony Ficarra, solo un allenamento, dice Forza Napoli, Aniello Montuori, Kvara Top, Temuri Mikava, Forza Napoli, Simona De Grandis, tiro dalla bandierina. Attenzione a Mario Dui che la mette in mezzo, il colpo di testa di Frattesi, e ancora Kvara sul fondo Kvicia. Ancora Kvicia, Kvaratskhelia, corro da Biagio Barone, Biagio, Wanam che Napoli, Biagio. Wanam che Napoli, questo è il nostro inno. È il nuovo tormentone, Wanam che Napoli. Wanam che Napoli, lo slogan. Esatto, dobbiamo chiamare qualcuno della curva B e lo facciamo annunciare allo stadio. Sì, magari Decibel Bellini che grida Wanam che Napoli, ti immagini? Bellissima questa scena. Irene Nocera scrive: Forza Napoli, forza Spalletti, forza ragazzi, Irene Nocera da Nocera Napoli, anzi da Cerra Napoli, scusami. Allora, seguiamo il Sassuolo in avanti, attenzione, il cambio di gioco a cercare Lorientè, è sempre lui Lorientè, palla che però termina in fallo laterale. Allora, vediamo un po', voglio andare a vedere perché mi arrivano anche tanti messaggi. Allora, io voglio salutare, fermi tutti Emanuele, perché devo fare un saluto assolutamente, perché lei l'altra volta ha sbagliato diretta, dobbiamo anche dirlo, ha sbagliato diretta, ma ha salutato me in un'altra televisione. E allora io voglio abbracciare tantissimo Angela Picardi, che mi sta seguendo da casa. Ciao Angela, un bacione, ma un bacione soprattutto, un abbraccio al mio amico Pietro Picardi che mi manda la foto, ci sta seguendo da casa. E io, Angela è andata allo stadio l'altra volta, Emanuele, ha visto la partita, ha gioito per la vittoria del Napoli, uscendo dallo stadio non ha trovato il nostro Pasquale Cacciola che era inviato quel giorno, ma è andata in un'altra televisione a salutare me. quindi la saluto adesso, la mia cara Angela che mi sta guardando da casa. Io vedo un Biagio Barone immobile. Che stai facendo, Biagio? Diciamo che sto ascoltando un poco quello che succede all'interno dello stadio Maradona. Ci sono tanti fischi in questo momento, quindi cercavo di ascoltare un po' il commento tecnico da parte degli Biagio, ultras. secondo me i fischi anche erano per te. Anche i fischi, giustamente. Se ci sono applausi ci sono anche fischi. Biagio, Wanam. Dimmi. Wanam che Napoli. Bravo Biagio, subito Roberto. Sono qua. Roberto, Wanam che Napoli. Ecco, bravo Robby. Intanto vediamo cosa succede. Rimessa laterale per il Napoli con Giovannino Di Lorenzo, il capitano. L'appoggio è per Stanislav Lobotka, poi il tocco in fallo laterale è stato di Tosvet, ma che bello lo stadio di Armando Maradona. Tra l'altro 29 di ottobre fa un caldo di pazzi perché abbiamo ben 25 gradi
e vediamo lo stadio Diego Armando Maradona in tutto il suo splendore. Biagio Barone non in tutto il suo splendore, che vedo che parla. Che stai dicendo, Biagio? 1 minuto di recupero, l'ho annunciato in questo momento Decibel. Bravo Biagio Barone che ci dà la notizia, 1 minuto di recupero, quindi Biagio Barone, Biagio lo sai, no? Che a breve apriremo anche le linee telefoniche perché non ci facciamo mancare niente e tra l'altro si mangerà la torta in quel di Brescia, Intanto seguiamolo, questo minuto di recupero, poi faremo un giro per i club. Allora c'è Kim Min-jae che serve Irving Lozano, il pallone in avanti, Irving Lozano la porta, l'appoggia in mezzo, io voglio il terzo gol di Osimhen, non esiste proprio, io voglio il terzo gol di Osimhen per ricevere le sciarpe del Club Napoli Brescia, del Club Napoli Pinerolo, che devo aggiungere nella mia collezione. Quindi, caro Vittorino mio, devi fare gol il più presto possibile anche, va detto, no Emanuele? Anche perché, dice Emanuele Bernardo, ce l'ha a Fantacalcio e vorrebbe la tripletta di Vittorino Osimhen. Anche io, lo sai, ce l'ho al Fantacalcio. Intanto è finito il primo tempo, squadra degli spogliatoi, andiamo prima a Teano, subito a Teano, andiamo a Teano. Teano, oh, come ti chiami? Ciao, ma hai visto che bel Napoli che tifiamo quest'anno, che bella squadra! L'abbiamo perso, si è frizzato, ma me lo dite tutti quanti insieme, Wanama che Napoli? Sentiamo. Li abbiamo persi, andiamo a Pinerolo. Pinerolo, ci siete? Ci sentite ragazzi tutti? Così festosi! Pinerolo tutti quanti insieme, Wanama che Napoli! Sono tutti intanto è tornata la moglie dentro sul 3-0, io l'ho vista fuori per un attimo, quindi è entrata su... Me lo dite Wanama che Napoli? Pinerolo, mi senti? Mi sa che non mi sente. Mi sente o non mi sente? Mi sente? No, io lo vedo accarezzare la statuetta di Maradona. Mi senti? Oh, me lo dite tutti quanti insieme Wanama che Napoli? Grande! E adesso devo andare subito a Brescia, Robby! Oh, bravo Robby! Quel commento lo facciamo fare, visto che è finito il primo tempo, al nostro direttore sportivo, perché voglio sentire il commento a questo primo tempo, 3-0 per il Napoli. Il commento è molto semplice. Wanama che Napoli! Una squadra favolosa. Wanama che Napoli, questo è sicuro, caro Ciro. No, ma veramente stiamo veramente giocando alla grande, un calcio che ti diverte. Questo è il gioco del calcio, il pallone è un'altra cosa, questo invece è il calcio e il Napoli fa calcio, punto. È vero. Poche parole, ma il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. Calcio è per pochi, bravissimo, ma hai tolto la frase, bravo Ciro. Il pallone è per tanti, ma il calcio è per pochi. Mi raccomando Roberto, da oggi in poi hashtag Wanama che Napoli. Mi dovete aiutare, adesso... Lo dobbiamo diffondere. Hashtag Wanama che Napoli. E adesso la torta, subito la torta, bisogna mangiare. Corro a Teano perché vedo a Teano degli ospiti. Corriamo a Teano, andiamo a Teano. Eccoli qua. C'è quello che si è mangiato i tavolini e le sedie. Ecco, bravo, ti sei mangiato i tavolini con le sedie lì. Perché ti vedo bello ciotto. No, che poi ciotto
praticamente quando mi sono fatto un giro in Giappone, ciotto significa un poco, no? E stiamo là con tutti i compagni miei e come hanno sentito questa parola ciotto e qua ne stiamo dobbiamo salutare Irene Nocera. Mi puoi salutare in diretta? Certo che ti saluto, Irene Nocera, con gli amici di Teano, anche con voi. One Macannapoli. Il signore a fianco a te come si chiama? Mimmo, me lo fa il commento tecnico al primo tempo? La situazione è semplicissima, perché in effetti non è che abbiamo una squadra che sia all'altezza del Napoli, ragion per cui loro già sono venuti qui a Napoli e con la speranza almeno di portare un punto a casa, ma la cosa è impossibile per il semplice motivo che il Napoli è troppo forte, grandi. Apriamo, anzi dobbiamo aprire le linee, Emanuele, apriamo un pochino le linee. 081 353 8588 per chiamare in diretta, mi raccomando, chiamate in diretta in questo intervallo. Vado da Double B, è cambiato il numero, così abbiamo cambiato numero, eccolo qua, il numero nuovo, ma noi cambiamo tutto. 081 io ci ho messo 3 anni per imparare il numero e adesso l'abbiamo cambiato, giustamente. 081 1849 4575, questo è il numero nuovo. 081 1849 4575 per poter chiamare in diretta qui a Calcio Napoli 24. Vado da Biagio Barone. Biagio, mi senti? Non lo sento, Biagio, ma a Teano vedo una new entry a Teano. Chi è? Fammi vedere chi è. Andiamo a Teano. Teano. Ciao, come ti chiami? Walter, grande Walter. Walter, me lo dici One Macannapoli? One Macannapoli. Siamo con la classica birra Peroni. Giusto per fare un po' di pubblicità. 1946. Giusto, siamo troppo forti. Resta il fatto che siamo troppo forti. Speriamo. Dobbiamo continuare così. Emanuele, abbiamo una telefonata. Subito al telefono, pronto? Pronto, Ciro, buon pomeriggio. Ciao, ben trovato, come ti chiami? Non mi riconosci? Ma che sei Raffaele, sei? Sì. È grande Raffa. Mamma mia, guarda perché Napoli. Bravo Raffaele, bravo. Spettacolo allo stato puro, direi, no? Sì. Mamma mia. Ma dei 3 gol, quale ti è piaciuto di più? Diciamo che dei 3 gol mi è piaciuto quello di Kvaratskhelia. Quello di Kvara? Sì, però Raffaele devi tifare per il terzo gol di Osimhen, perché altrimenti Pinerolo e Brescia non mi mandano le sciarpe. Ho capito, va bene, allora quarto terzo gol di Osimhen, che devo dire più di questo? Dobbiamo fare il terzo gol con Osimhen. Sì, dai, ce la possiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Assolutamente. Grande. Bene, Ciro. Un bel Forza Napoli. Forza Napoli! Bravo Raffaele. Ciao Raffa. Un abbraccio grande. Buon pomeriggio, un abbraccio. Ciao. Allora, voglio andare a leggere i messaggi dove sono tanti amici, mi stanno scrivendo il numero nuovo 081 1849 4575. Ma andiamo a Brescia, perché a Brescia è arrivata la torta. Brescia, Robby. Ciro, ci stiamo degustando la torta in onore del nostro grandissimo Diego Armando Maradona. Robby, la signora alle tue spalle ha mangiato anche la forchetta e il piatto, adesso si sta allontanando per andare a fare il bis. Sì. È una bella torta grande, quindi bis per tutti. Bis per tutti. È buona, Robby, che gusto è? Buona, chantilly alle fragole.
Ottimo. Con panna ovviamente... Crema Sì, chantilly. con panna ovviamente azzurra e bianco, i colori del nostro magico Napoli. Ci mancherebbe. Io vedo intanto là in alto qualcuno che ci saluta. Sì. Ci sta salutando. Chi è? Come si chiama? Sì. Marco, il nostro socio che ti Grande Marco, un saluto a Marco. Chi abbiamo al telefono? Gennaro. C'è Gennaro 78. Gennaro anche di dove? Gennaro, prima di salutarti mi devi dire Wanama che Napoli. Wanama che Napoli. Bravo Gennaro, ben ritrovato, eccoci qua, mio amico Gennaro. Grande Genni. Che l'ha inventata. Gennaro, che Napoli, mamma mia, che Napoli. Spettacolo pure spettacolo, questi non si fermano più. Sì. Cavalchiamo questa onda che ormai travolge tutto e tutti. Gennaro, secondo te chi migliora in campo in questi primi 45 minuti? Io non vedo, cioè un po' devo dire la verità, vedo un po' giù ancora Anguissa, non è ancora pronto, anche se lui sta facendo dei tocchi, però io adesso con il risultato sul 3-0 lo risparmierei il secondo tempo, farei entrare Dombelé, perché diciamo, si vede non c'è ancora il ritmo ed è giusto pure che sia così, che dopo tanto e anche per salvaguardarlo per le prossime partite, farei entrare Dombelé e poi man mano tutto il resto con i cambi che questi che entreranno nel secondo tempo saranno ancora più affamati di quelli che stanno in campo. Gennaro, c'è questo amico Roberto Norelli che dice: però devo dire che abbiamo concesso troppo in difesa, con squadre più forti probabilmente avremmo preso gol. Tranne quell'azione che lì ha sbagliato un po' Di Lorenzo, ma tranne quello, però se non vuoi concedere qualche minuto anche agli avversari, perché poi cioè, il Sassuolo lo sappiamo, caro Ciro, si gioca la partita, non viene qua a mettere il pullman davanti alla difesa. È una squadra che qualche azioncina gliela concediamo pure, ma poi per il resto non c'è stata gara, Ciro. Assolutamente sì, d'accordo con te. Salutarti, buona domenica. Grazie Gennaro. E a tutti gli amici dei club Napoli. Gennaro, e cosa dobbiamo dire, Gennaro? Bravo Gennaro, subito a Pinerolo che mi stanno chiamando a Pinerolo. Pinerolo c'è stato mio figlio a fare il militare. Grande. Ciao Gennaro, ciao. Andiamo subito a Pinerolo, ragazzi, ditemi tutto. Ragazzi, tutti qua dietro, ragazzi. Allora, Ciro, è molto importante. Qui abbiamo il nostro caro socio amico Gaetano, anche un famoso cantante neomelodico della zona. Avevamo piacere, se possiamo, se abbiamo l'opportunità di farlo cantare. No, ma devi farlo cantare, non è che possiamo, devi farlo cantare. Uno spezzone, ragazzi, uno spezzone. Vai, uno spezzone, vai. A tutti i tifosi del Napoli, è la città del Napoli, è la più bella del mondo. Stai lontano da sto gol, non te ne conto, non ti vado che sta ma sicuro che sta Grandi, tutti canterini oggi. Guarda, c'è Biagio Barone che sta cantando, era spettacolare questa immagine. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, ciao, come ti chiami? Da dove ci chiami? Ciao, sono Gennaro da Firenze. Ciao Gennaro. Senti, io, allora, da Firenze la gioia è ancora più forte quando vinci il Napoli, capito? Immagino. È una gioia immensa, capito?
certo, anche perché poi veder giocare il Napoli così, da quanto tempo che non vedavamo un Napoli del genere? No, ma io ho visto anche gli scudetti di Maradona, tutti, ma ora questo è un Napoli ancora forte, capito? Intanto Ahmed Traoré dovrebbe entrare per il Sassuolo in campo. Ma tu, Gennaro, chi manderesti in campo per il Napoli nel secondo tempo? Io Raspadori e Simeone. Raspadori e Simeone. Me lo dici anche tu, Juan Macannapolo? Non ho capito, scusami. Juan Macannapolo. Juan Macannapolo. Bravo, grazie Gennaro, un saluto. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo da Biagio Balone, dal canterino Biagio Balone. Vogliamo andare da Biagio? Biagio, ma che cantavi, Biagio? Juan Macannapolo. Bravo Biagio. Biagio, senti, allora nella nostra chat è arrivato un messaggio perché ti hanno visto cantare ma non ti abbiamo sentito, quindi se cortesemente puoi intonare la canzone che stavi cantando. Veramente io stavo cantando proprio questa canzone che sento dall'interno dello stadio Maradona. No, ma io la voglio sentire cantare, però. Voglio sentirti cantare, Biagio. Napoli è distrutta, Vesuvio è erutta. Non so se lo senti, si sente il coro. Devo dire la verità, è davvero emozionante. Ti vedo, Biagio, cioè nel senso vorrei vederti guardare nella telecamera, ma ti vedo cioè secondo me tu lì hai una bella ragazza che è posta in lontananza e tu guardi lei perché non guardi mai in telecamera. No, 100 euro l'intera. 100 euro, dai. Abbiamo una telefonata, Emanuele? Andiamo al telefono, pronto? Pronto, sono Giorgia. Ciao. Hai visto che bel Napoli? Sì, è un Napoli da paura, veramente. Da paura. È un Napoli bellissimo. Me lo dici, Juan Macannapolo? Io sono siciliana. E non fa niente, me lo dici lo stesso in siciliano. Juan Macannapolo, forza. Uè, Napoli. Bravo, hai visto? Ce l'hai fatta lo stesso. Che secondo te questo secondo tempo quanto finisce? Secondo me 5-0, 5-1. 5-0, 5-1. Forza Napoli, me lo dici Forza Napoli? Forza Napoli sempre. Grazie, ciao. Corriamo subito da Bello, andiamo da Bello. Fresco, la torta è finita, guarda, però io ho pensato che e quindi ma ce l'hai anche sul naso! Ce l'hai anche sul naso, vabbè! Ciao Gino, sei fresco! Sei il numero 1, sei il mio idolo! Fai come te, sei bello! Grande! Robby, vi siete mangiato pure il tavolino con le sedie lì a Brescia? Non ti sento, Robby, non ti sento. Mi senti? Ecco, adesso sì, vi siete mangiati pure il tavolino con le sedie, ho detto. Pure il tavolino con le sedie, tutto, torta finita, ormai bello si sta leccando anche il cartoncino. Robby, io vado anche al telefono, chi c'è al telefono? Pronto? Ciro. Grande Antonio, amico mio. Ciro, sta a posto. Ma niente di meno, abbiamo il cuore nello zucchero. Antonio, voglio che mi dici Juan Macannapolo. Guarda, senti una cosa. Vai, dimmi. Hai avuto il regalo? Ma abbiamo avuto il Sassuolo ha avuto 3 babà per ora. Poi ci manca il contorno. Ci manca il contorno. Antonio, però mi devi dire Juan Macannapolo. Juan Macannapolo. Bravo Antonio. Vai, sentiamo il contorno, pronti per fare il ritaglio e finire su TikTok, via! Ma è a TikTok, Ciro, ma pensi che ora devono entrare qualcuno per fare il turno vero? Sono d'accordo, intanto è ripartito il match, si sta giocando lo so, da 1 minuto e mezzo. Ciao, grazie. Saluto a tutti. Ciao Antonio, grazie. Richiudiamo le linee per il momento, anzi, le vogliamo lasciare le linee aperte, magari portiamo pure loro in diretta. Emanuele, tanto stai senza far niente. Biagio Balone è scomparso. Dove è andato Biagio? Ma dove è andato? Eccomi. Ma lo vedi correre Biagio? Eccomi. Biagio sei la mia vita, lo sai Biagio?
anche sulla mia, è una dichiarazione d'amore in diretta. Biagio, l'altro giorno io ho detto che io ed Emanuele Bernardo siamo Crick e Croc, e si dice Crick, Croc e Rotescort, e io lascio dire a te chi sei. Rotescort. Bravo Biagio, al telefono, abbiamo un amico al telefono. Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciro. Sì. Ciro. Ciro di Ercolano, Ciro. Ciao Ciro, ben trovato. Ciro. Dimmi. Sei un signorina, ma c'è la cecchetta bella. Che fa? Non ho capito niente, Ciro. Non ho capito cosa hai detto, giacchetta? Avanzatemi una bella cecchetta scura. Ma ok. bella giacchetta è chiara. Ok. Come può avere invece lo scudetto? Con questa freschezza, come fa invece lo scudetto? Ma dobbiamo per forza, non possiamo non vincerlo quest'anno. Ciro, me lo dici pure tu, Wanama che Napoli? Wow, bravo, io che Napoli. Bravo Ciro, forza Napoli. Io che Napoli. Grazie Ciro, un abbraccio. Ciro. Ciao. Arrivano quindi i complimenti pure alle giacchette mie di Biagio Barone dall'esterno dello stadio Maradona. Intanto c'è la conclusione del Sassuolo che ha visto la deviazione, c'è Meret, c'è anche Tosvet, si lamentano tutti in pratica di questo, non si capisce se tiro la bandierina oppure no, si gioca. Nel frattempo voglio leggere messaggi. Palingenius, non ci sono più parole per questo Napoli e per quel fenomeno di Kvicia e di cognome fa Kvaratskhelia. Wanama che Napoli, hashtag Antonella Giamundo, brava, così la cosa nostra, dice Alex Murphy. Pietro Picardi, un saluto a te, un abbraccio. Mi saluti Bird Channel? Ma certo che ti saluto, ciao Bird. Ma seguiamo qui Kvaratskhelia, cambio gioco a cercare Di Lorenzo, il controllo in area di rigore del capitano Di Lorenzo. Di Lorenzo prova a sfondare la deviazione e la palla poi viene controllata. Siamo primi con 32 punti. Anthony Ficarra, se non vinciamo noi ve lo auguro a voi, dice Ale YouTube 85, non so che però perché squadra tifi. Ho perso tanti messaggi, spero di recuperarli. Forza Napoli, Massimo Ricci, è iniziato il secondo tempo, rientriamo in campo. Forza Napoli, Palingenius, è iniziata Waiu, Wanama che Napoli, Pasquale Avallone, magari vinceremo 10-0. Ancora Forza Napoli, Mota Zampu. Ragazzi, una dedica a Napoli, Massimo Riccio. Wanama che Napoli, Mota Zampu, anche Franklin The Gamer. Wanama che Napoli, pronto? È caduto sul più bello, Wanama. Intanto c'è Pinerolo che mi chiede la linea. Torniamo subito a Pinerolo, dimmi tutto. Ciao Ciro, niente, se vuoi un pronostico per i cambi. Attenzione, scusate, attenzione, no, cosa è successo? Io ancora non l'ho visto, dimmelo tu. Osimhen no, ha passato in mezzo, ma Victor Osimhen che se n'è andato proprio in velocità incredibile, prova a sfondare tutto e tutti, serve Kvicia invece di calciare, non mi fa prendere la sciarpa del club Napoli Pinerolo, del club Napoli Brescia, deve buttarla dentro. Seguiamo chissà l'apertura, però torno a Pinerolo perché mi stavi dicendo il pronostico sui cambi, mi dicevi. No, Ciro, sì, sui cambi, non voglio dare un pronostico di risultato perché sicuramente penso che è abbastanza scontato. Io adesso, diciamo dal 60° in poi, comincerei a cambiare un po' qualche giocatore per farli ripiattare un attimino. Allora vi dico già il primo cambio, Demme al posto di Lobotka. Emanuele Bernardo, mi dicono la marina di Camerota che probabilmente è entrato, vedi un po', non lo so, mi ha scritto adesso sono connesso, non lo so, mi ha scritto, prova a scriverlo tu, non lo so, prova a scrivere tu perché non lo so, dimmi tutto ancora Pinerolo, mi stavi dicendo, scusami. No, dicevo, tanto Kvara prova a piazzarla, respinta. Sì.
qualche cambio per fare rifiatare un po' i giocatori. Demme al posto di Lobotka, Politano al posto di Lozano, e io farei anche riposare Di Lorenzo e metterei Zanoli. È importante in questo momento far giocare tutta la rosa. Eccolo qui. Intanto salutiamo anche Mister Mascotto che ci sta guardando. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, ciao, sono Gennaro dalla Cassigna. Ciao Gennaro, ben trovato. Senti, io allora volevo fare Gennaro, una precisazione. Gennaro, allora, per entrare in diretta devi dirmi Wanama che Napoli. Wanama che Napoli. Bravo, vai. Scapastella è il migliore secondo me, è lui che fa il gioco del Napoli. Sì, sono d'accordo. Sta facendo una partita incredibile anche oggi. Pronto? Sì, mi senti? Sì, no, dicevo, non è Maradona, però è forte, è troppo forte questo ragazzo. Assolutamente d'accordo con te, però voglio sapere da te, secondo te chi entrerà nel corso del secondo tempo? Secondo me Raspadori. Al posto di? Di Osimhen. Credi al posto di Osimhen? Va bene? Va bene, grazie. Forza Napoli. Sempre, mi raccomando ragazzi, quando telefonate, parola d'ordine, Wanama che Napoli, 081 1849 4575, andiamo a leggere i messaggi. Forza Napoli, Wanama che Napoli, Mota Zampu, Antimo di Foggia, siamo i più forti, però stiamo sempre con i piedi per terra, splendido il maestro Spalletti, Forza Napoli, Nino Napodano, un saluto anche tanti amici che scrivono Forza Kim, Vittorio Russo, Napoli campione d'Italia, dice Franklin The Gamer, piano piano, però ragazzi, anche perché io vedo Biagio Barone che si stava toccando qualcosa. Biagio, perché quando ho detto Napoli campione d'Italia ti stavi toccando, Biagio? No, era un'interferenza di camera forse. Interferenza di camera? Biagio, sì, il sole è andato via, non ti illumina più. Di solito si dice che il sole illumina i belli, mi farei una domanda. Forse è cambiato qualcosa nel frattempo, però intanto all'interno del Maradona sento dei fischi, quindi penso una azione d'attacco da parte del Sassuolo. Intanto è proprio il Sassuolo in avanti con il pallone verso l'Orientè, il controllo è di Maxime Lopez che torna sui suoi passi, 55 sul cronometro, a breve torniamo al telefono, pronto? Bravo, dimmi tutto, come ti chiami? Sì, mi chiamo Sergio. Ciao Sergio. Fratello Sergio. Sergio, che Napoli spettacolare, Sergio. Napoli è il cuore mio. È il cuore tuo, bravo, grande Sergio. Sì. Grande Sergio. Ciro, penso che mio figlio, 18 anni fa, ha perso il club Napoli a Milano. Ah, grande. Arturo Tumolo. Grande, intanto entra Dombelé sul terreno di gioco. Entra Dombelé ed entra anche Elmas, fuori Piotr Zelinski e Anghissà. Quindi fuori Zelinski e Anghissà, dentro Elmas e Dombelé. Secondo te scelte giuste quelle di Spalletti? Spalletti fa solo cose giuste, fa solo cose buone. Grande. Spalletti sa che le gatta fa. Bravo, esatto. Fino a quando le cose vanno bene sicuramente. Grazie. Io spero che adesso il risultato finisce così, 3-0. Speriamo invece che possa arrivare qualche altro gol, perché mi serve la tripletta di Osimhen, altrimenti Brescia e Pinerolo non mi spediscono le sciarpe. Ciro, io mi il risultato esatto, 3-0. Mi dispiace per te, ma io ho bisogno del quarto gol. Con il Torino però ci pigliate. Grande. Su 3-0, ci pigliate. Bravo, grazie. Grazie, alla prossima. Vabbè, alla prossima. Ciao. Vorrei domandare una cosa, ma quando il Napoli è diventato così forte? Ma da quando il Napoli è diventato così forte? All'inizio della stagione, caro Massimo Riccio. Ce la faremo ad arrivare così fino a maggio? Nico Giangio, Wanama che Napoli scrive. Intanto attenzione, il conclusione di Frattesi e Alex Meret ci mette una pezza. Grandissimo intervento di Meret. Voglio un altro gol, dice Franklin The Gamer. Mi dispiace per il nostro amico, ma deve Napoli segnare un altro gol con Osimhen, tra l'altro. Torniamo al telefono, pronto?
Pronto? Ciao. Forza Napoli. Forza Napoli, mi devi dire Uomo che Napoli. Uomo che Napoli. Bravo, come ti chiami e da dove ci chiami? Sono Nino da Milano. Ciao Pino, dimmi tutto. Nino, scusami. Come la sirena, Nino. Io non sto vedendo la partita per televisione perché preferisco stare su YouTube con lui. Ma grazie, troppo buono. Perché preferisco stare più con voi che comunque dobbiamo stare veramente con i piedi per terra, con intelligenza arriviamo fino in fondo. Dobbiamo arrivare fino in fondo, ce la dobbiamo fare. Sì, ma abbiamo una grandissima squadra, è un grande maestro che Spalletti, per me. Sono d'accordo con te. Ludocel l'Arcangelo scrive: segnerà Lozano? La giro a te la domanda, secondo te segnerà? È caduto? L'abbiamo perso? Peccato, magari ci richiama. Torno da Robby, andiamo da Roberto Stanzione. Roberto, vai Ciro. Robby, voglio il coro, Robby. portare sto pallone. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Robby, sulla nostra chat ci stanno chiedendo se Bello si è pulito il naso. Bello, hai pulito il naso? Mi chiedono dallo studio. Adesso arrivo. È pulitissimo! Bello, è pulitissimo! Fresco, quanto sei bello! Calcio d'angolo per il Napoli, Osimhen di testa, arriva Dombelé, non riesce a calciare ma lotta Dombelé, Tanguy Dombelé, l'esterno per Kvala, Dombelé, la conclusione sul fondo, andiamo al telefono, pronto? Ciao! Uomo che Napoli! Bravo, così ti voglio, dimmi tutto! Ciao ragazzi, è la prima volta che vi chiamo. Grazie, come ti chiami? Gerardo, è vero che è la prima volta che chiami perché hai visto quel bel figliolo di Biagio Barone fuori dallo stadio Maradona e per questo hai chiamato per la prima volta in trasmissione? Guarda che Biagio Barone lo sto seguendo da molto tempo, sta sempre fuori, ma non ho capito perché non guarda nella camera, non ho capito perché. Gliel'ho detto anche io perché non guardi in camera. Siete grandi ragazzi, sempre grazie. Forza Napoli, sempre. Grande, grazie. Attenzione ancora Alex Meret che va a bloccare questo pallone su Frattesi o Tosvet, non lo vedo a terra, sembra Tosvet che è andato a calciare in area di rigore la parata di Meret sugli scudi oggi, vero Pinerolo? Torniamo a Pinerolo. È vero che Meret sta facendo una grande partita? Pinerolo, mi senti? Sì, ciao. È vero che Meret sta facendo una grande partita? Assolutamente, molto attento in porta, sta uscendo anche bene, devo dire che il ragazzo è cresciuto molto quest'anno. Dopo le pressioni del mercato estivo devo dire che siamo molto soddisfatti e siamo contenti che un portiere italiano della nazionale sia rimasto a Napoli e sia il nostro numero uno. Quindi siamo orgogliosi di Alex Meret. Un commento lo voglio anche dagli amici di Teano. 60 sul cronometro, seguiamo per Dombelé dentro per Lozano prova a metterla in mezzo, ancora Irving Lozano la controlla con la coscia, il tocco è per Tanguy dentro per Kvicia, palla che finisce sul fondo. Amici di Teano, mi sentite? Sì, Ciro, siamo qui, dimmi. Teano, voglio sapere questi cambi con Dombelé dentro e con Elmas, secondo voi scelta giusta? Scelta giusta, dai, ci stanno, va bene così. Volevo spendere due parole, come dicevi tu proprio adesso, in favore di Meret. Abbiamo fatto 4-5 sbavature, sai, pure il risultato te lo permette, quindi è normale, però complimenti che si è fatto sempre fare punto, non è facile farsi fare punto quando arriva un tiro ogni quarto d'ora durante una partita. Lui ha fatto 4-5 parate veramente. Attenzione però perché a terra c'è Kvicia Kvaratskhelia.
ha sentito qualcosa, Quiccia, c'è Spalletti che sta seguendo con attenzione, c'è Giacomo Raspadori pronto ad entrare sul terreno di gioco. Allora, Quiccia si è alzato, è leggermente claudicante, non sappiamo, penso possa essere qualcosa muscolare, penso possa essere problema muscolare. Intanto è pronto Giacomino Raspadori, andiamo al telefono, pronto? Niente, è caduto al telefono, si è fatto male Quiccia Kvaratskhelia, speriamo non sia nulla di grave, seguiamo Lozano che se ne stava andando, intercettato il pallone, concentriamoci qualche minuto sul match, ovviamente le linee sono sempre aperte, 081 18 49 45 75 per poter chiamare in diretta. Lorientè, il tocco all'indietro, il Sassuolo gestisce il pallone con Rogerio, poi c'è ancora Lorientè che cerca la conclusione da casa sua. Che comodità, mi verrebbe da dire, che comodità Lorientè, sempre così. Biagio Barone se la ride. Biagio, ma che ti ridi, Biagio? Ti rido da ciò che dici tu, questo mi viene da ridere per ciò che dici tu. Io diciamo che prima hai detto siamo Crick, Croc e Aradej Court. Posso dire Manuele, non lo so, però la stessa battuta prima di Nino con la sirena l'abbiamo fatta tutti e due. Ecco qua, vedi, questo è grave questa cosa. Palla lunga, Consigli esce. Molto andiamo grave. Al telefono, pronto? Che Napoli. Bravo. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Armando, ti sta piacendo questo Napoli? Speriamo però che Quiccia non si sia fatto male. Esatto, perché se sono inguaiato. Tra l'altro è rientrato sul terreno di gioco, quindi altro che fatto male. Lo vedo correre bene, bisogna continuare così. Noi intanto sostituzione nelle fila del Sassuolo, dentro Alvarez, fuori Pinamonti. Sì. Quanto finisce secondo te? Per me, secondo me può finire un 5-1. 5-1. Se lo fai secondo te un altro gol Osimhen, così tifi per me e per le sciarpe che mi devono regalare? Sì. Grazie. Lo fa. Ciao, grazie. Intanto è entrato anche Enrique per il Sassuolo. Corro da Bello, andiamo da Bello, prontici, eccoci. Ciro, quasi stava sentendo male Bello, quando ha visto Kvara a terra. Si è ripreso Kvara, si è ripreso. Sta bene. Allora il Liverpool segna lui al Liverpool, segna lui, sta bene. Va bene, pesco, va bene. Abbiamo fatto una coppietta oggi, bello e fresco. grande Ciro. grandi voi. Biagio, dimmi, Ciro. Mi fai sentire un po' lo stadio, Biagio? Certamente. In questo momento è un po' basso, però un po' basso, come te, diciamo. Stessa altezza. Esatto. Biagio, devi sapere che c'è Emanuele Bernardo che si sta facendo una pancia di risate. Immagino. Cioè, tu lo sai, no, che hai deciso di fare un guaio? Cioè, questo per te sarà un guaio da oggi in poi. Sicuramente, però problema vediamo tuo. Se... E intanto sento lo stadio. Sì. Che stanno cantando, canta insieme a loro. La. In questo momento non c'è un... Cos'è la? Cos'è la? Roberto, vieni in soccorso. Voglio chiedere un attimo una cosa. Dimmi, perché se non erro, Pinerolo, il giorno della partita Ajax-Napoli, quindi il famigerato 6-1, ha dato un pronostico molto bello. Ma il pronostico questa sera l'ha dato Pinerolo? Cioè, al momento ha detto 3-0. No, vabbè ragazzi, adesso... No, Pinerolo ha detto che niente pronostici, lo stavano picchiando prima per i pronostici. No, però se volete un pronostico ve lo do, Vai, pronostico. No, ragazzi, calma.
È un casino, ragazzi, qua mi vogliono menare. Non posso, scusate. Niente pronostico. Roberto, aiutami tu, Roberto, con Biagio Barone. Come devo fare con Biagio? Non lo sento, Emanuele, non sento Roberto. Ecco, Roberto, non ti senti... Oh, forse era quella la canzone. Era quella la canzone. E faglielo sentire, sì. Faglielo sentire di nuovo a Biagio. Sia sempre qui insieme a te per Napoli combattere. La 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 la, sia sempre qui insieme a te per Napoli. Intanto Biagio Barone ci chiede la linea. Biagio, cosa è successo? No, niente, ho detto è quasi sincronizzato con lo stadio Maradona il coro, è quasi uguale, nello stesso Sì, Biagio, tempo, ma io voglio sentir cantare te però. Eccola. Niente. Biagio, vuoi fermare quelle due persone alle tue spalle? Signori, volete intervenire? Calcio Napoli 24 in diretta. Signora? No, scappano. Ci proviamo. Biagio, sai come ti ho immaginato in questo momento? Come? Mentre correvi col cellulare dietro al pullman del Napoli. Non lo so, ho avuto questa scena. Non è una bella scena, però... Non ricorda la scena, Emanuele, ma come fa a non ricordare la scena? Ho detto non è una bella scena da vedere. Ah, non è una bella scena. La ricordo la scena. Ecco. Ricordo anche il mio fiatone. Ecco, concentriamoci un po' sul match. C'è la rimessa laterale per il Napoli. Minuto 69 sul cronometro, è pronto Giacomino Jack Raspadori. C'è il cambio, vediamo la sostituzione. Spalletti dice sì, no, l'arbitro dice no. Si gioca ancora con Juan Jesus che appoggia il pallone al sudcoreano Kim Min-jae. L'apertura per Giovanni Di Lorenzo, poi è Tanguy Ndombele, ancora Kim Min-jae. Kim porta il pallone, l'apertura a destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, servizio per Irving Lozano, poi Tanguy Ndombele, Napoli al piccolo trotto adesso con Juan Jesus. Juan Jesus si ferma, torniamo al telefono, pronto? Pronto? Ciro! Ciao! Juan del Napoli, brava! Però devi ascoltarmi dal telefono e non dal televisore, altrimenti c'è ritardo. Senti, io sono di Napoli, però sono gatteano, però mio marito è un tifoso al 100%, ha giocato pure. Juan, che Napoli! Grande! Grandissimo! Grande! Ciao, grazie mille. Grazie. Ciao. Ormai sta spopolando questo Juan che Napoli. Qui c'è fallo su Mario Rui. Ci sono gli applausi, vediamo gli applausi da Pinerolo e Teano. Applausi, perché applaudite? C'è anche Biagio che chiede la linea. Biagio, che succede? Sì, ci sono stati tantissimi applausi qui a Maradona. Te lo dico io, Biagio, perché sostituzione nelle file del Napoli, esce con il numero 77 Kvicha Kvaratskhelia e dentro con il numero 81 Giacomino Jack Raspadori. Questo è il motivo degli applausi, Biagio. Accennare io questa cosa e devo dire la verità, veramente è stato un applauso molto forte sia di incoraggiamento per Raspadori e sia di ringraziamento per Kvaratskhelia. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Gino, Mr. Mascot, in Napoli. Grande! Wow, in Napoli, Mr. Mascot, vedi? Oh, Gaetano Attianese, grandissimo Gaetano Attianese. C'è Mister Mascotto. Mister Mascotto, quello di numero. Gaetano, qual è il calciatore che ti sta piacendo di più di questo Napoli? Non si può giudicare perché stanno giocando tutti quanti bene. Stanno giocando tutti quanti bene. Gaetano,
Ovviamente oggi deve vincere il Napoli e domani deve vincere la nostra Juve Stabia. Senz'altro. Ah, grandissimo. Però che fanno entrare a mister, però. Me lo dici, Forza Napoli? Forza Napoli. Grazie, grande. Pure mister lo dice io. Forza Napoli. Grande. Ciao Gaetano, grazie. Ciao. Ciao Gaetano Attianese. Giacomino si accentra, perde palla, attenzione, porta poi Frattesi il pallone su. Voglio leggere qualche altro messaggio. One Amica Napoli, scrive Antonio Vasco, 17 partite, 49 gol. Da vero sportivo devo fare i miei complimenti al Napoli per il triplete vinto, caro amico mio, che ti firmi tutte risatine. Mi sa che ti stai un pochino a rosicare. Irene Nocera, mi regalate la bandiera del Napoli? One Amica Napoli, Irene da Nocera, quale bandiera? Alle mie spalle c'è il LED wall di Calcio Napoli 24, quale bandiera? Tanto vedo che a Brescia qualcosa succede, si sta sistemando qualcosa. Mi concentro qualche minuto sul match, raccontiamolo un po', con il pallone che Raspadori non riesce a sradicare dai piedi di Frattesi. Allora è Maxime Lopez che apre a destra dove c'è Lorientè. Lorientè la mette in mezzo, è andato Giovannino Di Lorenzo in diagonale a chiudere il controllo del pallone di Lorientè, ancora per Maxime Lopez. Poi guardate, ve lo dico io, c'era Osimhen che è andato dietro a recuperare il pallone, poi il traversone, il colpo di testa che finisce sul fondo con Alex Meret che controlla senza problemi. Godo tantissimo. Billy Collins, qual è il vostro numero? Nico Giangio in sovraimpressione, lo vedi Nico? 081 353 4... No, abbiamo cambiato il numero di nuovo, Emanuele. No, torniamo al numero nuovo. No, non è questo. Forse per questo Nico Giangio. Eccolo qua, Nico Giangio 081 18 49 4575. Questo è il nostro numero, caro Nico Giangio. Puoi chiamare. Nel frattempo c'è qualcuno che dalla redazione, dal canale YouTube, ne sta mettendo un altro di numero. Cortesemente vedo sul canale YouTube che qualcuno ha scritto un altro numero ancora. Bisogna togliere questo numero perché non è questo il numero. Eccolo qui, adesso il nostro Emanuele Bernardo ve lo mette anche su YouTube. Il nostro numero di telefono è questo: 081 18 49 4575. Questo è il numero per poter chiamare in diretta. Calcio di punizione per il Napoli, lo seguiamo in presa diretta sul pallone Tanguy Ndombele. Ndombele mi fa paura solo a guardarlo. Io ho avuto l'opportunità tra l'altro di vederlo quando con la Juve Stabia siamo andati a giocare al Maradona. A me fa paura, anche se non è tanto alto. Calcio di punizione per il Napoli, Mario Rui, Raspadori e Ndombele sulla sfera, ma credo che Giacomino stia contando i passi. Tendiamo il fischio dell'arbitro, parte, vediamo la conclusione, fischia l'arbitro, parte Raspadori, palla che prende il palo alle spalle di Raspadori e finisce sul fondo, peccato, la palla è stata tra l'altro deviata, altrimenti questo era gol. Vado a Teano, andiamo a Teano. Eccoci, lo facciamo questo quarto gol? Lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare perché è importante, ci vuole, lo vorrei vedere anch'io un altro gol. Perché deve segnare Osimhen, giusto? Altrimenti non mi arrivano le sciarpe. Sì. Tifi per me. Soprattutto deve segnare Osimhen. Cartellino giallo intanto per Lorientè per fallo su Lobotka. Deve segnare Osimhen, dicevi, e poi? Biagio Barone alza la mano. Biagio, che succede? Biagio. Il pallone per Ndombele la blocca. Intanto qui c'è ancora, almeno non è arrivata ancora, arriva fra un quarto d'ora il gol, però lo sentiamo. Vediamo con Osimhen, Vittorino mio, e arrivano le sciarpe,
Oh, le sciarpe sono mie. Andiamo allo stadio, andiamo da Biagio. Allora, caro Ciro, hai guadagnato questa sciarpa, mi sa. Due sciarpe. Hai vinto questa sciarpa. Due sciarpe, Pinerolo e Brescia. Nel frattempo c'è una signora che vuole venire qui in diretta con noi. Vai, chiama la signora, fai venire la signora. Chi è? Vediamola. Signora, c'è Ciro Novellino in diretta. C'è Ciro Novellino in diretta con noi. Venga qui a raccontare un po' quello che... Mentre Biagio Barone porta la signora in diretta, voglio andare da Bello Bello. Sciarpa, 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 sciarpa. Grande, grande Osimhen, Ciro, grande. Che tripletta di Vittorino, che tripletta. Te l'avevo detto che oggi era un'altra goleata, come le ultime partite. È vero, Emanuele, infatti dobbiamo anche aggiornare il nostro risultato. 4-0, andiamo a Teano, che succede a Teano? Forza Napoli, vi vedo gridare. Forza Napoli! Mamma mia! Sempre! Ragazzi, ma ecco, intanto dentro Demme e fuori Lobotka e dentro Zanoli e fuori Giovanni Di Lorenzo. Doppio cambio per il Napoli. C'è la signora, andiamo dal Maradona, andiamo da Biagio. Biagio! Allora, sì, Ciro, sono qui con la signora che si chiama? Federica. Andrea, signora per la Federica. prima volta anche qui allo stadio. La prima volta allo stadio? Ti sei divertito? Sì, la signora Federica, Andrea la prima volta allo stadio. Ciro, vuoi fare qualche domanda alla signora Federica? Beh, ci mancherebbe. A Federica voglio sapere, Federica, questo Napoli che segna, diverte, che fa gol su gol, quanto ti sta piacendo? Quanto ti sta piacendo questo Napoli che segna, si diverte e fa gol su gol? Tantissimo, è vero. Noi abbiamo questo piccolo tifoso a casa che vede tutte le partite e siamo venuti qui per la prima volta proprio perché questo Napoli ci piace. È forte, Biagio. quest'anno speriamo bene. Biagio, ovviamente Allora, a Federica devi far dire Wanama a Napoli. Esatto. Abbiamo lanciato un hashtag oggi noi di Calcio Napoli 24, Wanama a Napoli, ce lo dici in diretta? Wanama a Napoli. Brava Grazie, Federica. Grazie, Allora, grazie, Ciro, grazie ti do Biagio. la linea. Grazie Biagio. Intanto c'è Osimhen che di testa non riesce a servire. Vado a Pinerolo. Pinerolo, hai preparato il pacco? Ciro, sì, abbiamo già preparato tutto col presidente, te lo mandiamo presto. Grandissimo, dopo ci sentiamo ovviamente per l'indirizzo, è pronta la sciarpa. Vi farò ovviamente le foto, anzi sai che faremo? Faremo ancora peggio, le porteremo in diretta le sciarpe. Grande, è un onore per noi, grazie davvero. Grandi, a Teano, vedo movimento a Teano, che succede a Teano? Wanama che Napoli! Wanama che Napoli! Hai visto che tripletta ha segnato Osimhen? Sì, l'ultimo gol, bellissimo, tutti e tre i gol di Osimhen sono stati Bellissimo. Ciro, qua facciamo parlare i nuovi tifosi del Napoli, Bravissimo. I veri tifosi, e dobbiamo dargli un'altra soddisfazione di quelli che non hanno visto lo scudetto degli anni d'oro. Quest'anno è l'anno nostro. Ce la dobbiamo fare, forza Napoli sempre. Ce la faremo sempre. Andiamo al telefono, pronto? Wanama a Napoli. Grandissimo, come ti chiami? Nicola, sono di Brescia. Ciao Nicola da Brescia, dimmi tutto. Volevo chiedervi se il Napoli a fine dell'anno riuscirà ad avere questa forma nonostante ci sia un mondiale in mezzo. Guarda, ti rispondo subito perché tanti ovviamente pensano questa cosa. Ovviamente il mondiale fermerà per 2 mesi il campionato e quindi sarà dura. Però ti posso dire, intanto qui Meret con Mario Rui che gli ha dato un passaggio micidiale, cioè lo voleva in pratica sacrificare sull'altare del Maradona, Alex Meret, Mario Rui. Dicevo, si ripartirà e quindi dobbiamo essere positivi perché si ripartirà sostanzialmente con una nuova stagione
e io credo che ce la possiamo fare, possiamo ripartire alla grande. Grazie Ciro, grazie a te, grazie. Victor è scatenato, dice Anna Di Matteo. Da notare che il gol al minuto 77 anche fuori dal campo. Kvara, che gol! Biagio applaude. Biagio, che stai facendo, Biagio? Sto applaudendo al ritmo perché qui all'interno del Maradona è partito il coro Sarò con te. E cantalo anche tu, forza! Allora, chiedo a alle persone alle nostre spalle di cantare. Ci cantate Sarò con te? Lo stanno cantando anche se sono andati via. Da lontano mi stanno cantando. Sì, da lontano stanno cantando anche loro. Vuoi vedere un coro fatto bene? Apriamo tutti i club. Pinerolo, Brescia e Teano, mi sentite? Allora, al mio 3 dovete tutti quanti, tutti e 3 i club interi cantare Sarò con te. Al mio 3. 1. Ragazzi, 2, Sarò con te, per favore. 1, 2, 3, via! Sarò con te e tu non rivolare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Intanto cartellino rosso per l'Orientè. Sì, Sassuolo in 10, espulso l'Orientè per il Sassuolo per un brutto fallo. C'è anche un cambio nelle fila del Sassuolo. Forza Wagyu, dice Anna Di Matteo. Sì, che corazzata. Eccolo lì, cartellino rosso per l'Orientè. A terra c'è Raspadori, Giacomo Raspadori, cartellino rosso per l'Orientè. Io vado da Roberto. Roberto, minuto 85 sul cronometro, Roberto. Tanto se c'è Zanoli che la mette in mezzo, consigli la blocca. Giro rapido per i club. Napoli conduce 4-0, una partita senza storia dall'inizio. Grande Napoli, Ciro, sulla falsariga, come ti dicevo prima, di queste ultime apparizioni. Il Napoli è una squadra che gioca un grande calcio, veramente quest'anno abbiamo tutte le carte in regola per giocarci lo scudetto, e io penso che dopo la pausa mondiale Spalletti con le sue partenze e sprint riuscirà ad ottenere l'obiettivo. Facciamo gli scongiuri di Vitto. La squadra è forte, c'è. Da Brescia a Pinerolo, andiamo a Pinerolo. 85 sul cronometro, gara senza storia dall'inizio. Senza storia, devo dire una cosa, quest'anno a differenza degli altri anni c'è la maturità e la mentalità giusta per portare a casa lo scudetto. Io ne sono convinto. Sono d'accordo con te, proviamo ad andare anche a Teano, andiamo anche a Teano. Teano, mi sentite? Eccoli là, un bel Forza Napoli. Forza Napoli sempre! Grandi anche a Teano, si balla al Maradona, c'è la signora che balla. La signora fatta impazzire, quello sarebbe uno screen da fare per tutta la vita. Minuto 86 sul cronometro, concentriamoci un po' su questo match, andiamolo a raccontare con Sassuolo che è sotto di 4 gol, è pronto ad un ulteriore cambio dentro, è pronto ad entrare. Allora, a lui fuori Frattesi per il Sassuolo. In 10 riescono a fare un gol, dice questo amico, non ce n'è per nessuno, questo Napoli è vale e vince tranquillamente, scrive Ambrogioto. Il rinvio lungo arriva nella zona di Elmas, poi Mario Rui di testa, Demme all'indietro per Kim. Serve ancora Mario Rui? Abbiamo una telefonata, Emanuele? No. Poi c'è il
Il pallone riconquistato dalla Spadori per un attimo, all'indietro ancora Giacomino, prova a pressare, ancora la Spadori riconquista il pallone, serve Mario Rui, poi c'è Demme, Elmas all'indietro per Mario Rui che la tiene in campo, l'appoggio a Meret, per me va dato un voto alto a Meret. Pitti Pitti, Din Don Dan, One Cannapola. Il pallone per Lozano, ancora Lozano serve Zanoli, se ne va Zanoli in aria, Zanoli! Sul fondo, Napoli vicino al 5-0, Osimhen ha provato a tuffarsi in pratica dentro la porta, Victor Osimhen, c'è deviazione, c'è tiro dalla bandierina, c'è Biagio Barone con l'ospite, andiamo da Biagino. Sì, Ciro, sono con un ospite qui all'esterno, un piccolo ospite qui all'esterno del Maradona. In questo momento stanno uscendo dallo stadio. Esatto. Com'è stata questa partita? È stata straordinaria, diciamo che è stata una conferma, in realtà non vedevamo un Napoli così da diverso tempo. Questo è l'anno buono, non lo voglio dire, ma è l'anno buono. Allora chiedo al piccolo... Noi facciamo tutti gli scongiuri del caso però, Esatto, chiedo al baby tifoso, ce l'ho un Forza Napoli? Ma dici Forza Napoli? Dici a papà, dici Forza Napoli. Non vuole dire Forza Napoli. Ciro, hai qualche domanda per il nostro tifoso? Deve semplicemente dirci One Napoli. Ok, Ciro, abbiamo lanciato un hashtag, noi di Calcio Napoli 24, One Napoli, ce lo dici in diretta? One Napoli, ragazzi. Grazie. Allora salutiamo Ciro e ridò la linea a te, Ciro. Giovanni Simeone che è in panchina, si guarda la partita dalla panchina e a dire il vero io dopo la tripletta l'avrei messo dentro al posto di Osimhen, però Spalletti ha deciso di tenerlo in campo, quindi probabile che possa giocare a Liverpool a questo punto Giovanni Simeone. C'è Zanoli sulla sfera, l'appoggio per Raspadori, arriva Dombelé, ancora Raspadori per Demme, dentro per Tanguy Dombelé, il tacco a cercare Zanoli, non ci arriva Zanoli, difeso il pallone che termina sul fondo. Wow, grande Napoli, scrive questo amico che si firma coreano e quindi diventa complicato poterlo capire il suo nome. Devo essere sincero. Come? One Napoli in coreano, sì. C'è anche Zedatka in panchina che è tornato a sedersi. 89-12 sul cronometro di questo secondo tempo. Napoli che conduce per 4-0. Lo vedete, Biagio Barone è scomparso dall'inquadratura. Intanto è comparso qualcuno. Chi è quell'amico? Quell'amico con Biagio Barone. Andiamo da Biagio. A questo punto vuoi intervenire in diretta con Ciro Novellino? Ciro, ci sei Ciro? Ecco. Ciao Ciro, ma lui mi sta guardando? Sì, ti sta guardando. Ciao Ciro, sono ciao. Stefano Cirillo. Oh, grande Stefano! D'Andrea, il mio grande amico Stefano Cirillo. 0 minuti di D'Andrea del Sassuolo. Certo. Biagio, Stefano Cirillo è un mio grande amico. E diglielo, Biagio, se non mi senti. Ah, ok. Pensavo che volevi continuare la domanda. Dice Ciro Novellino che è un tuo grande amico. No, sono io che ho la sua foto nella mia camera da letto. Stefano! La camera da letto. Una foto. Biagio, intanto Elmas palla sul fondo. Biagio, mi senti? Si è frizzato il collegamento con Biagio. Abbiamo perso Biagio. Intanto Elmas aveva servito dentro, anzi era Raspadori che aveva servito Elmas dentro. Si è frizzato il collegamento con Biagio. Biagio, adesso mi senti? Io ti sento, tu mi senti, Ciro? Biagio, vuoi chiedere? Tanto è successo qualcosa. Biagio, che è successo? Pure secondo me. Non lo so, però sicuramente nulla di importante perché è stato nulla di importante, io vedo mani nei capelli dappertutto. Biagio, vedo le mani nei capelli anche a Pinerolo dove capelli non ce ne sono. Come non è successo niente di importante? C'è Osimhen sul pallone, il servizio per Lozano che accelera, va Lozano, prova Lozano e palla sul fondo, altro non è successo niente. Biagio, vuoi chiedere a Stefano Cirillo un commento sulla gara? Sì. Che Napoli e ovviamente anche la sua su D'Andrea,
che è un talento indiscusso. Allora, Ciro Novellino ci chiede dallo studio una tua su questo Napoli e un commento su D'Andrea. Allora, il Napoli ha cambiato modo di giocare, perché a settembre non giocava così. Ha avuto un'evoluzione meravigliosa per le verticalizzazioni e per l'imprevedibilità. Fino all'anno scorso, inizio di quest'anno, non ero così, sono contentissimo. Per quella è uno Serie A, speriamo di vederlo tante volte giocare. C'è un bel futuro azzurro, non solo per la nostra città ma anche per la nazionale, perché lui gioca nella nazionale under 18, è un ottimo talento. E intanto io ringrazio Stefano Cerillo e Biagio Barone. Biagio, preparati con Manuel Guardasola che ti sta per raggiungere, vi lascerò la linea breve. Intanto penso che è finita. Rientro intanto, sento i cori. Manca pochissimo, è dentro il pallone per Elmas. Intanto ci sono gli applausi e c'è la festa grande ovviamente per il Napoli che porta a casa il risultato. E allora cominciamo il giro dei club, andiamo a Teano. A Teano si balla. E tu non devi volare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli guarda campione. Grande, voglio ringraziare ovviamente e saluto tutti gli amici del Club Napoli Teano, grazie ragazzi. Andiamo subito a Brescia, da Roberto, da Bello. Ciro, siamo qui. Grandi ragazzi, coro, Ciro, forza, coro. Sarò con te e tu non devi volare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Bello, voglio la sciarpa, fammi vedere la sciarpa, dov'è la sciarpa del club, La mia sciarpa, dov'è la mia sciarpa? Vieni, Vale, bello, prendi la sciarpa per Ciro. La mia sciarpa, c'è la Valentina. Eccola qua, guarda Ciro, manda l'indirizzo che ti arriva a casa, Grandissima, la sciarpa del Napoli, bella. Club Brescia. Arriva fresca, oh bella. Fresca, bella. Wanama Cannapolo, bravo Roberto, voglio ringraziare Roberto Stanzione e tutti gli amici del Napoli Club Brescia. Ci ritroviamo presto, amici miei. Grazie ragazzi. Grazie a te Ciro. Forza Ciao. Napoli, un saluto a tutta la redazione di Calcio Napoli 24. Grazie Robby, un abbraccio forte a tutti. Ciao ragazzi, ciao, andiamo, eccoci qua. Forza ragazzi, coro. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Grandi ragazzi, grandi. Io voglio ringraziare anche il Club Napoli Pinerolo, dietro mi mostrano la mia sciarpa, eccola lì la mia sciarpa, grandissimi, grazie ragazzi. Devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Grazie ragazzi, alla prossima. Grazie anche agli amici del Club Napoli Pinerolo. Allora, vediamo, allora, dov'è?
Prima a sperare l'infortunio di Kvara, poi a dire che Spalletti non viene apprezzato. Cinzia stellato. Cinzia, è per questo che ti dico che devi seguire sempre Calcio Napoli 24, non guardare altro. Emanuele Bernardo, quando siamo pronti possiamo andare... Come? 2 secondi e siamo pronti per andare ovviamente dal nostro Manuel Guardasole, dall'esterno della stadio Diego Armando Maradona. Però va detto che Osimhen è nella storia, perché è la prima tripletta nigeriana della storia della Serie A e la quinta africana, dopo George Weah, Mboma, Salah e Keita. E anche Victor Osimhen a segnare una tripletta, la prima tripletta nigeriana. Andiamo all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona con Manuel Guardasole. Manuel! Eccoci Manuel, caldo, ragazzi. Manuel, senti Manuel. Fantastica. Manuel, devi cominciare anche tu con One con Napoli, altrimenti non ti do la linea. Ragazzi, non mi coinvolgerete mai in queste cose. Ecco Ragazzi, qua. Allora, che partita è stata? Fantastica. Per te la prima volta allo stadio? Sì. Wow, è stata bellissima, con la tripletta di Osimhen. Sì. Chi è stato il migliore in campo per te? Osimhen. Osimhen per te? Kvaratskhelia. Grande. Papà, vieni. Migliore in campo? Osimhen, bellissima partita. Dove può arrivare questo Napoli? Può vincere lo scudetto. Grazie ragazzi, buon rientro. Buonasera. Manuel, mentre aspetti qualche altro amico, sì. Una domandina al volo, poi ti lascio la linea. Che partita di Osimhen, la prima tripletta nigeriana nella storia della Serie A. Prima partita con la tripletta del nigeriano, ma soprattutto una partita dove è stato travolgente. Era la partita più adatta alle caratteristiche di Osimhen, che si è lanciato alle spalle della difesa, direi. Benissimo. Manuel, lascio a te la linea, ci ritroviamo più tardi. Ok, a dopo Ciro, venite. Allora, nome? Nicole. Andrea. Che partita è stata? Vi siete divertiti? Sì, moltissimo. Moltissimo, ma questo Napoli può vincere? Sì. Ah, papà è juventino. E quando torni a casa cosa gli dici? La possiamo prendere in giro, eh? Mi sa che loro stanno un po' rovinati quest'anno. Finalmente lo puoi prendere in giro. Chi ti è piaciuto di più? Sasamen. E a te? Lo stesso. Ragazzi, buon rientro, un bacio. Ciao. Venite. Ciao, come ti chiami? Angelica, chi ti è piaciuto di più? Non mi dire Osimhen, tutti dicono Osimhen. Osimhen e Kvaratskhelia. Bravi. Ma possiamo vincere? Papà non ci sente, possiamo vincere lo scudetto? Sto scaramantica. Sei scaramantica? Vabbè, buon rientro. Grazie. Ciao. Vieni. Allora, certo che puoi venire. Nome? Alessandro. Vieni Vincenzo, Vincenzo Davino, un amico soprattutto. Come stai? Tutto a posto. Che Napoli è? Resta qua tu. È un Napoli che io non ho mai visto, da quando seguo il Napoli da piccolo, non ho mai visto un Napoli così. Io ti vedo sui social che sei particolarmente... Lo sai, io da quando c'era il cambiamento ero sempre favorevole. Un Napoli così non l'ho mai visto. Abbiamo, oltre a essere sicuri dei nostri mezzi, giochiamo proprio semplice, facile. Quest'anno possiamo solo, dico, sognare, perché noi dobbiamo tenere sempre i piedi per terra, perché Napoli è sempre una piazza difficile. Sì. Però se quest'anno almeno lo scudetto lo vinciamo, per me... E poi martedì ci andiamo a giocare questa finalina con Liverpool. Vinciamo pure là. Posso dire, abbiamo fatto un cammino clamoroso. Un cammino clamoroso in Champions, questo io non me l'aspettavo, che già dopo le ultime 2 giornate eravamo qualificati. Poi vedendo questa squadra per come gioca, l'intensità, per tutto, andiamo a Liverpool per me per vincere, dobbiamo fare 18 punti. Ti ringrazio. Buon rientro, ciao Vincenzo. Ragazzi, allora venite tutti qui, io da voi voglio un coro, perché abbiamo fatto una vittoria importantissima, fatemi un coro, dai. Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Chi è stato il migliore in campo? Chi ti è piaciuto di più? Io. Dici tu. Osimhen. Osimhen, per te? Osimhen e Kvaratskhelia. Grandi. Per te? Simone e Kvaratskhelia. Simone pure, anche se non ha giocato, però in questo momento sta facendo benissimo. Osimhen. Grazie ragazzi. Che vuoi dirmi? Cosa mi vuoi dire? Io non ho
giocato. Tu non hai giocato? La prossima volta ti fa entrare, Spalletti, ok? Sii fiducioso, prima o poi giocherai. Ragazzi, vieni da Roma, Ah, da Roma, allora devi venire qui almeno a dirci chi è stato il migliore in campo. Chi è stato il migliore in campo, papà? Chi ti è piaciuto di più? Kvaratskhelia. Ringraziamento a papà e ti ha portato a finire per vedere la partita, no? Forza Napoli! Sempre. Grazie ragazzi, buon rientro. Allora, Che ha fatto il Napoli? Che ha fatto il Napoli? Gol. 4 gol? Mamma mia. E tu che hai fatto? Ti sei? Risultato? Hai detto gol tu? Madonna. Buon rientro. Grazie. Si sono divertiti. Occhio alla telecamera, grazie, la prossima volta. Buon rientro. Allora ragazzi, nome? Riccardo. Francesco. Che partita è stata? Emozionante, soprattutto eccezionale, soprattutto il numero 9 là davanti che sempre infermabile, non si ferma, ha sempre voglia di segnare e coinvolge la squadra in una maniera impressionante. Tripletto fanno calcio e Osimhen, tripletto fanno calcio. Niente da dire, tripletto fanno calcio, si vince la giornata. E Quara non ce l'hai, Quara? Brava no. Quara no, vabbè, la prossima fantacalcio. Ragazzi, innanzitutto questa partita sembrava difficile perché il Sassuolo gioca bene, sì. Ma il Napoli ormai vince con una facilità incredibile. Siamo superiori quest'anno dovrebbe essere l'anno giusto, non lo voglio dire perché qui a Napoli siamo scaramantici, però un Napoli superiore a Roma, a Milano, in casa non c'è partita, non c'è mai stata partita. Voglio speriamo bene perché questo scudetto non prima troppo tempo. Senza dire Osimhen, chi è stato il migliore in campo? Mi è piaciuta la Botka, lei in mezzo non si ferma. Per me tutta la squadra, perché comunque la squadra è importante, grazie. È sempre comunque Forza Napoli. Un bacio ragazzi. Allora, questa vittoria? Siamo strepitosi. Questa maglia? Questa maglia è proprio la storia nostra, la nostra storia. Dedichiamo questa vittoria a Diego. Vero? Che per il suo compleanno. C'è perché... un po' di triplete addirittura. Vabbè, speriamo bene. Questa vittoria è dedicata a lui, a Diego che ci guarda da lassù. Ma fate un coro, siete tanti, siete bellissimi, tutti con la maglia del Napoli. E tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Ha un desiderio. Ciao, grazie, sempre Forza Napoli. Qual è il desiderio? Voglio conoscere Hakim. Hakim, devi andare a Castelvolturno, fatti portare da papà a Castelvolturno, ok? Comunque. Promesso lo incontrerai, te lo prometto io. Vieni qua, tu qual è il tuo desiderio? Guarda lì. Avere la maglia di Osimhen. Il mio sogno è avere la maglia di Occhio, no? Occhio. Dimmi. Il mio sogno è avere la maglia di Kvaratskhelia. Vabbè ragazzi, prima o poi si troverà. Direttamente da Palermo. Palermo questa splendida maglia. Io penso, tanti anni fa venni in un Palermo-Napoli e scambiai la sciarpa, ho una sciarpa al Palermo a casa e io regalai la mia maglia, la mia sciarpa, bellissima. Fantastico. Che partita è stata? Bella, molto. Bella, Molto. Migliore in campo? Chi ti è piaciuto di più? 77. Kvaratskhelia? Grazie, buon rientro ragazzi. Grazie. Qual è il tuo desiderio? Avere la maglia di Mario Rui. Ma quante maglie qua? Qua ci vuole una maglia per tutti. Il mio desiderio è che il Napoli vince lo scudetto per papà mio che è andato via 10 giorni fa. Papà, per te, tutto per te. Papà Teodoro, Forza Napoli! Speriamo che si realizza. Vai, Forza Napoli. Che questa difesa, questo centrocampo e questo attacco è il migliore d'Europa. E se continuiamo così il Napoli può vincere pure il triplete. Speriamo che sia vero quello che mi stai dicendo. Mamma mia, che Napoli. Bellissimo. Non ci sono parole. Spettacolare, ma possiamo vincere quest'anno. Vinceremo sicuramente. Sì. Chi ti è piaciuto di più oggi? Kvaratskhelia e la Botka. Hanno fatto una grande partita, anche la Botka. Mamma mia, grazie, qui ci vuole un coro. Grazie. Ciao ragazzi, voglio un coro da voi. Ole, ole, ole. Posso dire una cosa? Siete bellissimi. Grazie. Siete bellissimi. Buon rientro. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Allora? Ehi, vieni qua pure tu a parlare. Come ti chiami? Pasquale, chi ti è piaciuto di più oggi? Tutto quanto. Game over, finita.
Osimhen. Osimhen migliore. Per te chi è stato il Osimhen. Osimhen. Ma invece in difesa non prendiamo gol, quindi qualcuno di bravo in difesa, cioè chi ti piace in questo momento? Mario Rui? Mario Rui. Ma possiamo vincere lo scudetto, ragazzi? Sì. Ci credete? Per forza. Ci dobbiamo impegnare per vincere questo scudetto. È dura. Di Lorenzo per te è migliore? Di Lorenzo. Perché ti piace come sta giocando? Perché è capitano. È vero. Ragazzi, buon rientro, grazie, ciao. Sempre Forza Napoli! Sempre. Allora, siamo in diretta su YouTube di Calcio Napoli 24, quindi potete vederci qui, sì. Grazie. Vieni. Che partita è stata? Bellissima, Napoli grandissimo, sontuoso veramente, 4 gol, 3 nel primo tempo, abbiamo chiuso anche la gara in anticipo in modo che con Liverpool siamo un po' più riposati. È vero, siamo riusciti a fare turnover in una gara che devo dirti mi preoccupava quasi più di Atalanta-Napoli, perché loro comunque sono bravi, anche nel primo tempo hanno creato occasioni, ma siamo di una cinicità che non ho mai visto. È vero, il Napoli è molto compatto e mi è piaciuto tantissimo, Kim in difesa è un animale, veramente non ha fatto passare niente, e poi il Napoli sembrava anche fisicamente, io ho visto che comunque reggeva il campo in una maniera incredibile. Poi finalmente c'è stato anche questo ingresso di Dem che magari può dare un po' di fiato anche alla Sì, Dem innanzitutto ha causato il cartellino rosso per il Sassuolo e alla fine Spalletti aveva già preveduto la partita con i Rangers, i cambi, infatti i giocatori che hanno giocato di più con Rangers poi li ha tolti e li ha fatti adesso ci andiamo a giocare questa finalina, diciamo così, ma con un bel vantaggio a Liverpool. Ti aspetti comunque a Napoli su questi livelli o secondo te sarà molto concentrato sull'Atalanta? No, la mentalità di Spalletti ormai è quella, partita per partita, il Napoli gioca per dirti con la Casertana, gioca con Liverpool, con Barcellona, qualsiasi squadra Spalletti è concentrato. Io credo che con Liverpool non perderemo secondo me, poi comunque abbiamo il vantaggio dei 3 gol di scarto, giusto? Sì. Però io credo che Spalletti terrà tutti quanti concentrati al 100% fino alla sosta per il mondiale. Poi. Grazie mille, buon rientro. Forza Napoli ragazzi, sempre. Venite. Grazie. Venite pure voi. Allora, nomi veloci. Luca, Mario, Davide, Angelica da Palermo. Grandi voi? Ivan e Giuseppe. Voi? Antimo. Domenico. Voglio sapere il migliore in campo da tutti voi. Chi vi è piaciuto di più? Osimhen. Per tutti Osimhen? Cavascheia. Ottimo anche Meretto. Vero, ha fatto almeno 4 parate importanti. Osimhen e Meret. Osimhen. Condivido coi piccoli, Osimhen per la tripletta. Mario Rui, ottima partita anche di Mario, il tuo idolo. Ma tu vieni da Palermo, ho capito bene? Ma sei venuta per la partita? Sì. Mamma mia, ci puoi far vedere questa maglia? Stupenda. Palermitana, con questa maglia c'è poco da dire. Il papà vedo che ha fatto una buona scuola. Ciao ragazzi, grazie. Forza Napoli. Mi saluti con un Forza Napoli, un coro, voi due insieme. Quello che volete, un coro, Forza Napoli. Con te. E tu non devi mollare. Senza vergogna, nessuno ci sta vedendo. Abbiamo un sogno nel cuore. Forza Napoli. Torna campione. Un po' si vergognano. Grazie ragazzi. Ciao. Allora? Io non riesco più a trovare parole a questo Napoli. Cioè io devo essere equilibrato, però in effetti il Napoli attualmente qualsiasi squadra, qualsiasi difficoltà, cioè il primo tempo del Sassuolo è stato anche un buon primo tempo, ma il Napoli ha 3 occasioni, fa 2 gol, in difesa è strepitoso. Ditemi voi qualcosa che io non so più cosa dire. Io pure ho perso le parole, sinceramente. Siamo inarrestabili. Il discorso è questo, non svegliateci, stiamo vivendo un sogno. Non so come sia possibile, ma davvero siamo inarrestabili e divertenti. Vorrei dire che l'attuale Napoli ha superato il Napoli di Sarri, per me. Anche a livello di gioco? Tutto, siamo inarrestabili, abbiamo un centrocampo senza parole. Stamattina leggevo una statistica, non vorrei andare in errore, ma credo che il record di vittorie consecutive di Sarri sia stato 7. Ora siamo a 13, quasi il doppio. Assurdo, è un filotto. Vittorie consecutive, scusa. Sì. Un filotto assurdo, sinceramente anche tutte meritate, quindi Napoli forte, gagliardo, che piace, che dà spettacolo, quindi veramente poche parole, veramente ci ha lasciato a tutti senza parole, ti giuro. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Grazie, ragazzi. Allora, tu hai un po' il capello che ci ricordi questa maglia e infatti la maglia è quella lì. Come ti chiami, Diego? Come ti chiami? Emanuel, quasi come me. Allora, chi ti è piaciuto di più oggi? Osimhen. Io vorrei fare un coro. Vai, quello che vuoi. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio,
stagione esploderà, una vita e sei batte di domenica alle 3, io lo chiesto a stare solo se sa te, quando giorno morirò, dalla sud di guarderò, quando con la fumerà richiederò. Bravo papà, devo dire. Perché molti hanno vergogna, lui invece è andato con tutto il coro da solo tranquillamente. E tu che ti nascondi con quegli occhi blu? Mi dici almeno solo il nome, Mira. Ragazzi, buon rientro, grazie. Forza Napoli, bella partita. Forza Napoli, grande partita e sempre un saluto a Ciro Novellino. Devi solo dire se l'obiettivo può essere raggiunto quest'anno. Allora, ci giro un po' intorno a questa domanda. Allora, io ho questa maglia, io mi ricordo sempre da dove siamo venuti, da dove siamo partiti, da quel Napoli Cittadella del 2004. Questa maglia per me simboleggia tutto, perché da qui, nel calcio come nella vita, non dobbiamo dimenticarci mai da dove siamo partiti. E veramente siamo partiti dal basso e stare ai vertici del calcio sia europeo che italiano è veramente una grande soddisfazione, al di là di quello che possa essere, diciamo, il risultato finale. Per il momento ce lo godiamo tutti. Ti ringrazio. Grazie a voi. Seba, vieni qui, vieni. Intanto, prima che arriva Seba, voglio questo coro dei ragazzi di Sirmione. Da Sirmione, ma che c'è il video? No, Calcio Napoli 24. Ah, calcio. Voglio un coro. Dai, da Sirmione. Forza Napoli! Grazie ragazzi, grazie, buon rientro. Seba, allora, che partita? Com'è stata questa partita? Ti è piaciuta? Bellissima. Anche oggi Kim clamoroso. Vero? Grazie tanto, grazie tantissimo. Che io ho visto. Sono tutti innamorati di Kim. Vero, grazie mille, sai che. Vogliamo far partire un coro con tutti? Come? Sarò con te? Vai tu. Sarò con te. E tu non devo volare. Abbiamo sogno nel cuore. La politica campione. Sarò con te. Non devi volare. Abbiamo sogno nel cuore. La politica campione. Seba, allora questa partita dimmi qualcosa anche per i tuoi fan in coreano. In coreano. Vai. 네, 안녕하세요. 네, 한국 분들 지금 calcio 나폴리 24 보시는 분들, 자, 여러분들 정말 시청해 주셔서 감사하고요. 그리고 김민재 선수와 그리고 나폴리 팀 항상 응원해 주시고, 그리고 나폴리는 항상 죽을 때까지 항상 바로 sempre. Aspetta. 하나, 둘, 셋. Forza Napoli sempre! già. E di qua Osimhen. E intanto Seba, devi sapere che il nostro amico Antonio prima della partita ha detto 4-0 con gol di Osimhen. Osimhen qua la scheda. E ha indovinato. Vero? Indovinato. Te lo sei giocato, no? No, non so giocare io. Hai visto? E ora io te l'ho detto come i soldi. Te l'ho detto 4-0. Mi ha detto 4-0, mi ha detto il gol di Osimhen e mi ha detto il gol di Quara. Non so giocare, mi ha detto i soldi, non so giocare. Soldi, hai visto? Allora, una foto. Seba ormai è... Ragazzi, allora salve a tutti, voglio dedicare questa vittoria a due grandi idoli. L'idolo degli anni 2000 che è la mia generazione, Quara, ma soprattutto al grande che lo porto come una bandiera. Ragazzi, qui con me. Applauso per Metteci la mano tu e pensaci tu, non dico altro. Forza Napoli! Sempre! Può essere l'anno giusto? Può essere l'anno giusto, sì, per tanti motivi. Per il carattere che sta mettendo questa squadra, per il fatto di volerla chiudere nel primo tempo come tante altre partite, ma soprattutto e facciamo tremare. Continuiamo così! Forza Napoli! Che belli tifosi, non mi hai mai visto però! Ma quanto mi dato tutti quanti tifosi bravi! Bravo ragazzi! E sempre che ti dico, sempre Forza Napoli! No, è la nostra umiltà, la nostra semplicità! Sta arrivando, il cielo è sempre più azzurro! Sta arrivando anche una bella comunità di georgiani con la sciarpa del Napoli. How are you? Well, feeling great. Is it a great match today? Of course, yeah, it was. Where is on the seat?
In tribuna? Where are we sitting? Front of the where players come. Ah, okay. Yeah. And what do you think about this season, about Kvara? It's incredible. He's great. We hope that he continues like that. Yeah, we hope. Yeah, we hope. He's our future. Yeah. I hope to come in Georgia with the friendly match in the November. Really? Yeah. Yeah, that will be great. Georgians are good. Georgians are with good hospitality, and you will like Georgians too. Yeah, is there a chorus for Kvara in Georgia? Some different songs. But we can sing them. One chorus about Kvara. A song about Kvara. Come. No, we can't do that. Sorry, unfortunately we can't do that. Ok, thank you. Welcome. Ciao ragazzi, grazie. Avevo chiesto se volevano fare un coro su Kvara, non l'hanno voluto fare. Non lo vogliono fare. Guardala. Oggi abbiamo vinto, è stato un risultato fantastico. Osimhen è stato, spero di vincere questo scudetto, perché io non l'ho visto vincere quando l'ha vinto il nostro grande Diego Armando Maradona. Però, come disse un grande tifoso, non è per la tattica, non è per il gioco. 4 babà ci ha mangiato in una porta. Grazie ragazzi. Ciao. Ebbene, è stato un post partita abbastanza caldo. Allora, vediamo un po' se ci sono dei commenti a caldo da parte del Napoli, se ha parlato già qualcuno, così da leggervi in diretta le dichiarazioni. Ha parlato Osimhen: voglio godermi al massimo la fiducia di squadra e Spalletti, esultanza, una dedica a mia figlia e la mia vita. Ha parlato anche Dionisi già a DAZN: brucia perdere 4-0, abbiamo creato tanto e meritavamo noi di segnare in certi momenti della gara. Osimhen è un campione, tutti lo soffrono. Dionisi si aggiunge alle persone che hanno detto di meritare qualcosa in più col Napoli. È vero, perché poi questo è il discorso che facciamo prima con alcuni tifosi. In questo momento il Napoli è bravissimo perché riesce a concretizzare al massimo le occasioni che ha, e in effetti il Sassuolo nel primo tempo ha creato diverse occasioni da gol, ma non è riuscito a segnare, e il Napoli quelle che ha avuto è riuscito a concretizzarle. Addirittura poteva esserci un rigore a fine primo tempo. Insomma, il Napoli ha fatto 4 gol, ne poteva fare 5 ed è stato sicuramente travolgente, ma la cosa che colpisce di più è il non aver subito gol, nonostante il Sassuolo, va detto, ha creato tanto. Lo stesso Laurienti è stato pericoloso, poi nel finale si è lasciato cadere. Vuoi intervenire? Vuoi dirci cosa hai visto questa partita? Salutiamo la mamma, vieni a salutare mamma. Come ti chiami? Sara, mamma ti sta guardando sicuramente. Ciao mamma. Ti è piaciuto questo Napoli? Sì. Ti sei divertita con papà allo stadio? Sì. Mi dici un forza Napoli? Forza Napoli! Grazie, ciao, buon rientro. Ciao. Vi dicevo quindi che aveva parlato Dionisi, ha parlato anche Victor Osimhen. Faccio i complimenti alla squadra per questa vittoria e sono contento per i gol. Voglio continuare a godermi questo momento, sono molto contento di essere tornato bene, di essermi subito integrato con la squadra dopo l'infortunio. Chiaramente lui che tornava dall'infortunio. Voglio usare tutta la fiducia che mi danno allenatore e squadra. Dammi una notizia. Adesso, la settimana prima di intervistare TV Luna, il conduttore mi ha invitato in sede in TV. E ti ha detto? No, siccome l'esclusiva, siccome ho beccato il risultato, ogni tanto mi vuole vicino a lui. Ma tu gli hai detto che c'hai l'esclusiva con lui? A me prima cacciamo 24 Posso dire, ma hai indovinato il risultato, non te lo sei giocato, la prossima volta ce lo giochiamo insieme in diretta, va bene? Ma io ti indovino anche martedì, 1-1. 1-1, chi segna? Così ce lo giochiamo. Salah e Kvaratskhelia per il Napoli. Kvara e Salah 1-1, segnatevelo. Ma Ciro non ci sta. Clippate. Ciro c'è, non so quando mi darà la linea, io sai che faccio? Ti faccio parlare con lui quando mi dà la linea, va bene? Fra qualche minuto, non lo so, quando ci sarà mi chiama lui. Notizie di Vincenzo? Notizie di Vincenzo disperso fra le montagne dell'Abruzzo. Andiamo a parlare un po' di questa partita, che ce ne importa di Ciro e Vincenzo? Faccio l'ultima offerta, offro 200 euro. Vai, ultima offerta. Ma già le offerte prima 200 euro, le offerte nuove si fanno di più, se potete venire qua, Manuele Bernardo,
Ciro Novellino, Vincenzo Credentino. Però prima già aveva offerto 200, devi alzare la posta. No, più di 200 no, proprio. Cioè, magari che partita è stata? Dai, parliamo un po' della partita. Ma io ti ho detto che Napoli vinceva. Quest'anno è troppo forte il Napoli. Chi può fermare questa Napoli? Ci sono squadre in Serie A secondo te? No. Dopo la Sassa può pareggiare a Milano con l'Inter, ma a battere questa squadra è difficile proprio. Ma come si fa? Diciamo è l'Inter la squadra secondo te un po' più che ha qualità per giocarsela con il campionato. Chi è che fino a questo ha fatto 4, 5, 6 gol? Chi l'ha fatto? No, non tante squadre. Quanti gol c'ha il Napoli? Adesso in campionato te lo dico subito. Attualmente il Napoli ha Forza Napoli, ragazzi, ti lo dico subito per non cadere in errore, 30 gol. 30 gol il Napoli, ne ha 24 il Milan, chiaramente con una partita in meno. 13 partite, il Napoli già ha fatto 30 gol. E ne ha subiti 9. Solo la Lazio ne ha subiti meno, Lazio e Atalanta ne hanno subiti meno, 5-8, ma devono ancora giocare. Non parliamo della Juve poi. La Juve è più in basso in questo momento. Io ho detto che Napoli vinceva stasera, oggi vinceva. Adesso questa partita con Liverpool tu mi hai detto 1-1, con 1-1 saremo primi. Chi vorresti incontrare? La domanda che ti faccio è chi vorresti incontrare agli ottavi? Agli ottavi ti dico pure chi Napoli chi beccherà, il Porto. Il Porto. Il Porto. Napoli-Porto. Napoli-Porto e Porto-Napoli. Sì, sono sicuro. 1-1 con Liverpool e Napoli che è primo. Speriamo ragazzi. Volete venire? Venite. Non si paga, dai. No, non si paga. Come vi chiamate? Michele. Francesco. È piaciuta la partita? Assolutamente Tanto. Da dove venite? Io Latina. Tu da Latina? Ascoli Piceno. Ah, grandi. Siete venuti per la partita? Sì. Tifosissimi del Napoli, immagino i papà sono tifosi del Napoli? Sì. Vi hanno trasmesso questo tifo verso il Napoli? Siamo solo noi due che siamo nati in altre parti. Ma io voglio sapere una cosa, tu ad Ascoli Piceno, quando vai... No, quando sei in classe, sì. Adesso ti diverti, no? A prendere in giro i compagni di classe? Da tifoso del Napoli, primo in classifica, primo in Champions. Un po' così. Un po' così, la rivincita di papà, penso. Ragazzi, chi vi è piaciuto di più oggi? A parte Osimhen, sì. Lobotka. Grande partita d'esperienza. Sì, vero. A parte che ormai domina contro tutti, ma è impressionante perché, a parte non perde mai palla, anche in momenti di difficoltà ha pressato, ma ha ormai una disinvoltura nel giocare che sembra veramente un campione di un livello incredibile. E per te? Chi ti è piaciuto Osimhen? Osimhen e Kvaratskhelia un po'. Volete venire anche a voi? Facciamo un coro tutti insieme, vieni anche tu. Vieni. Voglio un bel coro, dai, scegliete voi. Ma tu hai proprio una patologia per questa cosa. Un coro, quello che vuoi, sarò con te, quello che volete. Sarò con te. Vai, guardate là. Sarò con te, ma tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Con più entusiasmo, mica abbiamo perso, o sbaglio? Di nuovo più convinti chiedono. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Grazie, buon rientro. Vieni. Allora, prima voglio vedere questa bandiera che è bellissima, no? Ciao, Antonio. Come ti chiami? Gerardo, voglio vedere questa bandiera che è bellissima. Facciamo vederla, Biagio. Eccola qui. C'è tutto di Maradona. No? Tutto di Maradona. Papà ti ha insegnato bene. Che ti piace questo Napoli? Sì. Può vincere? Sì. Abbiamo un sogno nel cuore, tutti quanti, noi, loro, tutti quanti. Noi secondo me un po' in più perché non l'abbiamo vissuto. Io l'ho vissuto, ero piccolo, il secondo era abbastanza piccolo, loro no, però come coltiviamo noi questo sogno ce l'hanno anche loro, lui sicuramente. Può essere veramente l'anno giusto? Speriamo bene. E poi ti volevo chiedere una curiosità, lo sto chiedendo, chi vorresti beccare a questo punto agli ottavi di finale? Ma secondo me come stiamo adesso possiamo beccare chiunque.
non ce n'è Però per nessuno. una partita che temi o che ti piacerebbe giocare? Vabbè, uno spera sempre, sai, di andare più avanti possibile. Di andare più avanti Non possibile. siamo fortunatissimi nei sorteggi. Mai stati fortunati. Ma gli anni passati con 12 punti non abbiamo passato neanche. E ora con 15 ci stiamo ancora giocando al primo posto. Se pensiamo che gli anni passati con 12 punti non siamo nemmeno riusciti a qualificarci agli ottavi, quest'anno già è. Vabbè, ma quest'anno siamo fortissimi. Possiamo beccare chiunque secondo me. Però sai, uno spera sempre di beccare una squadra. Se riusciamo a passare come primi, magari becchiamo sicuramente qualcuna sulla carta, almeno un po' più abbordabile. Grazie, buon rientro. Forza Napoli, sempre. Grazie, ciao. Qui si stava Antonio è un filo diretto con Ciro Novellino. Ciro Novellino, quando ci sei, ti prego, collegati con noi. A questo punto realizziamo un sogno. Su WhatsApp gli ha mandato un messaggio e va bene. Allora, voglio leggere un po' di vostri messaggi su YouTube. Anche Guardasole lo stesso, non è che... No, figurati, ti ringrazio. Sei gentilissimo. Leggiamo un po' quello che ci scrivono su YouTube, anche per capire chi è per loro il migliore in campo, cosa li ha sorpresi di più. Migliore in campo Osimhen, dai. Migliore in campo Osimhen? Sì, non ci sta proprio dubbio. Oltre a Osimhen, che chiaramente ha fatto tripletta, però di calciatori che hanno fatto una bella... Non mi è piaciuto è stato Zelinski. Oggi non mi ha tirato proprio Zelinski. Sai pure chi un po' mi dispiace, perché spesso subentra e ti aspetti che faccia una bella partita. Elmas non è entrato benissimo forse. No, io lo venderei, ma a me non mi piace. Non ti piace? A Genere lo venderei. E un altro giocatore che invece finalmente è entrato e secondo me col tempo prenderà spazio nelle rotazioni è Demme. Ti piace? Io venderei Demme e Elmas. Proprio ti ho beccato i due che non ti piacciono. No, nel tipo di gioco che fa il Napoli non vanno bene. E invece per quanto riguarda la difesa, diciamo secondo me il vero grande colpo di questa stagione è il fatto che abbiamo sulla sinistra Mario Rui e Olivera che possono alternarsi senza problemi. Poi abbiamo preso un Kim che è incredibile l'impatto che ha avuto. Non c'è Rachmani, ma diventare Rachmani poi. Cioè diventiamo la migliore difesa d'Europa. Che già comunque con Rachmani abbiamo giocato tante gare e la verità e va detto che Juan Jesus e Ostigarda si sono rivelati due ottime alternative, perché comunque non abbiamo sofferto le assenze insieme di Rachmani e Anghissà. Ma perché oggi il gruppo è forte. Scommettere che qua ci rimette la pelle l'Inter e la Juve pure. Dici? Però noi andiamo prima a Milano con l'Inter, forse lì ti vedi un pareggio, dicevi prima. A Milano con l'Inter facciamo come il Milan. Ce la giochiamo però vinciamo. Sì, come faceva Rebic, che diceva il Coppa del Ciolito, può fare anche con l'Inter. Con la Juve proprio la Juve sta per terra proprio. E invece per te chi possiamo beccare agli ottavi? Che l'ho detto, il Porto. Il Porto per quanto riguarda gli ottavi di finale di Champions. E il Napoli lo vede anche ai quarti di finale. Ai quarti, scusami, sì. Comunque, sì. No, chiaramente. Però il percorso non è così complicato se arrivi primo. E noi che abbiamo fatto già 15 punti, nel caso arrivassimo, e speriamo mai perché significherebbe perdere con 4 gol di scarto a Liverpool secondi, sarebbe una beffa clamorosa. Ma sai che non sento più? Prima lo sentivo, tutta la domenica lo sentivo sempre. De Laurentiis, quelle parole. I cori, gli striscioni. Che è successo? Non li fanno più. Perché ha sbozzato i soldi. Perché ha fatto una squadra che sicuramente sta facendo divertire. Ma la verità, Antonio, è un'altra. Noi abbiamo l'abbonamento, non parliamo proprio. Parlo quella che non c'è un abbonamento, cioè assurdo. No, ma la verità, Antonio, è che il Napoli ha sempre costruito squadre per lottare per gli obiettivi che aveva. E quest'anno lo stesso, cioè l'obiettivo resta entrare sempre nelle prime 4, giocare la Champions, fare un'ottima Champions. Tu lo sai che il Napoli finora con la Champions ha guadagnato di ricavi UEFA 64 milioni di euro? Perché questo è l'obiettivo. Ogni partita che vince l'UEFA paga. Manuel, eccomi. E poi ci sono dei premi, il ranking decennale, insomma tanti premi. Sai chi c'è in collegamento con me? Ciro Novellino. No, non mi dire, non lo vedo. Non lo vedi, come fai non lo vedo, non mi puoi vedere, tanto. Lo vedo in diretta. Però lo vedi in differita, sarebbe difficile. Ciro, hai una domanda per Antonio, poi lo liberiamo, abbiamo tenuto qui in ostaggio. Manuel, aspetta, c'è una domanda per te. Manuel, io voglio sapere da Antonio
La prossima partita, ok, ha azzeccato il pronostico, ma ci deve dire anche i minuti esatti dei gol. Ha detto, ti lancia una provocazione. Oggi hai indovinato il risultato e i marcatori. La prossima volta, sì, l'ha sentito e l'ha appena detto. Ti ha fatto i complimenti per aver indovinato il risultato. Però dice la prossima volta ci devi dire pure i minuti in cui segnano. Devi indovinare anche i minuti. Oggi ti ho fatto fare proprio un saluto da tutta Napoli quasi. Ma come faccio a indovinare i minuti? È impossibile. No, ti devi impegnare. Non so se hai sentito, ma Antonio ti ha fatto fare i cori, i saluti anche dai tifosi. Ormai ha creato un fan club Ciro Novellino. Il coro me lo sono perso, ragazzi, i saluti sì. Ti salutavano. Ma perché Ciro meriti, va dai. Troppo Ciro, buono, troppo buono. Manuel, io ho un po' di domande per te. Vai. Perché ovviamente un po' il collegamento con me ci devi stare, no? Mentre attendiamo qualche altro tifoso. E ti chiedo, innanzitutto, se ci sono aggiornamenti su Kvara, con la speranza che ovviamente non sia nulla di grave, anche perché noi dal campo l'abbiamo intravisto un pochino zoppicare, quindi uscire dal campo ovviamente alla fine, quindi speriamo che non sia nulla. Sì, non dovrebbe essere nulla di grave per quanto riguarda Kvara, chiaramente è anche la partita che lo consente di uscire subito, perché chiaramente il risultato acquisito era chiaramente più semplice fare sostituzioni oggi, e quindi sicuramente la speranza è che non ci sia alcun tipo di problema per Kvara, ma Ciro, mi sento per il momento di rasserenare i tifosi, poi chiaramente aspettiamo anche quelle che sono le note della squadra. Ovviamente è anche vero che il Napoli affronta mercoledì il Liverpool in Champions League e va detto, o meglio martedì ovviamente in Champions League, va anche detto, Manuel, che Kvara potrebbe anche riposare, no? in quella circostanza, e quindi dare spazio alla non lo sento, se mi parli tu non ti sento. Si può venire, Allora Ciro, settimana prossima, scusami, poi mi rifai la domanda. Chiama Antonio, il numero ce l'avrai sicuramente, e te lo metti al tuo fianco nello studio, ok? Ecco. Perché così realizziamo un sogno. Solo quello ci vuole. Ma come avete cambiato il numero del pilota diretto? Vabbè, ma tu il numero nuovo lo leggi e chiami a quello che leggi. No, la gente mi domanda perché l'hanno cambiato? Perché chiamassero la signorina della Wind e lo chiedessero alla signorina della Wind. Vabbè, cambio o non cambio, basta che parlo con Ciro. Antonio, io ti ringrazio, è stato un piacere. Ciro, ti saluto. Un bacio Ciro, a te Emanuele Bernardo. Grazie, ciao, grazie mille, ci vediamo. Ciao. Dicevo Manuel, dato che il Napoli affronta martedì in Champions il Liverpool in trasferta nell'ultimo turno del riposare, sì. Raspadori e Simeone potrebbero partire titolari e Kvara e Osimhen riposare a quel punto. Sì, io credo che vedremo un ibrido fra ciò che abbiamo visto contro i Rangers e contro il Sassuolo. Proviamo a fare la formazione, chiaramente è molto presto, però mi aspetto Olivera, mi aspetto Politano, e poi bisogna capire davanti chi giocherà sia nel ruolo di prima punta che al posto di Kvara. Io non credo che il centrocampo venga toccato, soprattutto perché oggi il primo cambio fatto da Spalletti è fuori Zielinski Anghissà, dentro Ndombele e Elmas, proprio per dare la possibilità di rifiatare un po' sia Zielinski che Anghissà, e credo che martedì giochi il centrocampo dei titolari, perché chiaramente è vero che già siamo qualificati, però è una partita di un certo spessore, il Napoli e Spalletti vorranno sicuramente evitare figuracce che non faremo, però comunque di fare una partita di livello, e quindi il centrocampo sarà quello dei titolari. Olivera, Vale, Mario Rui, Juan Jesus e Ostigard si equivalgono, forse per la partita mi aspetto Juan Jesus, ma vediamo, magari Ostigard è più adatto alle caratteristiche dell'Atalanta, e centrocampo quello dei titolari. Davanti Raspadori potrebbe avere un'occasione sicuramente, ma secondo me Kvara una gara come quella con Liverpool la giocherà. Ma Manuel, ma hai avuto l'impressione che in un certo qual modo per certi tratti del match sia sembrato quasi un Napoli da PlayStation?
Allora Ciro, il Napoli, quello che dicevo prima è che è bravissimo a switchare, accendersi quando deve chiudere la partita, gestire e tenere palla quando è il momento di gestire palla. È un Napoli che rischia davvero poco, qualche occasione l'ha concessa anche oggi, però riesce sempre a avere il controllo totale della partita. Io ricordo Napoli bellissimi, ma che per alcune gare, per alcuni avversari, lo stesso Napoli di Sarri, lo stesso Napoli di Spalletti dell'anno scorso, non avevano il controllo della partita, subivano la partita. Il Napoli di quest'anno non subisce mai la partita, è sempre nel controllo della partita, sia quando sta attaccando ed è nella fase che vuole chiuderla, azzannarla come ha fatto a inizio gara oggi, e sia nel momento in cui si abbassano un po' i ritmi, vedi il secondo tempo con i Rangers, vedi il secondo tempo col Sassuolo, il Napoli è bravo a tenere la gara lì, sulle corde, diciamo così. È anche vero che di solito non lo si fa mai, non lo si è mai esaltato, anzi lo si critica per ogni suo errore. Nessuno lo fa, lo facciamo noi. Alex Meret oggi ha fatto una partita, Manuel, incredibile, e ha salvato almeno in 3-4 occasioni il gol del Sassuolo. Sì, ho contato 5 parate rilevanti, diciamo così. Forse sì, occasioni gol saranno state 2/3, però sono state 5 parate importanti da parte di Alex Meret, che non dico che ha salvato il risultato, però ha evitato il gol del 2-1, ha evitato il gol del 3-1, sai, quei gol che possono in un certo riaprire la partita, dare speranze alla squadra avversaria. Ha fatto parate importanti anche nei momenti in cui i difensori avevano fatto qualche errore, penso a quello di Juan Jesus in particolare nel secondo tempo. È stato bravo ad evitare quel gol che ti complica la partita, ti evita di fare i cambi preventivi che fa Spalletti. Magari non sarebbe potuto entrare Demme per Lobotka perché la partita era ancora nella fase calda, lo stesso cambio di Di Lorenzo, e invece tenere la partita con le parate di Meret ti ha dato la possibilità sicuramente di avvicinarti ad Atalanta, Liverpool prima e Atalanta poi, con una tranquillità, con dei cambi preventivi programmati, che sicuramente è un Napoli in cui sta funzionando davvero tutto. Hai citato 2 sostituzioni, però parlando dei 2 calciatori che sono usciti, quella di Di Lorenzo ovviamente ed è entrato Zanoli, e quella di Lobotka ed è entrato Demme. Ecco, la mia domanda è proprio sui 2 che sono entrati. È vero che entrare sul 3-0, 4-0 non è come giocare sullo 0-0, però che impressione ti hanno fatto Demme e Zanoli? Zanoli per esempio è andato vicinissimo al gol. Zanoli è entrato bene anche contro i Rangers, devo dire è un ragazzo che ha sempre il piglio giusto, entra con la concentrazione giusta. Per quanto riguarda Demme, Ciro, io sono un estimatore del calciatore, non credo sia un campione o possa avere l'exploit che ha avuto Lobotka, però chiaramente Demme è un calciatore che in questo Napoli ci può stare tranquillamente, e un Napoli che gioca così bene al calcio può valorizzare e far esprimere al 100% anche un calciatore come Demme. Quindi io mi sbilancio, ora che è presto, ora che ancora non ha trovato grosso minutaggio, ma era chiaramente dipeso sia dalla sua condizione, che non aveva fatto praticamente preparazione per quell'infortunio dopo l'estate, e quindi non ha potuto avere l'iter dei compagni, ma per me Demme è un calciatore che con caratteristiche molto diverse da Lobotka può stare nel centrocampo del Napoli e può anche giocare quel calcio di qualità che il Napoli sta giocando. Poi non dimentichiamo che è uno che se deve dare il calcio lo sa dare, se deve difendere lo sa fare. Chiaramente in questo momento Lobotka è straripante e è un momento di grazia, però Demme può dire sicuramente la sua in questa rosa. Manuel, 2 gare fa parlavamo di derby, di appunto record eguagliato con quello che è il Napoli che fu di Maradona, con 11 vittorie. Sono arrivate anche la vittoria con i Glasgow Rangers, 12ª consecutiva, e quella di oggi con il Sassuolo, che è la 13ª vittoria consecutiva di un Napoli che è da record quest'anno per gol segnati, pochi gol subiti, a segno tanti calciatori, la tripletta anche oggi per esempio di Victor Osimhen.
Sì, è un Napoli da record, lo dicevo prima con alcuni tifosi, ha ampiamente superato il record consecutivo di vittorie dei vari Sarri, lo stesso Mazzarri, Ancelotti, Gattuso, insomma il record di vittorie fatto da Spalletti è veramente un risultato importante e va al di là della classifica attuale, perché chiaramente noi stiamo parlando, ma se il Milan vince resta a 3 punti da un Napoli che ha fatto un campionato importantissimo, e Ciro, questo va detto, è un campionato del genere anche perché le ultime 10, quindi la seconda metà della classifica, è di un livello nettamente più basso. Sicuramente la Serie A ha perso quella competitività che aveva prima in gare del genere, è sicuramente merito del Napoli che le azzanna, le affronta diversamente. Però io ho visto vincere partite come Verona-Milan, ma ne potrei citare altre, la stessa partita col Monza, dove col minimo sforzo la porti a casa, e questo fa sì che le squadre di vertice vincano più partite e si complichi un po', nonostante il Napoli stia facendo un campionato strepitoso. Parlavi del record di vittorie, io dico una cosa, magari spero di essere smentito, ma se proprio la dobbiamo fermare è meglio con Liverpool che dopo, che saranno partite importanti per quella che è la classifica. Un pareggio con Liverpool e 3 vittorie, Atalanta, Empoli e Udinese, non mi dispiacerebbe. Io non la voglio fermare, andiamo avanti lo stesso. Quello che sto per dire creerà invidia sicuramente ad Emanuele Bernardo, perché, caro Manuel Guardasole, io ti lascio ovviamente andare a preparare la valigia, visto che domani sei in partenza per quel di Liverpool, dove insieme al nostro Emanuele Bernardo, che invece mi tengo qui ancora una bella oretta di trasmissione qui in diretta per il post partita, e poi lo lascio andare a preparare la valigia anche a lui. Grazie Ciro, e grazie Emanuele Bernardo, grazie al lavoro di Vittorio e Biagio, e grazie a tutti per averci seguito. La speranza, vi diceva prima Ciro, è che da domani a martedì, ma fino a mercoledì mattina, avremo tanti contenuti anche sul canale YouTube di Calcio Napoli 24 da Liverpool. Cerchiamo di farvi veramente un racconto completo e portarvi anche voi a venire con noi a Liverpool e a vivere questa trasferta. Grazie Manuel, ciao, alla prossima. Ciao ragazzi. Ringraziamo Manuel Guardasole e Biagio Barone dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Ci sono tante dichiarazioni, alle 18 comincia anche il match della Juventus. Io voglio prima però andare a leggere un po' di messaggi, perché ne stanno arrivando davvero tantissimi. Clara fenomeno, Osimhen impeccabile, mostruoso Kim, grande Zanoli, meritava il gol, più fiducia merita, Napoli 1926 Maradona. Dice Alfredo, domani sarò Ciro, domani sarò al grande Torino, spero di gufare per bene, e infatti ci sta appunto la gara del Torino, si gioca domani la gara del Torino con il Milan. Saluti a Ciro, dice Lina Vernaccia, che giocatore, ancora vediamo, Spalletti che dice di bello, adesso leggeremo le sue dichiarazioni perché ha già parlato a DAZN. Rachmani quando dovrebbe rientrare? Credo dopo la sosta. Dionisi ha visto un'altra partita, che rosicone, hai sentito Novellino, adesso la leggiamo, caro Sal, in diretta. Demme è un ottimo elemento a Bergamo per continuare il sogno, Rachmani rientra a gennaio, a Bergamo sarà un'altra battaglia, Napoli 1926 Maradona. Ancora Eshfunnam dice a Bergamo, mi raccomando ragazzi, oggi abbiamo lanciato l'hashtag, il nuovo motto è One can Napoli, mi raccomando, scrivetelo, ricordatelo tutti, One can Napoli, perché quello che stiamo vedendo è davvero un qualcosa di incredibile. Si deve tornare al campionato a 18 squadre, dice Paligenius, certe rose non sono in grado di stare in Serie A, non abbiamo vinto niente, testa bassa e pedalare, d'accordissimo, dice Napoli 1926, non ci credo, siamo quasi imbattibili. Io comincio a leggere quelle che sono le dichiarazioni e abbiamo aperto anche le linee 081 1849 4575 per poter intervenire in diretta. Allora, io comincio con sempre più Caravaggio, 8 gol e 10 assist con la maglia del Napoli. Eccolo qua, oggi in gol, Kvaratskhelia ancora una volta, guida i gol e gli assist del Napoli in questa stagione, numeri impressionanti da parte di questo talento. Poi leggiamo quelle che sono le dichiarazioni di Alex Meret, che
che ai microfoni di DAZN dice: questo Napoli offre un calcio spettacolare, Kvara impressionante in allenamento, voglio avere sempre più continuità, abbiamo concesso delle occasioni che si potevano evitare oggi, ci siamo abbassati troppo senza concedere però troppe chiare occasioni, non prendere gol ci dà anche ancora più fiducia, questo è un bel Napoli, stiamo facendo una stagione di grande qualità, sacrificio e velocità. È un calcio spettacolare, fatto di tanti passaggi, dobbiamo continuare così su questa strada. Kvara è un grandissimo calciatore, ogni giorno in allenamento lo dimostra, dà tutto per la squadra, colpi importanti ed è molto serio e applicato su ogni aspetto in allenamento. Voglio continuare ad avere questa continuità di partite, penso partita per partita, i risultati di squadra sono lo specchio di come lavorano tutti i singoli. Queste quindi le dichiarazioni di Alex Meret ai microfoni di DAZN, da Meret ad un altro calciatore, perché parla anche Victor Osimhen, eccolo qui, sempre ai microfoni di DAZN. Voglio godermi al massimo la fiducia di squadra di Spalletti, esultanza, una dedica a mia figlia è la mia vita. Queste le parole di Osimhen, che dice: faccio i complimenti alla squadra per questa vittoria, sono contento per i gol, voglio continuare a godermi questo momento, sono molto contento di essere tornato bene, essermi integrato bene con la squadra dopo l'infortunio, voglio usare tutta la fiducia che mi danno allenatore e squadra, la mia esultanza è una dedica che faccio a mia figlia, dedico la lettera a lei perché è la mia vita. Ogni volta che segno penso a lei. Queste le dichiarazioni anche di Victor Osimhen, talento del Napoli. C'è, prima di passare a quello che appunto sono le dichiarazioni dei due allenatori in conferenza stampa e ai microfoni di DAZN, c'è anche il commento della SSC Napoli. Gol e spettacolo, quello che Maradona avrebbe più apprezzato. Osimhen è il manifesto della felicità di un intero popolo. Quindi andiamo a leggere quelle che sono le dichiarazioni, o meglio quello che è il commento della SSC Napoli, nel nome di Diego e nel segno di Victor. Nel sabato del villaggio che attende e celebra la nascita del D10S, nello stadio intitolato alla sua memoria, il Napoli regala quello che Maradona avrebbe più apprezzato, gol e spettacolo, Osimhen è l'eroe mascherato, il manga più amato da grandi e piccini, il manifesto della felicità di un intero popolo. La V di vittoria è un riflesso nel cielo che per tre volte infiamma il cuore azzurro. Osi segna in tutte le maniere di rapina, di astuzia e anche di delicatezza, come al terzo sigillo creato con un colpo sotto che sembra una carezza. In mezzo c'è il talento del predestinato, il genio di Kvara, che prima offre un assist con il fiocco regalo a Osimhen e poi si mette in proprio con una penetrazione da assoluto campione. È il 13° successo consecutivo tra Champions e campionato, il terzo in una sola settimana con a corredo 8 gol, con uno più bello dell'altro. Al Maradona c'è la sindrome di Stendhal nel segno di Victor e nel nome di Diego. Queste le dichiarazioni, o meglio questo è il commento della SSC Napoli per la gara che appunto si è giocata quest'oggi e che ha visto il Napoli vincere per 4-0. Ci sono anche le pagelle a firma di Claudio Russo. Kvara game over, Osimhen tris storico, Mario Rui siamo seri, Di Lorenzo un treno, Meret guantone d'oro. Andiamo a vedere i voti. Meret 7, Di Lorenzo 7, Zanoli senza voto, Kim 7, Juan Jesus 6, Mario Rui 7,5, Anghissa 6, Dombele 6,5, Lobotka 6,5, Demme senza voto, Zelinski il peggiore secondo Claudio Russo 5,5, 6 Elmas, 6,5 Lozano, 8,5 Osimhen, 8,5 Kvara. Poi 7 e 6 Raspadori, 7,5 invece Luciano Spalletti. Andiamo a leggere il voto dei due 8,5, vale a dire di Osimhen e di Kvara. Osimhen 8,5, non era semplice il controllo sul gol, alza la gamba come se facesse judo prima di metterla in rete, lo stop al nono quasi fa venire giù lo stadio, se solo fosse diventato un gol. Questione di minuti, al posto giusto nel momento giusto per il raddoppio, in soli 7 palloni toccati, terza volta in Serie A in cui va a segno per 3 partite consecutive, nella ripresa sembra assopirsi, è chirurgico nel fiondarsi sul pallone della tripletta, il tocco è fino, segna la prima tripletta nigeriana della storia della Serie A, la quinta africana dal 98, dopo Weah, Boma, Salah e Keita. Kricha Kvaratskhelia 8,5 in curva,
c'è un gruppo di connazionali arrivati col pullman, li fa esplodere spostandosi sulla destra dopo aver attraversato tutto il campo in orizzontale, dribbling nello stretto, avversario superato, passaggio ad Osimhen e gol. E al 15° gol tra segnature e assist in 16 presenze, fa 16, 8 e 8 con un aggancio stratosferico ed un saluto di destro. Se l'ha girata al volo inquadra la porta, la partita finisce al 39°. Questo il voto di Osimhen, 8,5, e di Kvaratskhelia, 8,5. E allora passiamo ovviamente dando uno sguardo a quelle che sono anche le altre dichiarazioni. Vi ricordo linee aperte, potete chiamarci in diretta allo 081 1849 4575, questo è il numero per chiamare in diretta. Andiamo a leggere prima le dichiarazioni di DAZN, di appunto Dionisi, e poi andremo anche a leggere la conferenza stampa di Dionisi e poi ci sposteremo su Luciano Spalletti. Dionisi ad DAZN dice: brucia perdere 4-0, abbiamo creato tanto e meritavamo noi di segnare in certi momenti della gara, Osimhen è un campione, tutti lo soffrono. E allora, non è facile commentare una partita così sul 4-0 dove abbiamo creato tanto. Non abbiamo meritato nemmeno di chiudere in 10, c'è stata una differenza di gialli durante la conduzione della gara, abbiamo creato tanto per poter riaprire la partita e anche nel secondo tempo siamo stati noi a creare, poi loro hanno chiuso la partita su 4-0, sul nostro errore. Abbiamo creato tante occasioni che non ci aspettavamo. Poi il Napoli ha vinto con merito, ma noi non abbiamo segnato per demerito nostro. Chiunque soffra la profondità di Osimhen ha messo tutti in sofferenza perché è un campione. Roma, Bologna, Liverpool, tutti soffrono con lui, si prova a limitarlo con i mezzi che si hanno. Oggi siamo stati più bravi con la palla che senza, nonostante avevamo il Napoli di fronte, che è la squadra più forte ad oggi. Brucia perdere 4-0, abbiamo creato 3-4 occasioni da gol per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Queste le parole di Dionisi. Andiamo anche a leggere quelle in conferenza stampa. Il Napoli ha meritato di vincere, è quasi imbattibile, difficile ottenere risultato positivo, creare occasioni, qualche cartellino però gliel'hanno evitato, dice Dionisi in conferenza. Abbiamo sofferto Mario Rui, se avessimo difeso meglio nel primo tempo l'avremmo sofferto meno, però Toljan più di quello non poteva fare, in 2 contro 1 con Mario Rui e Kvaratskhelia non poteva fare altro che indietreggiare. Abbiamo difeso male e sono molto arrabbiato, se perdiamo un duello non mi arrabbio, se non difendiamo da squadra sì. Cambio di fascia per l'Orienté, ho solo esterni sinistri, Berardi e De Frello sono out, Traoré dobbiamo recuperarlo. L'Orienté già altre volte aveva giocato a destra perché è ambidestro, l'obiettivo era alternarli anche nella ripresa. Abbiamo giocato bravi, abbiamo giocatori bravi, ma certe scelte vanno fatte. Oggi mi sono arrabbiato perché potevamo finire in 11, qualche cartellino a Napoli è stato evitato, Tosvet preso perché secondo noi ha caratteristiche non comuni al campionato italiano, può giocare a destra, a sinistra, in mezzo al campo, può migliorare nei tempi di gioco e negli inserimenti. Il Napoli la squadra più difficile da affrontare, non sto a dirlo, dipende dai momenti. Ad oggi la classifica parla chiaro, il Napoli sta facendo bene in Serie A e in Champions League, sembra quasi imbattibile, ma poi ci sono tante altre squadre che se la giocheranno. Però è lì meritatamente, nonostante il campionato sia ancora lungo. Cosa ci dice il 4-0? C'è rammarico, siamo onesti, il Napoli ha meritato di vincere, è difficile ottenere un risultato positivo, creare occasioni da gol, peccato non averle sfruttato, potevamo rimanere in equilibrio, abbiamo concesso facili occasioni, ci abbiamo messo tanto per creare chance, ma dispiace perché difensivamente siamo stati meno attenti di quello che potevamo essere, rapportiamoci agli avversari. Oggi serviva di più, non per concedere meno e mantenere la partita in equilibrio. Queste le parole di Dionisi in conferenza stampa. Allora, dice così Sal, Novellino, le pagelle, Wanamac a Napoli. Hai ragione Sal, le abbiamo lette le pagelle, però andiamo a vedere qualche altro messaggio. Wanamac a Napoli, Giovanna D, Vincenzo Di Giordano, l'hashtag che sta spopolando, Ciro abbiamo elogiato Meret, se leggi vedrai, Lina Vernaccia, bravissimo. Sal dice pronostico Novellino per Liverpool, grazie, io credo che il Napoli possa andare a vincere anche a Liverpool.
Dice Sal, queste sono le dichiarazioni di chi non ammette la superiorità numerica, la superiorità del Napoli, anzi rosica da morire. Ma Spalletti va in conferenza oggi, dice Enrico Compagna, e allora andiamo a leggere le dichiarazioni per far contento il nostro amico di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Mi ha fatto l'assist. Kvaratskhelia sta bene, voleva giocare ancora. Mario Rui un professore, sul gol Osimhen fa una spaccata come una ballerina. Chi dice che siamo imbattibili non vuole creare un vantaggio al Napoli. Andiamo a vedere quelle che sono le dichiarazioni in conferenza stampa nel dettaglio. Kvaratskhelia come sta? Sta bene, ha preso una botta e lì per lì l'ha sentita, voleva continuare a giocare, ma abbiamo la possibilità di sostituirlo con giocatori di livello e non volevo metterlo a rischio. Poi Demme e Zanoli, abbiamo una rosa forte, ecco, possiamo sostituire chiunque. Demme non potrà mai essere Anghissà come tratto di corsa, impatto fisico e sulle palle inattive. È chiaro che la qualità di gioco sia far girare la palla in velocità, è più simile a Lobotka. Zanoli ha dei tratti fisici come Di Lorenzo, ma l'esperienza di Giovanni quando trovi Salah davanti è differente. Il Napoli saprà gestire in futuro. Noi siamo una squadra di qualità più propensa a fare la partita. Solo se lo diamo agli altri il pallino, perdendo palla rischiamo di prendere gol. Quando si dice che ci manca un po' il doppio di alcuni giocatori come Anghissà, poi va a finire lì la partita giocata. La mancanza di quelle qualità gli avversari ci prendono dei vantaggi. Uno deve essere bravo a saper fare anche qualcosa di differente, bisogna esserlo. Io sono un impiegato di banca, ma devo saper fare anche l'atleta nel momento in cui ci vuole. Poi uno è attaccante, ma se il terzino spinge chi lo prende, anche Di Lorenzo o Mario Rui, che poi creano disagio agli altri. Le frasi di Dionisi e Klopp sul Napoli mettono pressione e danno spinta. Chi dice così non vuole creare un vantaggio al Napoli, ride. È chiaro che fanno piacere, ma a loro volta creano quelle difficoltà nella gestione di quei momenti lì. Si passa dal tanto voi non potete mai essere quelli lì a ora voi vogliamo vedere come fate a non vincere. Quelli che ti dicono che a Roma puoi solo vincere sono quelli che ti vogliono male, poi una può gestirla come gli pare. La Roma è forte come il Napoli, ho visto troppi titoli sul genere che ti vogliono fregare, la squadra è stata brava a non farsi fregare. Abbiamo concesso troppo, in alcuni casi il Sassuolo non si è guadagnato le chance, ha grandi potenzialità se non gestisci la partita e ci assomiglia molto come squadra. Ricercava sempre l'uomo libero, in alcuni momenti siamo stati lenti e poco precisi nel far girare la palla. Tutto questo però ci ha permesso di far vedere che portiere è Meret, da questa partita ne esce ancora più convinto delle potenzialità che ha, ci ha permesso di portare a casa lo 0 alla voce reti subite. Poter allenare il Napoli, il sentimento di questa città per questo gioco, per la creatività che hanno. Tutti sapevano che cantano bene, tutti sapevamo che cantano bene, dovevamo farli esprimere di nuovo. Noi quando andiamo sotto la curva è un momento bellissimo, si cerca durante le partite di arrivare a quel momento. Alle squadre che giocano contro il Napoli viene dato anche l'Oscar di quelli che hanno fermato la serie di vittorie del Napoli, si preparano il doppio. Quando vinci una serie di partite devi mettere in più sempre qualcosa ed essere più bravo di quanto tu non lo stia già facendo. Nessuno ti dà niente, devi rifare sempre tutto. Osimhen leader mi sembra stia facendo passi in avanti, ha margini di miglioramento evidenti, quelle sue possibilità e sui guizzi dove arriva più in là e rende possibile ciò che non è possibile per altri giocatori. Sul primo gol aggancia con una spaccata da ballerina e la mette dentro prima che la palla si rialzi e prima dell'intervento dell'avversario. È stato veloce e preciso qualitativamente. Poi Victor non si è levato tre volte la maglia stasera, chissà quanto se la sarebbe voluto levare, si sarebbe fatto espellere contro i gialli. A dire il vero ne bastavano 2 però per essere espulso. L'innovazione mia sono i terzini che avanzano e fanno i registi. Bisogna esaltare le qualità di 2 giocatori fortissimi di Mario Rui. Abbiamo già detto che è un professore con la palla tra i piedi per le scelte di gioco che ha. È un professore anche nel trovare le posizioni che creano imbarazzo di chi va a prenderlo tra gli avversari. Ha un piede importante quando mira la corsa del compagno, gliela mette precisa dove sta andando e non dove sta. Di conseguenza non permette, se il compagno ha preso un vantaggio sull'avversario, di farglielo perdere. Di Lorenzo ha tutte queste qualità e poi ha 2 cose così, 2 cosce così. È forte di testa ed è stato fatto capitano perché come disponibilità
ed interesse nel gruppo, e i risultati di tutti è quello che riesce a gestire anche determinate situazioni nello spogliatoio. È un classico, è il classico erede perfetto di un ex capitano come Koulibaly, poi a forza, corsa profonda, qualità. Queste le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, che ha parlato anche ai microfoni di DAZN, dicendo bisogna fare un particolare applauso alla squadra per questo filotto di partite, tutte le volte rifarlo e metterci sempre qualcosa in più. Oggi gli avversari preparano con il doppio l'attenzione, beh, queste sono cose che ha detto anche in conferenza. Sono orgoglioso di questa squadra, di tutto quello che fanno, sono un gruppo di veri professionisti che si divertono, si allenano sempre con grande qualità e determinazione per andare a cercare ogni volta la vittoria. Sono loro ad avere le chiavi di quella che può essere una intuizione e genialità. Kvaratskhelia è perfetto, sa fare tutto, è bravissimo ragazzo, anche oggi è andato alla ricerca degli avversari per recuperare palla, spesso diventa più facile di conquistare la palla anche grazie a lui. Meno complimenti di quelli che merito, ognuno merita quello che ha dimostrato, probabilmente c'è chi ha una stampa migliore di me e chi altro meno. Io difficilmente ho tempo disponibile per commentare il resto, io concentro tutto me stesso negli allenamenti. Dobbiamo andare a fare una grande prestazione al Liverpool, ma da lì escono in pochi con risultati positivi. È la partita più difficile, dobbiamo essere bravi perché hanno una grande qualità e noi speriamo che ovviamente il Napoli possa portare a casa un risultato importante e perché no centrare la sesta vittoria in 6 gare. Sarebbe davvero entusiasmante. Vi ricordo il numero per poter chiamare in diretta, ancora 30 minuti insieme a voi qui nel post partita di Napoli-Sassuolo, 081 1849 4575 per poter chiamare. Io vado a leggere i messaggi dei nostri amici. Che Napoli, dice Pago Napoli, ancora tutti non ammettono la superiorità del Napoli, l'Italia intera da nord al sud, ma noi siamo superiori, siamo il Napoli. Il terzo gol è il gol più bello, dice Pago Napoli 10. E poi aggiunge Lina Vernaccia, mi dicono se mi dispiace per l'Italia che non sarà ai mondiali, non mi interessa, io sono napoletana, dice Lina Vernaccia. Sal dice l'Italia non merita il mondiale, è giusto far partecipare chi ha meritato per il ripescaggio, sarebbe scandaloso. È a Brescia, Lina Vernaccia è a Brescia in questo momento, se siete interessati, perché Sal glielo chiede. Quindi un abbraccio a tutta Brescia, noi abbiamo avuto in collegamento appunto gli amici di Calcio Napoli. Tra l'altro io non lo so Manu, ma la signora che ha chiamato da Brescia, ma non è che era Lina Vernaccia e noi non l'abbiamo capito, perché non sono riuscito a capire, magari era lei, chissà, magari ce lo scrive in chat. Un po' di traffico, dice a Brescia, ma me l'aspettavo, io sono in Lombardia ancora. Questo Napoli deve vincere la Champions, dice Tommy Y, tanta roba. Napoli sta facendo parlare il mondo intero, Francesco Varriale. Andiamo a vedere anche un altro record eguagliato, quello con il Milan di Capello, giornata storica di Osimhen, Napoli da record, scendiamo nel dettaglio, eccolo qua. Allora, Napoli-Sassuolo 4-0 ha portato gli azzurri ad iscrivere altri 2 record. Il Napoli segna il gol stagionale numero 50 al 29 ottobre, dopo 17 partite, come l'invincibile Milan di Capello nel 92. Incredibili numeri. E poi quello di Osimhen, che vi abbiamo già raccontato, prima tripletta nigeriana della storia della Serie A, la quinta africana dopo UEA nel 1998, Mboma nel 1999, Salah nel 2015 e Keita nel 2017. Quindi 2 record incredibili. Quello dei gol è davvero, Emanuele, sensazionale, no? 50 gol messi a segno in 17 partite, è davvero tanta roba. A breve con Emanuele Bernardo avrete modo anche di vedere quelle che sono le foto scusate, le foto del nostro Ciro De Luca. Vi ricordo ancora il numero per chiamare in diretta, 081 1849 4575, questo è il numero per chiamare in diretta. Numero 1 Winston Marboro, numero 1 Kvaratskhelia Osimhen, grande, scrive. Numero 2 Kvaratskhelia Simeone, grande, forza Napoli sempre, scrive questo amico. Nel frattempo state vedendo le foto di Ciro De Luca, questa è spettacolare con la rovesciata di Krejci Kvaratskhelia. Qui c'è ancora
Kvara che prova a saltare gli avversari, un Lobotka al quale tendono a strappare la maglia, eccolo lì, poi c'è Osimhen che indica con l'indice dopo un gol qui verso il cielo. Osimhen, autore di una tripletta, una prestazione superlativa, quella del nigeriano Victor Osimhen, che festeggia anche con Kvaratskhelia, anche lui a segno quest'oggi. Eccoli lì, 2 goleador di questa giornata, tripletta per Osimhen e gol di Kvara. Questa è la punizione che è stata calciata di poco, uscita al lato. Io abito a Lodi, sto andando in Trentino da mio figlio, dice Lina Vernaccia. Ok. Poi c'è l'abbraccio, ecco lì, degli azzurri, il bagno ovviamente azzurro. Qui c'è Kim Min-jae che abbraccia anche Osimhen, poi c'è ancora Kim, quindi via via state vedendo tutte le tutte le foto su calcionapoli24.it, dove potete trovare tutte le notizie. Per chiamare in diretta 081 1849 4575, le linee sono aperte, lo sapete, chiamate in diretta. Migliore in campo, il nostro sondaggio: Osimhen 49%, vince lui, Kvara 42%, Mario Rui 4%, Meret 3%. Francesco Varriale, presidente, grazie di tutto. Poi invece questo amico si chiede: ma Seba non lavora? Sta sempre a Napoli, scrive fashion yes. Allora, vediamo, probabilmente l'essere a Napoli è un lavoro per lui, ecco, magari è un lavoro per lui. Allora, vediamo. Tanto da 4 minuti è cominciato Lecce-Juventus, questa è la gara di campionato, giornata che prosegue quindi dopo il 4-0 del Napoli. Stasera poi c'è anche l'Inter-Sampdoria, si sta giocando allo stadio Via del Mare di Lecce, Lecce-Juventus, quarto minuto 0-0. Vediamo se ci sono altre notizie su Calcionapoli 24 che possiamo mostrarvi. Vi ricordo oggi c'è stata la festa appunto per Diego Armando Maradona, domani sarebbe stato il compleanno del Pibe de Oro che appunto è stato osannato oggi ed è stato ovviamente ricordato da questa festa nel prepartita con tanti ospiti, con tanti ex Napoli, Zola, Bagni, Carnevale ha parlato questa mattina, ma c'erano anche ovviamente altri, Carnevale impegnata con la sua Udinese. Però anche la consegna del calco del piede di Diego Armando Maradona da parte dell'ex agente Stefano Ceci di Diego a Edoardo De Laurentiis. C'erano tanti ospiti, ve l'abbiamo raccontato, grazie a Marco Lombardi che appunto è stato inviato allo stadio. Seba lavora, fa la guida turistica a Venezia, ecco qua, abbiamo risposto anche al nostro amico che si chiedeva del lavoro di Seba, tifoso tra l'altro poi di Kim Min-jae, ed ecco perché va in giro per l'Italia e non solo, a caccia di biglietti per vedere la partita e per appunto raccontare anche sui suoi canali quello che, oltre che sui nostri, perché l'abbiamo spesso ospitato anche sui nostri canali, quello che è il campionato di Kim Min-jae. A proposito di campionato di Kim Min-jae, ma Emanuele, che campionato sta facendo, no? Kim Min-jae. Emanuele, ma molti si chiedono, vogliono sentire la tua voce. Vogliamo far sentire la tua voce, Emanuele? Ti vergogni, ce l'hai bassa, eppure ti sento nella cuffia. Vincenzo Grenadino avrebbe detto: sento l'audio e ritorno nella cuffia. È vero. Allora, strano che non ci sia stato il tweet di De Laurentiis oggi. Non è arrivato il tweet di De Laurentiis. Non lo vedo, non vedo il tweet di De Laurentiis ed è strano questo, perché di solito il nostro presidente va sempre a appunto commentare. Allora, c'è una statistica che riguarda Kvara devastante, Kvaratskhelia devastante, solo Milito e CR7
hanno inciso più di lui nelle prime 12 gare di Serie A. Scendiamo, l'ha fatto il tweet, allora perché ho visto che non l'avevamo ancora su Calcio Napoli 24, allora a breve leggiamo anche il tweet. Tra i giocatori che hanno esordito in Serie A dal 2004-2005, da quando il torneo è tornato a 20 squadre, solo Diego Milito 15 e Cristiano Ronaldo 13 hanno preso parte a più reti di Kvaratskhelia nelle loro prime 12 gare. Devastante, Napoli-Sassuolo. Al momento Kvicia Kvaratskhelia ha preso parte a 11 reti, segnando direttamente 6 gol, fornendo 5 assist in 12 partite, lo riporta Opta. Allora, per quanto riguarda, allora mi diceva Emanuele Bernardo, allora lo vado a prendere su, eccolo qua. Da Washington ho goduto per una partita spettacolare. Forza Napoli sempre. Questo è il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, quindi il tweet presidenziale. Tifosi georgiani venuti al Maradona a vedere la partita, l'abbiamo appunto visto. L'abbiamo appunto visto in diretta con il nostro Manuel Guardasole. Mi chiedo e chiedo al nostro Emanuele Bernardo se magari sul nostro canale YouTube ci sono dei video che possiamo andare a prendere, così per mostrare. Intanto vediamo la splendida statua di Diego Armando Maradona, che di solito è collocata all'interno degli spogliatoi dello stadio Maradona. Eccola lì, guardate, è spettacolare la statua. Davvero uno splendore. Queste poi foto sono del nostro Ciro De Luca, davvero incredibili, fanno emozionare. Queste foto con il raggio di sole alle spalle, in lontananza. Questo è il dettaglio del piede, il calco del piede di Diego Armando Maradona, con la statua che ha girato l'intero appunto stadio, come fu quando arrivò appunto la statua nell'impianto di Fuorigrotta. Moviola Napoli-Sassuolo. Marelli dice: ingiusto il rosso a Lorentier, non mi spiego il mancato rigore per gli azzurri. Allora, l'espulsione di Lorentier, dice, è giusta per il secondo fallo, ma è sbagliato il primo giallo. Nel primo fallo punito a Lorentier sbagliato dare il cartellino giallo. Episodio molto evidente sul calcio di rigore non dato al Napoli. Non si capisce per quale motivo Marini al VAR non sia intervenuto. C'era calcio di rigore. Questo lo abbiamo detto anche noi, no, Emanuele, durante la gara, perché effettivamente è così. Cioè, abbiamo visto un fallo che doveva essere sanzionato e non è stato fatto. Mi dici che c'è qualche video? Quanto? Fra 10 secondi allora vi mostreremo appunto l'uscita dallo stadio Diego Armando Maradona dei calciatori del Napoli, con Marco Lombardi, che ha inviato al nostro studio appunto questi eccolo qua, abbiamo anche il tweet. Vi abbiamo appunto detto il tweet di Aurelio De Laurentiis, anche il nostro editore Salvio Passante me l'aveva mandato sul canale, sul mio WhatsApp. Mi dicevi, ce l'abbiamo? Allora andiamo a vedere l'uscita dei giocatori del Napoli dallo stadio Maradona. Numero 1, Gaetano! Vai
maestro, faccio fare il maestro. Maestro! Oh, un meluto. Vicino a me. Ciao Lelio, grazie. Ciao Lelio. Facciamo, vai. Eccoci qua, vi abbiamo mostrato l'uscita dei calciatori del Napoli dallo stadio Diego Armando Maradona, calciatori che hanno lasciato l'impianto tra tanti tifosi ancora in festa. Un Napoli che vince, un Napoli che convince, un Napoli che diverte, un Napoli che davvero ci fa impazzire. Francesco Varriale dice: Kim è semplicemente il miglior centrale al mondo, è un samurai, dice Francesco Varriale. Io invece penso che Kim è davvero un talento che insieme a Kvara porta la firma sul contratto non dei calciatori in sé, ma di Cristiano Giuntoli, che li ha portati a Napoli e hanno avuto un impatto devastante. Kim il Guerriero, io l'ho soprannominato così nell'ultima live reaction, davvero un calciatore fortissimo, un difensore fortissimo che non sta facendo rimpiangere affatto un grandissimo come Kalidou Koulibaly. Un consiglio a tutti i tifosi di altre squadre di fuori del Napoli: fate scorta di digestivo perché vi stiamo distruggendo, scrive Drake. Questo è il suo messaggio. Nel frattempo vado a vedere se ci sono altri video. Abbiamo visto appunto il video con i calciatori del Napoli che abbandonano lo stadio Diego Armando Maradona. 0-0 ancora al 15° minuto, Lecce-Juventus. Analizziamo un po' la partita. Abbiamo letto un po' le conferenze stampa questi ultimi 15 minuti. Vi ricordo che le linee sono sempre aperte: 081 18 49 45 75 per chi volesse intervenire in diretta. Dicevo, analizziamo un po' la partita. Napoli che ha cominciato con qualche leggera sofferenza nei primi minuti, anche perché l'Orientè ha provato a creare problemi al Napoli. Poi è arrivato il gol di Victor Osimhen, è arrivato dopo 9 minuti anche il secondo gol di Victor Osimhen, quindi la doppietta che ha tagliato letteralmente le gambe al Sassuolo, anche se, a dire il vero, però Sassuolo ha reagito, ha disposto le sortite al doppio vantaggio del Napoli. Ha risposto in che modo? Mettendo in difficoltà seria Alex Meret, che è riuscito però più e più volte a neutralizzare gli avversari. Poi è arrivato il 3-0 di Khvicha Kvaratskhelia e nel secondo tempo anche il 4-0 con Victor Osimhen che ha segnato la sua tripletta. Un Napoli che ha giocato bene, un Napoli che ha saputo anche soffrire e che ha mostrato un ottimo Meret, come vi ho detto in precedenza. Un Napoli che è in testa alla classifica, che domina la classifica di Serie A, che è in attesa ovviamente dei risultati dell'Atalanta e del Milan, ma io vado subito al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ciao, buonasera, sono Massimo da Vulva. Ciao Massimo, dimmi tutto. No, volevo dire, un Napoli così bello e spettacolare, non lo so, uno si emoziona sempre ogni volta che lo vede.
Io ho detto l'altra volta che per me questo Napoli è il più bello della storia, anche quello più bello quello di Maradona, dirò un'eresia, più bello quello di Maradona e più bello quello pure di Sarri, secondo la mia modesta opinione. Secondo me è l'unica incognita è sempre il fatto che fra poco ci fermiamo per il mondiale e dopo il mondiale non si sa questi giocatori come verranno. Speriamo bene, speriamo. Assolutamente d'accordo. Secondo te con il Liverpool come va a finire? Allora, con il Liverpool, allora se giochiamo così, io come la vedo io, se giochiamo così, oggi io ho paura, tra le prime 3-4 squadre al mondo, solo una squadra secondo me ci dà a testa, il Bayern Monaco, cioè 2 squadre, il Bayern Monaco e il Manchester City. Per me poi ce la giochiamo con tutti, secondo il mio modesto parere, come sta giocando attualmente, dico, il Napoli. E spero che tu possa avere ragione, perché questo vuol dire che il Napoli può andare avanti davvero tanto anche in Champions League. Speriamo. Io ti dico la verità, sì. C'ho un po' di pancia. Se il Napoli vince lo scudetto mi metto a dieta. Grande. Prima di salutarti, oggi abbiamo lanciato un nuovo hashtag, un nuovo tormentone deve diventare Wanama che Napoli, e dobbiamo salutarci così. Wanama che Napoli. Bravissimo, grazie, alla prossima. Grazie. Ciao. Drake dice: onestamente do più onore al Sassuolo nella sconfitta che alla Roma. Scappati di casa che si piazzano davanti alla porta, gioco di ridicolo. Dice allora, intanto dallo stadio Maradona ci arrivano notizie di Kvara. Vi ricordate nel prepartita vi abbiamo fatto vedere l'arrivo del pullman dei tifosi dalla Georgia? Ebbene, i georgiani contenti tornano a casa con Khvicha Kvaratskhelia che ha regalato loro la maglia della gara. Quindi torna appunto Kvara a casa con, o meglio, fa tornare a casa i tifosi georgiani con la maglietta di Kvara. Khvicha Kvaratskhelia regala quindi la sua maglietta, così come tra l'altro abbiamo visto un po' di maglie regalate durante il post partita, da quello che abbiamo sentito. Allora, Osimhen, la gente dice standing ovation per tutti in piedi per il capocannoniere della Serie A, Osimhen, per il top score della Serie A, Victor Osimhen. Meret ha parlato ai microfoni di Sky, dice: la migliore parata di oggi fosse la prima nell'1 contro 1. La mia stagione, avere continuità è tutto, hai meno pressione. Quindi la miglior parata di oggi, dice Meret, è la prima nell'1 contro 1, perché l'avversario vedeva molta porta ma sono riuscito a capire dove tirava. 3 volte porta inviolata, dobbiamo continuare su questo trend, potevamo concedere meno, ma queste vittorie ci danno sicurezza e fiducia per le prossime gare. Ognuno si sente importante, chi viene chiamato in causa fa sempre meno. La mia stagione, avere continuità è tutto, hai meno pressione, il mister ci chiede sempre di occupare gli spazi liberi, non abbiamo ruoli fissi o precisi, quindi tutti cerchiamo di lavorare per il bene della squadra. Queste appunto le parole di Alex Meret. Torniamo al telefono, ma io ti accolgo soltanto se mi dici Wanama che Napoli. Vai. Wanama che Napoli. Bravissimo, con chi parlo? Con Amedeo. Ciao Amedeo, da dove ci chiami? Da Marano di Napoli. Abbassa il volume del televisore e ascoltami ovviamente dalla cornetta del telefono. Che Napoli è stato quello di oggi? È meraviglioso come sempre, anche se abbiamo sofferto qualche tiro in più in porta, però sì. Un grande Napoli. Grandissimo Napoli, un Napoli che ha mostrato forza, qualità, ma soprattutto ha mostrato un Meret in spolvero oggi, lo vogliamo sottolineare? No, è vero, molto più sicuro, è veramente una bella prestazione.
Cosa ti aspetti per la gara con il Liverpool? Il Napoli è vicino ad un altro record, quello delle 6 vittorie in 6 gare in Champions League, mai successo. Tra l'altro il Napoli ha già stabilito con i Rangers un altro record perché non aveva mai fatto più di 12 punti nel girone. No, va benissimo, firmo anche per un pareggio, però mai smettere di sognare, ci credo alla vittoria, però l'importante è passare primi, quindi anche un pareggio va più che bene. Però sono ottimista. Bisogna esserlo sempre, un voto alla prestazione di Osimhen. Guarda, ce l'ho contro al Fantacalcio, ma non ho mai esultato così tanto per una tripletta contro al Fantacalcio. Bellissimo, mostruoso Osimhen. Ma dimmi una cosa, ma non è che giocavi contro il nostro Emanuele Bernardo, perché lui ce l'ha Osimhen? No. È un gruppo dell'azienda, anzi saluto tutti i miei amici di Al-Salab, ma è stato fenomenale. Ma io però c'ho Kvara, che è andato benissimo anche lui. Gol e assist. Sì, infatti, doppio assist, grandissimo. Sì. Voleva salutare mio figlio Vincenzo, Dai. è possibile prima di chiudere la telefonata? Certo. Guarda, ma che Napoli! Bravo Vincenzo, bravissimo, forza Napoli sempre, Vincenzo. Forza Napoli! Ciao Vincenzo, Ciao. Ciao, un saluto ovviamente ai nostri amici che ci hanno chiamato. Ancora qualche minuto con voi, 5-6 minuti, ovviamente potete chiamare 081 1849 4575. Andiamo a vedere cosa sta facendo la Juventus, 0-0 in quel di Lecce, prosegue nel pari. Andiamo a vedere anche su Calcionapoli 24 se ci sono ultime notizie dell'ultima ora. Vediamo, tifosi georgiani in festa. Ve lo abbiamo fatto vedere dall'esterno dello stadio Maradona, eccoli qua, questi sono i tifosi georgiani che sono arrivati dalla Georgia, noi ve l'abbiamo fatto vedere nel prepartita direttamente con l'arrivo del pullman, questi tifosi georgiani che hanno anche tra l'altro ricevuto la maglia in regalo, e beati loro che hanno ricevuto la maglia in regalo. Questo è il post partita, provo a farveli vedere io, eccoli qua, questo è il video del post partita dove i tifosi georgiani festeggiano, hanno incontrato Kvicha Kvaratskhelia, hanno ricevuto il dono, eccoli qua, tutti i tifosi dalla Georgia che sono arrivati a Napoli per andare dal proprio connazionale. Vi dimostro il tweet di De Laurentiis, da Washington: ho goduto per una partita spettacolare, forza Napoli sempre. Questo è il messaggio appunto Aurelio De Laurentiis. Napoli che vince con la prima squadra, Napoli che vince anche con la primavera, campionato primavera, Napoli-Udinese 1-0, la decide al 66esimo Rossi, vittoria degli azzurrini, gol fantastico per i 3 punti del Napoli. Napoli che ha vinto e ha convinto ancora, un Napoli che ha fatto divertire ovviamente i propri sostenitori. Io vado a cercare qualche altra notizia, che magari mi è sfuggita. Classifica marcatori, eccola qua, vi faccio vedere la classifica marcatori, andiamo ad allargare l'immagine, eccola qua. Victor Osimhen 7 gol e un assist, pari di Arnautovic 7 gol senza assist. Poi c'è Kvicha Kvaratskhelia che ha segnato 6 gol con 5 assist, al pari di Immobile, Martinez e Vlahovic. 5 gol invece per Leao, Dybala e Beto, 4 gol per Barella, Zaccagni, Dia, Giroud, Diaz, Koopmeiners, Lockman, Frattesi, Nzola, Strefezza. 3 gol per Milinkovic, Savic, e c'è anche gloria per Politano al 21esimo posto della classifica marcatori, ma quello che conta lo vedete qui, ve lo faccio vedere bello bello, come si chiama il nostro amico di del Club Napoli Brescia, col quale ci siamo divertiti per la live reaction di oggi. Ha segnato Victor Osimhen 7 gol, quindi Victor Osimhen 7 reti per il calciatore nigeriano. Il Napoli tornerà in campo ovviamente in attesa delle gare delle altre squadre, con la Juventus che sta giocando adesso, 27 minuti sul cronometro, 0-0, tornerà appunto in campo domani. Poi ci sarà l'Inter stasera, domani poi ci saranno l'Atalanta e
anche l'Atalanta e il Milan, quel di Torino. Napoli che tornerà in campo nella trasferta di Liverpool in Champions League, gara che chiuderà appunto il girone di Champions League. Napoli che appunto vorrà cercare di raggiungere il successo nel migliore dei modi. E allora non mi resta che ricordarvi quelli che sono gli appuntamenti di Calcionapoli 24, lasciando partire anche Emanuele Bernardo, che domani mattina viaggerà con Manuel Guardasolo in quel di Liverpool, dove vi racconteremo ovviamente tutto quello che c'è da sapere da Liverpool per l'ultima gara di Champions League. Domani torna Calcionapoli 24, o meglio no, domani è domenica, lunedì torna Calcionapoli 24 live, la rassegna la mattina, la rassegna stampa la mattina, Calcionapoli 24 live, poi il filo diretto nel pomeriggio, collegamenti da Liverpool, le conferenze stampa, tutto quello che c'è da sapere. Come Emanuele? Chi più ne ha più ne metta, giusto? Abbiamo passato solo 5 ore e mezza in vostra compagnia. Un abbraccio caloroso a tutti quelli che ci hanno seguito. Un ringraziamento va a Biagio Barone e Emanuel Guardasole dall'esterno del Maradona, Marco Lombardi dall'interno dello stadio Maradona, Emanuele Bernardo in cabina di regia, da Ciro Novellino. Spero di essere stato di vostra compagnia. Un saluto a tutti, un abbraccio circolare e One Maga Napoli. Alla prossima!